Buongiorno amici di Directa Sport, ben ritrovati sui nostri canali. Torniamo finalmente a parlare di powerlifting. La cornice, quella del Palassemini, sta per andare in scena al sesto campionato nazionale sardo di squat e stacco. Torniamo a raccontarvi questa disciplina dopo l'edizione del torneo internazionale di Valle d'Oria, la manifestazione che si è tenuta a febbraio ad Olbia. Lo facciamo stavolta dal sud della Sardegna. L'organizzazione è sempre quella della Sardinia Drug Free Powerlifting Association, ovviamente sotto l'egida direzione della WDFPF. La gara sta per cominciare, siamo agli sgoccioli. Intanto vediamo che le prime atlete sono sul pedana, o meglio sul corridoio che le porterà in pedana. Voi non potete vederle in questo momento, ma presto la prima atleta verrà chiamata come di consueto. Si comincia con le donne. Siamo in attesa di avere il primo flight davanti ai nostri occhi. Quest'oggi dobbiamo ringraziare l'organizzazione per l'ottima postazione che ci è stata concessa. Abbiamo pieno visuale su quelli che saranno gli atleti in gara, quindi li potremo vedere continuamente, sia nel momento in cui si avvicineranno alla pedana, sia nel televisore che ci indicherà qual è l'atleta protagonista in quel momento. Intanto siamo proprio in attesa della prima chiamata. Ci sono tante facce già viste, tanti vecchi amici e amiche, e anche qualche nuovo prospetto, o comunque atleta che non abbiamo avuto la fortuna di apprezzarne le qualità nelle edizioni precedenti. Caricatori all'opera, arbitri in posizione, ne approfittiamo per la prima volta in questo giorno a fare un grande in bocca al lupo ai caricatori. Sono veramente parte fondamentale di questo sport. E intanto, come potete vedere dalla vostra inquadratura, è in pedana la prima atleta. Si tratta di Anna Saddi, categoria 44 kg, una junior, prima prova da 40 kg. La tripla luce bianca consegna la prima alzata valida a questa manifestazione. Ricordiamo, Anna Saddi è una junior, lo abbiamo già detto, gareggia per questa categoria, record di categoria che equivale alla prima prova tentata da questa ragazza, quindi probabilmente già in seconda prova avremo già un papabile nuovo record. Intanto è il turno di Denise Cappai. Lei è una ragazza che abbiamo imparato a conoscere nelle precedenti edizioni. Comincia con una prima prova da 50 kg. Denise è una senior, categoria 47,5 di peso. Aspettiamo l'esito dell'alzata da parte di Denise. Una tripla luce bianca, come potete apprezzare, la seconda alzata valida di questa edizione, 2 su 2 fino a questo momento. Ricordiamo ovviamente, ma probabilmente se ci state guardando lo saprete meglio del sottoscritto, che si è soliti cominciare con una prima prova che validi la gara e che non sia, diciamo, troppo vicino al massimale che gli atleti sanno di poter tirar su o giù, come in questo caso, o su e giù meglio. Per ora nessun problema né per Anna né per Denise. La prossima in pedana è Alessandra Carta, categoria di peso 50,5, anche lei è una senior, 65 kg di ingresso come primo tentativo.
alzata non valida secondo i direttori di gara, perché indicazione arrivata dagli arbitri che convinti di aver visto un movimento d'anca scorretto. E allora abbiamo anche la prima alzata non valida di questo sesto campionato nazionale sardo di squat e stacco. In pedana adesso c'è Aurora Mannu, gareggia per la categoria 53 kg, è una teenager 2, comincia con 70 kg in prima prova, dal monitor che è tanto vicino a noi, quindi ne approfitto ancora una volta per ringraziare l'organizzazione. Apprezziamo che il record della categoria di Aurora è proprio quello con cui si presenta in prima prova. Purtroppo per lei è non valida la prima alzata, ci riproverà sicuramente, probabilmente con lo stesso peso o magari con qualcosa di più, come ha fatto Alessandra Carta in precedenza, che ha sbagliato quella da 65 per un piccolo errore tecnico. Ci riprova con 67,5, è lo stesso percorso scelto da Aurora Mannu, errore con 70 kg sempre per un qualcosa di tecnico e non legato al peso del bilanciere. E allora 72,5 il prossimo tentativo da parte di Aurora Mannu. Ora in pedana dovrebbe essere il turno di Valentina Piras, un'atleta che gareggia nella categoria di peso 55,5 kg, fa parte del Master 1 come categoria di appartenenza e tenterà una prima prova da 80 kg. Siamo in attesa dell'esito del direttore di gara, sono 2 luci rosse e una bianca. È il terzo errore consecutivo, non se ne fa una ragione Valentina Piras, quindi anche noi siamo in attesa di capire quale sia stato l'errore tecnico dell'atleta con la pettorina rossa. Probabile movimento laterale, quello che mi è sembrato di capire da quello che il tavolo degli annunciatori ha provato a spiegare alla Valentina Piras. In ogni caso ora è il turno di Sara Salza, un'altra vecchia conoscenza di tutte le gare che vi abbiamo raccontato fino a questo momento. Sara Salza è una Master 1, tenta una prima prova da 80 kg. Tripla luce bianca, torniamo quindi a raccontarvi una alzata valida. Sarai una veterana di questo sport, lo dimostra. Tenterà una seconda prova da 85 kg. Vada carica, in pedana. Il prossimo è il turno di Elisabetta Mais. In pedana Elisabetta Mais. Questo è il turno dell'atleta che gareggia come senior nella categoria 47,5 kg. Primo tentativo da 85 kg. Arriva adesso il via da parte dell'arbitro centrale. Ha rispettato tutti i comandi, ma purtroppo per lei si tratta di un'alzata non valida. Sembrava essere conscia del fatto di non essere stata perfetta. In ogni caso ci riproverà con una seconda prova che fra pochi momenti sapremo dirvi da
quanti chilogrammi sarà. Intanto è il turno di Desiree Pacitti. Desiree Pacitti è una ragazza che fa parte della categoria 50,5 kg, una Master 1. Prepara un primo tentativo da 85 kg. Purtroppo una nuova alzata non valida anche per Desiree. 3 alzate valide, 5 invece non valide fino a questo momento. Non un classico inizio di prima prova, ma è anche un indicatore di quanto le atlete protagoniste stiano tentando di spingere già dal primo momento. Intanto è il turno di Sara Carta, gareggia nella 47,5 kg, è una senior. Tenta un primo tentativo da 95 kg. Valida l'alzata di Sara Carta, un ottimo lavoro da parte dell'atleta senior. Prova valida da 95 kg, lo ricordiamo. Intanto con andare delle prove continua ad aumentare il carico richiesto dai caricatori, no, meglio il carico richiesto dagli atleti che i caricatori hanno il compito di mettere sul bilanciere. Applauso va sicuramente fatto a questi ragazzi, un lavoro poco visibile probabilmente, ma estremamente complesso ed importante. Tanto il turno di Michela Spanu, categoria 63 kg, una T2, primo tentativo da 95 kg, se la vista non mi inganna il record della categoria di Michela Spanu dovrebbe essere intorno ai 67,5. Purtroppo per lei la prima alzata non è valida e allora riproverà sicuramente con una seconda prova, andare alla caccia già del record di categoria, addirittura un aumento rispetto ai 95 kg tentati in prima prova di 7,5 kg. Ora è il turno di Silvia Spano, gareggia nella 55,5 kg come senior. Prima prova da 100 kg. Due luci bianche, una rossa, si tratta di un'alzata valida, quella di Silvia Spano. Un ottimo lavoro anche per la ragazza senior. Adesso però è il turno di Nicholson. Nicholson è un atleta che gareggia nella 58,5 kg, è una junior e fa la caccia di una prima prova da 102,5 kg. Alzata non valida,
purtroppo, come ci ha leggermente anticipato l'annunciatore, 102,5 kg da riprovare per Nicholson. Ora è il turno di una veteranissima, una che abbiamo imparato a conoscere tanto nel corso degli eventi che già vi abbiamo raccontato. Si tratta di un atleta di altissimo livello come Simona Lapustea. Barra carica pedana Simona Lapustea. Adesso fa parte della categoria meno 63 kg, gareggia come Master 1 alla caccia di un primo tentativo da 127,5 kg. Alzata non valida. Alzata non valida, quella di Simona Lapustea continua. La serie di alzate non valide. Cercando di capire cosa sia stato contestato all'ultima atleta che avete visto in pedana. In ogni caso, la prima prova per il primo flight è finita. E allora ricominciamo da Anna Saddi, una prima prova valida da 40 kg. In seconda prova si presenta con un tentativo da 45 kg, ricordiamo che gareggia nella meno 44 kg come una junior. Barra carica di pedana Saddi. Si prepari, Desiree Capari. Tutto pronto quasi per il secondo tentativo da parte di Anna Saddi, che fino a questo momento ha pareggiato il record della propria categoria. Dovesse riuscire in un'alzata valida da 45 kg si approprierebbe del nuovo record di categoria. È valida l'alzata da parte di Anna Saddi nonostante quella lucetta rossa che vedete là in fondo. Bianche però ne avete viste due. E allora Anna Saddi è la nuova padrona del record junior nella categoria meno 44 kg. Vediamo, anche se sappiamo dirvi quale sarà il prossimo tentativo da parte della giovane Anna Saddi. Niente da fare, non ci è ancora arrivata questa informazione, adesso sì, saranno 47,5 i prossimi tentativi per Anna Saddi. Torniamo però in presa diretta a parlare di Denise K, il primo tentativo valido da 50 kg, ci riprova con una seconda prova da 60 kg. Tripla luce bianca, allora con questa alzata Denise K pareggia il record della sua categoria e si attesta sui 60 kg. Barra 67,5 kg, ret 6. Si prepara. Dovrebbe essere il turno di Alessandra Carta.
Vedremo se la pedana ci darà ragione. La prima prova non valida per l'atleta che gareggia nella meno 50,5 kg. Come senior, come vi abbiamo già detto in precedenza, come detto all'inizio di questa alzata non valida da 65 in prima prova, 67,5 per dare l'assalto alla seconda. Vediamo cosa dicono i direttori di gara. Come vi avevamo detto in precedenza, per questo atleta non era assolutamente una questione di peso, bensì un errore tecnico già ripulito da parte di Alessandra Carta, seconda prova valida da 67,5 kg. Barra carica, il pedano Aurora Mannu. È il turno di Aurora Mannu, un'altra atleta che si è vista invalidare la prima prova da 70 kg, si ripresenta con 72,5. Il record della categoria si attesta sui 70, quindi dovesse arrivare una alzata valida si tratterebbe di record acquisito per Aurora Mannu. Una T2. Vediamo cosa dice Alzata valida. la triade dei direttori di gara. Dicono alzata valida e applausi meritati che arrivano dagli spalti per quest'atleta. La prossima in lista è Sara Salza, prima prova da 80 kg, piuttosto efficace, portata a casa. Si ripresenta per una seconda da 85 kg. Barra carica, il pedana Sara Salza. Si prepari Elisabetta Mais. È il momento della seconda alzata di Sara Salza, 85 kg che non sembrano in realtà una montagna difficile da scalare per quest'atleta. E infatti si porta a casa anche un'alzata da 5 kg in più rispetto alla prima prova. Altezza 6. Ora è il turno di Elisabetta Mais, altezza del rack diversa da quella di Sara Salza, a volte per quello che vedete all'opera i caricatori che non toccano magari il peso, bensì l'altezza del bilanciere, che per ogni atleta è molto personale. E allora, in questo momento è il turno di Elisabetta Mais, prima prova fallita da 85 kg, con lo stesso identico peso si presenta per questo secondo tentativo. Nettamente migliore rispetto a quella di prima per Elisabetta Mais, che si iscrive a questa gara con un primo punteggio valido da 85 kg. È il turno di Valentina Piras, prima prova fallita da 80 kg, si ripresenta così per non sbagliare con 90 kg. La sicurezza sul volto di Valentina Piras, attesa del comando da parte del direttore di gara. Che problemino di sticking point, vediamo quale sarà l'esito del direttore di gara, che dice alzata non valida ancora una volta per Valentina Piras.
Vedremo se riproverà con 90 kg anche in terza prova, che perché rischia un primo fuori gara di giornata nel caso non dovesse riuscire a portare a casa il terzo tentativo. Si prepari Nicola Spano. Tocca a Desiree Pacitti, primo tentativo fallito da 85 kg, rieccola in pedana con 92,5. Niente da fare purtroppo neanche in questo caso per Desiree Pacitti, tripla luce rossa di cui non avevamo bisogno, abbiamo visto che purtroppo questa atleta non è riuscita a completare l'esercizio, quindi qua primo vero problema di pesistica in questa gara. Dovrebbe essere il turno di Michela Spanu, un'atleta che gareggia per la categoria Teenager 2 nella meno 63 kg. Primo tentativo fallito da 95 kg. Ci riprova con 102,5, non male. Alzata di tutto rispetto. Soprattutto perché parliamo di un atleta che non arriva ai 62 kg di peso. Una fatica tremenda, ma un grande lavoro da parte di Michela Spano. In ogni caso viene premiata con tripla luce bianca, lo sforzo clamoroso che ha messo in campo questa atleta, un ottimo lavoro da parte di Michela Spano. Barra carica, il pedana di Cosanna, si prepara Sara Carta. È il turno di Nicole Sanna, atleta che gareggia nella meno 58,5 per la categoria junior. Primo tentativo errato da 102,5, ci riprova con lo stesso identico peso, anche per lei in precedenza un errore tecnico più che una questione di peso eccessivo. Adesso vedremo come risponderà a questa seconda chiamata. Tripla luce bianca che premia anche Nicole Sanna, che si iscrive alla gara con un primo tentativo valido da 102,5 kg. La cosa veramente impressionante è che il record di questa categoria, se non c'è un errore, si attesta sui 72,5. È il primo tentativo valido di questa atleta. È un bilanciere carico con addirittura 30 kg più del record precedente, 30 kg che ha portato a casa in scioltezza quasi, nonostante il primo errore. Intanto ora è il momento di Sara Carta, tanta fatica per la senior della meno 47,5.
In ogni caso è un'alzata valida, sforzo premiato e applauso meritato per Sara Carta. 105 kg portati a casa. In pedana Silvia Spano, si prepari Michela. È il turno di Silvia Spano. 100 kg validi in prima prova, rieccola con 105 kg. Via del direttore di gara con Silvia Spano che non ha troppi problemi per portare su questo bilanciere. Alzata valida e altri tanti applausi meritati per quest'atleta. Si sta ben comportando già dall'inizio di questa competizione. Possiamo anche dirvi che tenterà un terzo tentativo da 110 kg. Barra carica, il pedana Simona Lapustea. Adesso è il turno di Simona Lapustea. Prima prova non valida da 127,5, rieccola con 132,5 kg. Arrivano gli applausi ancora prima dell'esito del direttore di gara che dice alzata valida, ottimo lavoro da parte di Simona Lapustea, che non sembra soddisfattissima ma è in piena trance agonistica da gara, quindi possiamo ampiamente comprenderla, o forse no. Qualche momento per ripulire la pedana prima che venga chiamata Michaela Locche. In realtà Michaela Locche è la prossima in turno, nonostante non abbia compiuto la prima prova, quindi possibile che sia un atleta che in questo momento non è presente. Se Michaela Locche non dovesse salire in pedana, si ricomincerà con il terzo e ultimo giro di questo primo flight. Eh sì, sembra proprio che l'intenzione sia quella di ripartire da Anna Saddi per questa atleta della meno 44 kg nella categoria junior, prima e seconda prova valida rispettivamente da 40 e 45 kg, rieccola in una terza prova che la impegnerà con 57,5 kg, ricordandovi che con la seconda prova si è presa di diritto il record di categoria.
alzata non valida purtroppo per Anna Sardi, rimane comunque una gran prova di squat quella per l'atleta junior, con 2 prove valide su 3 e un record acquisito di categoria. Il prossimo è il turno di Alessandra Carta, prima prova non valida da 65 kg, una gran seconda prova da 67,5, rieccola per un terzo tentativo da 72,5 kg. Super terza alzata da parte di Alessandra Carta, che chiude la propria striscia di questo primo flight con una terza alzata da 72,5 kg. Alla carica in pedana Aurora Mannu, si prepara Sara Salza. Turno di Aurora Mannu, prima prova non valida da 70 kg, in seconda si è rifatta e come con 72,5, qua con un'alzata che probabilmente non sarà giudicata valida. Ci ha provato con 77,5, onore al merito di essere riuscita comunque a riportare sul bilanciere, nonostante fosse arrivata a un momento in cui sembrava essere pronta a farsi dare una mano. Atleta che, nonostante probabilmente conscia di non essere riuscita a completare un'alzata valida, ha portato sul bilanciere, quindi per questo che parlavamo di onore al merito. Ora è il turno di Sara Salza. Sara Salza con 87,5 kg per la propria terza prova, 80 e 85 valide e valida in prima e seconda prova. 87,5, vediamo cosa dicono i giudici di gara. Dicono 3 luci bianche. Una tripla alzata valida per Sara Salza, che irrompe con una terza prova da 87,5 kg, facendo registrare così il proprio miglior punteggio, almeno fino a questo momento. Barra carica, il pedana Elisabetta Mais. È il turno. Si prepari Valentina Piras. Di Elisabetta Mais. Elisabetta Mais meno 47,5 kg come categoria, 85 kg tentati e non riusciti in prima prova, replicati con un'alzata valida durante la seconda, e ora è impegnata in una terza da 90 kg. Vediamo cosa dicono i giudici. Non dovrebbe esserci stati problemi per la Mais. 90 kg come chilogrammi validi per l'atleta senior. Ora è il turno di Valentina Piras, una doppia alzata non valida per l'atleta con la pettorina rossa, rieccola però con una terza alzata da 90 kg, esattamente come la seconda, che non era riuscita a portare a termine. Stavolta non dovrebbero esserci troppi problemi per Valentina Piras. Vediamo cosa dicono i giudici. Dicono che
alzata è valida, e allora iscrizione alla gara col terzo tentativo, niente fuori gara quindi per Valentina Piras. E il prossimo sarà il turno di Desiree Pacitti, 85 kg in prima prova con un'alzata non valida ripetuta, anche con i 92,5 della seconda, per evitare un fuorigara è in pedana con 95 kg. Niente da fare purtroppo per Desiree Pacitti, che ci offre il primo fuorigara di giornata per la Master 1, 50,5 la categoria di peso. Un vero peccato, tripla alzata non valida, per ora l'unica di questo primo flight. In pedana Michela Spanu, un gran bel secondo tentativo da 102,5. Ricordiamo che il record di categoria si attestava sui 67,5. È una junior incredibilmente futuribile che si presenta in pedana con un terzo tentativo da 105 kg. Vediamo cosa dicono i giudici, perché c'è discussione anche tra gli atleti in pedana. Vediamo però, è una tripla luce bianca che regala una grande prova a Michela Spanu, un super lavoro che vedrà la sua terza prova come nuovo record di categoria, a meno che non decida anche di migliorarsi. È il turno di Nicole Sanna, meno 58,5 la categoria di peso a cui appartiene, anche lei è una junior. (102,5 kg) con una seconda prova che l'ha iscritta a questa gara. Rieccola in pedana con 107,5 per la terza. Anche Nicole Sanna ha fatto record di categoria, record a 72,5, lei ne ha messi 30 in più nel secondo tentativo. Questi 107,5 i giudici dicono alzata non valida. 110 kg, lati 4. Probabilmente la colpa di essere scesa troppo poco. Meglio, questo è quello che mi è sembrato di capire al linguaggio dei giudici. Adesso è il turno di Sara Carta in pedana dopo una prima prova da 95, una seconda da 105, entrambe valide. Terza ci riprova con 110 kg. Niente da fare purtroppo per Sara Carta, che rimane iscritta con un ottimo 105 kg di validi, quindi 105 per Sara Carta. Adesso è il turno di Silvia Spano. Per Silvia Spano 100 e 105 in prima e in seconda prova, entrambe valide. Rieccola pedana con un terzo tentativo da 110 kg.
sembrano esserci stati troppi problemi per questa atleta. Una ottima terza prova da 110 kg, un record che si attesta sui 115,5. Chissà che non provi un salto al nuovo record di categoria con una potenziale quarta prova. Infatti è così, vediamo iscritta alla quarta prova per superare il record con 116 kg, quel mezzo chilo in più che basterebbe per consegnarle le chiavi di nuova proprietaria del record di categoria. Ora è il turno di Simona Lapustea dopo i 132,5 kg con cui si è presentata in seconda prova, che ha portato a casa, rieccola, con 137,5, un record che si attesta sui 135. Dovesse riuscire sarebbe la nuova proprietaria anche di questo record di categoria. Niente da fare purtroppo per Simona Lapustea, che potrebbe serenamente riprovarci anche durante la quarta prova. Vedremo se sarà questa la scelta dell'atleta che è assolutamente di casa. Vedremo cosa sceglierà. Il flight è praticamente finito. Sembra che Simona Lapustea non abbia scelto di ritentare. E allora l'unico tentativo di assalto al record di categoria è quello di Silvia Spano. L'abbiamo vista incredibilmente a suo agio nel tirare su 110 kg, rieccola con 6 kg di più. Il tentativo di andare all'assalto del record di categoria, che come vi abbiamo ricordato in precedenza si attesta sui 115,5 kg. Balla carica, in pedana Silvia Spano per tentativo di record. Eccola Silvia Spano. Sembra valida, almeno agli occhi di uno che non è che ne capisce tantissimo come me. È valida l'alzata per Silvia Spanu, che si appropria del nuovo record di categoria, mette fine nel migliore dei modi al primo flight. Adesso ci prendiamo un attimo di pausa, torniamo subito perché sta per cominciare il secondo flight. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento.
Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi Riprendiamo la linea dal palazzetto dello sport di Assemini. Stiamo raccontando il 6° campionato nazionale sardo di scuote e stacco, organizzato come sempre alla fedelissima Sardinia Drag Free Powerlifting Association. Che fa parte, come ben sapete, della federazione WDFPF, ossia World Drag Free Powerlifting Association. E noi siamo qui pronti per raccontarvi il secondo flight. La prima atleta di questo secondo flight è Giada Nespolini. Categoria di peso meno 53,5, è una junior che tenta una prima prova da 85 kg.
valida la prima prova di Gianna Nespolini, che polverizza il precedente record di categoria che si attestava sui 72,5. Molto bene. Seconda prova vi spoileriamo che sarà da 90 kg. La prossima in turno è Elisa Peara, in attesa che il rack venga sistemato così come ha chiesto lei, che fa parte della categoria di peso meno 47,5 kg, gareggia come una T3. 57,5 il record della categoria di Elisa Peara, e lei entra con una leggerissima prima prova da 95 kg. Di fatto, più che polverizzare il record di categoria, fa con una naturalezza disarmante. È una tripla luce bianca che consegna alzata valida e applausi per Elisa Peara. Il prossimo è il turno di Valentina Zara, atleta che gareggia come senior nella meno 55,5. 97,5 è il carico scelto per la sua prima prova. Vediamo cosa dice la luce dei direttori di gara. Sembrata molto più che a suo agio. Tripla luce bianca, 97,5 che la iscrivono a questa gara. Prima prova valida anche per Valentina Zara. La prossima è Gloria Brocca, attesa che si presenti davanti alle nostre telecamere, soprattutto sulla pedana. Vi diciamo che è un atleta che fa parte della meno 55,5, gareggia come senior. Anzi, chiedo scusa, è una senior sì, ma gareggia nella meno 70 kg. Gloria Brocca 102,5, è il suo primo tentativo. Gloria è un atleta che, come quelle viste in precedenza, le abbiamo già raccontato nelle edizioni precedenti. Vediamo cosa dicono i giudici. È una tripla luce bianca anche per Gloria Brocca, 102,5 portate a casa in prima prova. La prossima è Valeria Locci, accompagnata dal nostro amico Nicola. Valeria è un atleta che gareggia nella meno 50,5 come una Master 1. Sono 105 i chili scelti per questo primo tentativo. Sticking point superato, una buona prova, almeno all'apparenza dei miei occhi. I giudici di gara dicono che è una tripla luce bianca, quella che accompagna la prima prova di Valeria Locci. La prossima è Bruna Corsi, partecipante come categoria 55, meno 55,5 kg, una Master 4. Primo tentativo che eguaglierebbe il record di categoria che si attesta
sui 110 kg. Doppia luce bianca e alzata valida per Bruna Corsi, 110 kg che di fatto pareggiano il record di categoria. Dovesse riuscire a trovare nei prossimi 2 turni una nuova alzata valida, si approprierebbe di fatto del nuovo record di categoria. Barra carica, Ambra Carta in pedana. Ora è il turno di Ambra Carta, atleta che gareggia nella meno 58,5, lo fa come senior. Anche per lei un primo tentativo che eguaglierebbe il record di categoria da 117,5 kg. Allora forza Ambra. Quanta naturalezza, vediamo cosa dicono i giudici di gara. Tripla luce bianca per Ambra Carta che è pronta a dare l'assalto anche lei al proprio record di categoria. Lo farà con 7,5 kg in più del primo tentativo, ossia un bilanciere da 125 kg. Ora è il turno di Benedetta Pili, 115 kg il record della categoria a cui appartiene, ossia la meno 80 kg senior. 115 kg il record, come vi abbiamo detto, e lei si presenta con un primo tentativo da 120 kg. Tutto pronto per l'esibizione di Benedetta Pili. Vediamo se riesce già dalla prima prova a appropriarsi del record di categoria. Un'altra esibizione alquanto naturale. I direttori di gara dicono che anche questa è una alzata valida, tripla luce bianca che iscrive Benedetta come nuova proprietaria del record di categoria. Dovrebbe essere il turno di Marzia Alicico o Alicico. Chiedo scusa se ho sbagliato la pronuncia. Marcia gareggia nella meno 70 kg, una Master 2, una veterana di questo sport. 92,5 è il record che appartiene alla sua categoria, e lei ha ben pensato di presentarsi con una prima prova da 125 kg. Vediamo cosa dicono i giudici. Non dovrebbe essere arrivata nemmeno stavolta la prima alzata non valida di questo secondo flight. Marzia Alicico fa 125 in prima prova, migliora di qualcosa come 32,5 kg il vecchio record.
E allora, tanti complimenti anche per Marzialicico. E ora è il turno di Gioia Palestra, un'altra che gareggia nella meno 80 kg. Gioia è una senior, record di categoria sui 115 kg, e Gioia sceglie una leggerissima entrata da 150 kg. Con una naturalezza spaventosa, Gioia Palestra si porta a casa una prima prova valida da 150 kg. Polverizza sarebbe anche poco, il vecchio record lo devasta completamente. Mette fine alla prima prova di questo secondo flight, alle prime prove di questo secondo flight, con l'esibizione più impressionante che vi abbiamo raccontato fino a questo momento. Adesso qualche secondo perché i caricatori tornino a caricare il bilanciere con i pesi necessari per i primi atleti di questo secondo flight, e ripartiremo con le seconde prove. Barra carica in pedana gialla disponibile, si prepari Elisa Perana. Eccola Giada Nespolini, che ha portato a casa una prima prova da 85 kg valida, 90 kg le avete appena visto sollevare in maniera corretta e con una prova valida che migliorano ancora il record che aveva già battuto nella prima prova con quelli 85, portandoli a 90. Piccolo spoiler: terza prova di Giada sarà da 100 kg. Più uno. La prossima in turno è Elisa Peara, atleta della meno 47,5, nati 3. Abbiamo raccontato come è stata in grado durante la propria prima prova di devastare il precedente record che si attestava sui 57,5 con un primo tentativo da 95 kg. Rieccola, o meglio, tra poco la rivedrete in pedana con un bilanciere carico fino a 102 kg. Potrebbe esserci qualche problema tecnico, per questo che
ancora cominciata la seconda prova di Elisa Peara, e allora attendiamo con voi. Inizio dell'esibizione, non sappiamo sinceramente quale sia effettivamente il motivo di questo piccolo ritardo. Forse si trattava del peso scelto dall'atleta. Pure 102 kg non sono qualcosa di così atipico da far ritardare fino a questo punto un'esibizione. In ogni caso, barra carica 102,5 kg in pedana Elisa Peara, tentativo di record. ecco, da 102 si passa a 102,5. Non vorrei che fossimo partiti da 102,5, tornati a 102, ritornati a 102,5. In ogni caso, ciò che importa è che Elisa è in pedana per tentare di migliorare ancora il proprio record personale. 102,5 kg portati a casa nonostante qualche momento di transizione prima dell'esibizione. 102,5. Elisa Peara è rimasta estremamente concentrata e si è portata a casa un miglioramento del precedente record. Vediamo se possiamo anche dirvi con quanto si presenterà in terza prova prima che Valentina Zara sia la prossima in questa lista, salga sulla pedana. Non abbiamo ancora la comunicazione. E allora, eccola, è arrivata in questo momento. Saranno 105,5 i chili di Elisa Peara per la terza prova. Valentina Zara, atleta della meno 55,5 kg come senior, ve l'abbiamo raccontata come una di quelle che già conoscevamo. 97,5 il primo tentativo riuscito, rieccola con 105 kg. Tifo spaventoso per Valentina Zara che porta a casa 105 kg. 110 kg, rank 6. Prossima è Gloria Brocca, appartenente alla meno 70 kg come una senior. 102,5 il primo tentativo, 110 il secondo. Record è sui 120, chissà che non vedremo una quarta prova da parte di questa atleta. Tutto pronto quasi per Gloria Brocca, pronta a cimentarsi nei 110 kg. Bocca al lupo anche a Gloria Brocca. Che indicazione prima dell'inizio della prova. Gloria Brocca che fa una fatica tremenda ma riesce a portare su questo bilanciere. Vediamo se abbiamo a che fare, purtroppo sì, con la prima alzata non valida di questo secondo flight. Tanti complimenti comunque a Gloria Brocca, che ha fatto veramente il massimo, riuscendo comunque a completare l'esercizio. Tutto pronto quasi per Valeria Locci. 50,5 la categoria di appartenenza per questa atleta Master 1, 105 kg il primo tentativo, 112,5 il record della sua categoria, 110 kg il
carico scelto per la seconda prova. Alzata valida per Valeria Locci, 110 kg portati a casa, e chissà se già nella terza prova non tenterà di migliorare quel 112,5 che fa capo al record della propria categoria. Vediamo se riusciamo anche a farvelo sapere prima del turno di Bruna Corsi, con il coach di Valeria Locci che è pronto a prendere questa decisione. Infatti è così, 113 kg per la terza prova di questa atleta. Adesso torniamo a raccontarvi la lista di questo flight numero 2 e il turno di Bruna Corsi. 110 al primo tentativo, che hanno pareggiato il record di categoria per questa Master 4. Secondo tentativo da 117,5. Si tratta di un'alzata non valida per Bruna Corsi. Ci siamo mortalmente dimenticati di dirvi che stiamo assistendo a un flight di atlete equipaggiate, ma probabilmente ve ne sarete accorti da voi. Ciò non toglie che il carico che riescono tirar su questi atleti fantastici sia estremamente complesso. Necessita di un allenamento che questi ragazzi compiono costantemente ormai da anni, almeno per quanto riguarda la maggior parte di loro. Peccato anche per Ambra Carta, 125 kg che non le permettono di migliorare il proprio personal record. In ogni caso ancora un tentativo all'interno di questa gara per provare a fare meglio di così, tant'è che si ripresenterà in pedana per il terzo e potenzialmente ultimo tentativo, con un miglioramento rispetto ai 125 che non è riuscito. A portare a casa nell'ultimo esercizio che vi abbiamo raccontato. Ora è il turno di Benedetta Pili, una gran prima prova da 120 kg che le ha permesso di essere la nuova proprietaria del record di categoria, e rieccola per un secondo tentativo da 130 kg. Fluidità invidiabile per Benedetta Pili, che non sembra fare la minima fatica a tirare su 130 kg che migliorano di 15 kg il precedente record. È il turno di Marzia Licicco, 92,5 il record della categoria a cui appartiene Marzia. Prima prova
devastante da 125 kg portata a casa, rieccola in pedana per la propria seconda prova da 130 kg. Gran lavoro da parte di Marzia Licico, vediamo cosa dicono i giudici di gara. Dicono che le luci bianche sono 3 su 3, alzata valida anche per Marzia Licico, che migliora ancora il proprio PR. E adesso ritorniamo a parlare di carichi assurdamente importanti. 150 per Gioia Palestra nel proprio primo tentativo. Ricordiamo che si partiva da un record di categoria testato sui 115. Barra carica in pedana Gioia Palestra. Adesso è il turno di Gioia per la seconda prova e rieccola con un carico da 160 kg. Lavorone di Gioia Palestra, vediamo qual è il verdetto dei giudici. È una tripla luce bianca e continua a stupire questa atleta, che è migliorato di qualcosa come 45 kg il record che prima della propria esibizione apparteneva a questa categoria. Tra pochissimo ricominciamo con la terza prova di questo secondo flight. Torniamo a raccontarvi Giada Nespolini, prima atleta di questo secondo flight. È il momento della terza prova per questa ragazza. Prima e seconda valide da 85 e 90 kg. Rieccola per migliorare ancora un record che già le appartiene, con un bilanciere da 100 kg. Uno sforzo pauroso per mettere fine a questo esercizio. Purtroppo però piccolo errore tecnico che invalida la sua terza prova. Rimane comunque una esibizione di tutto rispetto che le assegna, come già detto, il nuovo record di categoria migliorato di ben 17,5 kg. Dopo Giada è il turno di Elisa Peara, lei che gareggia nel meno 47,5, una prima prova valida da 95 kg, un record polverizzato già con quella prima prova, record che si attestava sui 57,5, seconda prova valida da 102,5, rieccola in pedana con terza e potenzialmente non ultima prova da 105,5, chissà che poi non voglia migliorarsi ancora col tentativo di un nuovo record.
Niente da fare purtroppo per Elisa Peara, che si deve arrendere ai 105,5. Rimane comunque una super prova con 102,5 kg. Barra 110 kg, altezza del rack 6. È il turno del terzo tentativo da parte di Gloria Brocca. L'abbiamo vista fallire una seconda prova da 110 kg. La prima valida che l'ha iscritta a questa gara con 102,5. Si ripresenta per ritentare con lo stesso carico che non le ha sorriso durante la seconda prova. E allora, forza, forza Gloria. Stavolta riesce alla grande a portare a casa questo esercizio. Vediamo cosa dicono i direttori di gara. Dicono che è un'alzata valida quella di Gloria Brocca, che si migliora ancora. 110 kg che la iscrivono come peso massimo a questa gara. Vedremo, anche se sarà tentata dall'idea di assaltare il record, che è di 10 kg più su. Difficile, ma in ogni caso non completamente impossibile per questi atleti. Vedremo se deciderà di iscriversi alla quarta prova. Per ora non ci sembra, e allora il prossimo turno sarà di Valentina Zara. 97,5 prima prova, 105 seconda prova. Il record della propria categoria è 110, e allora rieccola in pedana con un bilanciere da 110,5 kg. Concentrazione sul viso di Valentina Zara. Niente da fare, purtroppo non riesce a migliorare il record di categoria. Alzata non valida per questo tentativo. Chissà che anche lei non decida di riprovarci. Mentre attendiamo l'esito di questo quesito, ne approfittiamo per fare un ennesimo applauso ai caricatori che continuano con una frequenza allucinante cambiare e ricambiare il carico del bilanciere. Sono convinto che non si parli abbastanza dell'importanza del ruolo che hanno in competizioni come questa elementi come i caricatori del bilanciere. Ora è il turno di Valeria Locci, 105 alla prima, 110 alla seconda, record che si attesta sui 112,5, e lei è in pedana con un bilanciere da 113 kg. Vediamo cosa dicono i giudici di questa alzata da parte di Valeria. 2 luci bianche che le consegnano il nuovo record di categoria. Barra 125 kg, altezza rack 10.
Corsi. Si prepari Ambra Carta. Nuovamente il turno di Bruna Corsi, che ha pareggiato il record di categoria con 110 kg alla prima prova, ha fallito una seconda da 117,5 e per non saperne leggere né scrivere si ripresenta alla terza con 125. Allora, forza, forza, forza Bruna. Vediamo cosa dicono i giudici. Non è scesa abbastanza probabilmente, alzata non valida. Barra 127,5 kg, rack 8. Purtroppo per Bruna non riesce a migliorare il proprio PR. Chissà però che non scelga anche lei di iscriversi a una quarta prova. Fino a questo momento non è arrivata nessuna iscrizione anticipata. Barra carica, in pedana Ambra Carta. E allora è il turno di Ambra Carta. Ambra ha pareggiato il record di categoria con 117,5 kg in prima prova, ha fallito una seconda da 125 e si ripresenta con una terza da 127,5. Non riesce purtroppo a portare a casa questa terza alzata, nonostante un grande impegno profuso. Purtroppo per lei non è riuscita a migliorare il proprio record. In ogni caso rimane in gara ed evita il fuorigara grazie al primo tentativo riuscito da 110 kg che, come vi abbiamo già detto, pareggiava il precedente record di categoria. Ora dovrebbe essere il turno di Marzia Alicicco. Tutto pronto per questa Master 2 che gareggia nella meno 70 kg. Come vi dicevamo in precedenza, devastato il record che apparteneva a questa categoria di 92,5 kg già dal primo tentativo col carico di 125 kg. 92,5 il precedente record, 130 kg la seconda prova, rieccola con 135 kg. Allora, forza, forza Marzia. Bilanciere leggermente obliquo, ma movimenti di tutto rispetto per Marzia Alicicco, che si porta a casa una nuova alzata valida, un nuovo miglioramento di record personale, 135 kg, che è anche il nuovo record di categoria. Ora tocca a Benedetta Pili, atleta che, come vi abbiamo già detto, fa parte della meno 80 kg, gareggia come una senior, 115 kg, il record di categoria, battuto già al primo tentativo da 120 kg, nel secondo si è migliorata con 10 kg di più e ora ci prova con un carico da 137,5 kg. Intanto abbiamo una prima iscrizione alle quarte prove, si tratta di Marzia Alicicco che ritenterà con 140 kg. Ora torniamo a parlare però di Benedetta che ci prova con questi 137,5, niente da fare purtroppo per l'atleta della meno 80, un'alzata non valida che non macchia nemmeno minimamente una grandissima prova da parte di questa atleta che ha migliorato di 15 kg il vecchio record di categoria. Ora è nuovamente il turno di Gioia Palestra, una spettacolare prima e seconda prova rispettivamente da 150 e 160 kg
che, come già detto, gli hanno fatto polverizzare il vecchio record. Per ora lo ha migliorato di 45 kg e con la terza prova proverà a andare su di 50 kg rispetto al vecchio record, con la traduzione di tutto quello che vi abbiamo appena detto. È un semplicissimo bilanciere da 165 kg, ovviamente, almeno c'è bisogno di dirvelo, sto assolutamente scherzando. Forza, forza Gioia! Che arriva in questo momento una fantastica prova ancora una volta da parte di Gioia Palestra, che si porta a casa con la tripla luce bianca un nuovo miglioramento di record e uno scroscio di applausi assolutamente meritati dal pubblico del palazzetto dello sport di Assemini. Fantastica esibizione fino a questo momento, che come punta di diamante, e 165 kg appena riusciti a Gioia Palestra. Prima di finire questo secondo flight è il momento del tentativo di record di Marzia Alicico, che tenterà di migliorarsi di 5 kg rispetto alla terza prova, che l'ha vista protagonista con un carico da 135 kg. Come già detto, il record già le appartiene dalla riuscita della prima prova da 120, visto che era un record che prima dell'apparizione in pedana di Marzia Alicico per questa categoria si attestava sui 92,5 kg, e adesso è il momento per l'atleta Master 2 di dare l'assalto a un nuovo miglioramento di record. 140 kg già caricati sul bilanciere, siamo in attesa dell'arrivo di Marzia, che è già qua che si sta preparando. Come sapete, se non lo sapete ve lo diciamo, c'è un tempo limite dopo la chiamata per presentarsi in pedana. In ogni caso comunque qua in zona Marzia, quindi non vede l'ora, lei come noi, di mettersi all'opera. Nuova chiamata per Marzia Alicico, che nonostante si trovi da queste parti è ancora alle prese con
Riprendiamo la linea dal Pala a Semini, chiedo scusa per questi 10 minuti, quarto d'ora di interruzione, purtroppo abbiamo problemi legati alla connessione internet che esulano dalle nostre competenze e quindi abbiamo provato a risolverli quanto prima. Speriamo di poter continuare ad accompagnarvi in questo sesto campionato nazionale sardo di scuote e stacco. Mentre siamo stati offline è cominciato il primo flight che vede protagonisti uomini non equipaggiati. Adesso è il turno di Michele Crudu, che è qualcosa come il nono atleta di questo flight. Michele è che appartiene alla categoria di peso dei meno 67,5 kg. È un junior, si presenta con una prima alzata devastante da 190 kg. Se dovesse essere un'alzata valida, e purtroppo non è, avrebbe polverizzato il precedente record che appartiene a questa categoria, che si attesta sui 157,5 kg. Avrà comunque altre due possibilità per correttezza, oltre ad Andrea Melis, che vedete in questo momento sono scesi in pedana nel momento in cui purtroppo non eravamo online. Ignazio Pisanu, Yuri Saba, Luigi Caredda, Giuseppe Scatassi, Nicola Ruiu, Francesco Saba, Enrico Basciu, Federico Incani, Giuseppe Azola, prima di Michele Crudi. Per Andrea Melis i 190 kg tentati al primo tentativo sono un'alzata valida, anche per Andrea, che gareggia come senior nella meno 75 kg. Si tratta di un nuovo record di categoria acquisito già col primo tentativo. Barra 135 kg. Dovrebbe essere stato l'ultimo atleta di questo flight numero 3, quello che avete appena visto in pedana. Si dovrebbe ripartire con Ignazio Angelo Pisano. Ha fallito il primo tentativo da 130 kg. Ne approfittiamo per dirvi come sono andate le prove degli uomini che vi abbiamo nominato in precedenza. E allora l'atleta Pisano si ripresenta sulla pedana con un bilanciere da 135 kg. Stavolta esibizione nettamente migliore della precedente, nonostante i 5 kg di più. Stavolta l'alzata è valida. Rack 11. Barra carica, in pedana Yuri Saba. Ora è il turno di Yuri Saba. Per l'atleta Saba un primo tentativo valido da 135 kg nella categoria a cui appartiene, ossia la 67,5 Master 2. Il record è 140 kg. Lui è pronto a sfidarlo con questa seconda prova da 142,5. Alzata
Ancora scusandoci per l'imprevisto avuto in precedenza, proviamo a rispondere a quelli che sono i vostri commenti. Ci chiedete di un tale Giuseppe Fronteddu che no, non è protagonista, almeno in questo flight. In ogni caso ne mancano ancora tanti, quindi rimanete con noi per scoprire chi e cosa combineranno e gli atleti di questo e dei prossimi flight. Giuseppe Scapassi. Ottima prova anche per Luigi Caredda, 147,5 kg. 145 kg che migliorano di 10 kg il primo tentativo, anch'esso riuscito, dell'atleta Caredda. Lui fa parte del meno 75 kg, è un Master 1 e tenterà, vediamo se possiamo dirvi cosa, o meglio quanto tenterà in terza prova. Non è ancora il momento. La notizia che arriva in questo momento saranno 150 kg che tenterà nella terza prova l'atleta Luigi Caredda. Ora è il turno di Giuseppe Scatassi, un atleta che è un senior, gareggia nella meno 60 kg. 140 kg di primo tentativo riusciti, si presenta in pedana nuovamente con un turno da 147,5 con il record della categoria che si attesta sui 150. Anche per Scatassi c'è una potenziale rincorsa verso il record di categoria, visto che anche questa seconda alzata è valida. Barra carica, in pedana Francesco Saba. Si prepari Enrico Bascio. È il turno di Francesco Saba, atleta della meno 67,5, è un senior, 160 kg riusciti al primo tentativo, rieccolo in pedana con una prova da 167,5 kg. Vediamo se è buona come sembra la prova di Saba. È alzata valida anche per l'atleta della meno 67,5. Ottimo lavoro anche per Francesco Saba. Il prossimo in turno è un atleta della meno 75 kg, si chiama Enrico Basciu, senior che ha fallito un primo tentativo da 165 kg e si presenta con un secondo tentativo da 170 kg. Un ottimo lavoro rispetto all'errore in prima prova, premiato anche dalla tripla luce bianca dei giudici. 170 kg portate a casa da Enrico Basciu,
Ora è il momento di Federico Incani, anche per lui un fallimento in prima prova da 170, Marietto con 5 kg di più, pronto ad avvicinarsi al record di categoria che si attesta sui 180 kg. Barra carica, in pedana Federico Incani, si prepari Michele Crudu. Tutto pronto quasi per Federico Incani, 175 kg sulle spalle in questo momento, pronto ad un esercizio che, come detto, se valido lo porterebbe a 5 kg dal record di categoria. Allora, forza Federico, stavolta va molto meglio di prima, vediamo se anche l'alzata è valida. Ottimo lavoro di Federico Incani, che si prende applausi scroscianti e meritati dal pubblico del Palassemini, che come sempre in queste manifestazioni ha risposto presente. Barra carica, Michele Crudu in pedana, si prepari Giuseppe Asoli. Riecco Michele Crudu, l'uomo con cui abbiamo cominciato a raccontarvi questo flight numero 3, il primo con atleti maschi protagonisti per Crudu. Un primo tentativo fallito da 190, rieccolo con lo stesso carico, stavolta sembra dato che meglio rispetto al precedente che lo ha visto fallire per un piccolo errore tecnico. La doppia luce bianca valida l'alzata di Michele Crudu, che si iscrive a questa gara polverizzando il record della categoria a cui appartiene, ossia la meno 67,5 per quanto riguarda uno junior come lui, che si attestava sui 157,5 kg con 190. È riuscito a superarlo e vedremo quanto proverà la terza prova. Dopo Michele è il turno di Giuseppe Asole, per Giuseppe, che è un atleta come tanti altri di questo flight abbiamo imparato a conoscere, un atleta clamorosamente muscolare, che ha distrutto il record che già era di 180 kg in prima prova con una valida da 185, rieccolo per una seconda da 192,5. Ecco, la prova di Giuseppe per sfortuna non è andata come speravamo, alzata non valida, ma nel tentativo di aiutare il ragazzo che aveva bisogno di qualcuno che tirasse sul bilanciere, avete visto all'opera qualcosa come 4 persone sono state necessarie per rimettere a posto quel bilanciere. Se parliamo di atleti, quindi capite anche quanto i 192,5 tentati da Giuseppe fossero qualcosa di veramente molto impegnativo. E riproverà ancora una volta con lo stesso carico anche durante la terza prova, conscio del fatto che il record di categoria ormai gli appartiene. In pedana vedete Andrea Melis, atleta che
anch'esso ha battuto il record di categoria. Lui è un senior per la meno 75, record che si attestava sui 185 portati da Giuseppe, che gareggia per la stessa identica categoria, battuti con una prima prova da 190 e una grande seconda prova da 197,5. Atleta speciale, Andrea Melis. Melis che dovrebbe essere anche l'ultimo della seconda prova per questo terzo flight, perché abbiamo in lista Nicola Ruiu che ha fatto una prima prova da 150 kg ma che non è iscritto, diciamo così, per la seconda, mentre Simone Piras, anche egli iscritto a questo flight, non ha partecipato nemmeno al primo tentativo. Barra carica in pedana Ignazio Pisano, si prepari Yuri Saba. Intanto è probabile che ci stia per raggiungere Antonio, il nostro amico che avete imparato a conoscere nelle precedenti dirette. Oltre a essere un atleta è anche il coach di Gioia, ne approfitto per salutare Antonio. Ciao Antonio. Ciao a tutti, anche oggi è una bella giornata di sport, ci siamo. E siamo al terzo flight. Allora, adesso sono le seconde prove, se non erro, stiamo chiudendo le seconde. Dovrebbe essere il turno di Andrea Melis, se non sbaglio. Siamo alle terze? Ok. Scusate, mi sono appena arrivato, quindi non avevo il sentore della situazione. Ora è il turno di Yuri, atleta allenato da Enrico Martis. Ricordiamo che siamo sempre in categoria unequipped, quindi senza l'utilizzo di ginocchiere o altri sostegni. Vediamo. Yuri ha fatto 2 prove valide, cerca di fare 3 su 3. Vediamo cosa combina. Ricordiamo tra l'altro che Yuri è un Master 2, categoria 67,5 kg, stacca facile, si posiziona e aspetta i comandi dell'arbitro. Vediamo. La valida c'è, piano piano spinge, esce bene dallo sticking point, è una bella alzata questa, bravo Yuri. Uscito bene, dovrebbe essere valida. E sono 3 luci bianche, bravo Yuri, qua è stato molto... Questa è una bella alzata, molto bravo. Bella alzata. Come dicevo prima, c'è differenza tra le tipologie di squat, sostanzialmente si può dividere in high bar, tradotto letteralmente barra alta, e low bar, tradotto letteralmente barra bassa, a seconda della posizione dei bilancieri sulla schiena. E questo ovviamente influenza poi la dinamica del movimento. Ora dovrebbe essere il turno di Giuseppe Scatassi, con 152,5 in terza prova. Ricordiamo che Giuseppe tra l'altro è un meno 60, quindi comunque sono bei chili. Siamo ben oltre i 2 per body weight. Vediamo che sta per entrare in pedana. Barra carica
I giudici danno l'ok e Giuseppe entra in pedana. Giuseppe accompagnato dal suo allenatore Luca Orru. Vediamo cosa combina. Cerca la concentrazione giusta, anche lui ai bar, come potete vedere dalla posizione del bilanciere. Stacca facile, fa qualche passo per stabilizzarsi, aspettare l'ok. Riceve l'ok, prende aria, scende, molto bravo qua, recuperato una bella alzata. Vediamo se la profondità sarà quella corretta. Devo aspettare i giudici, vedo una nulla, 2 no, peccato. Profondità qui l'ha tradito, peccato perché comunque aveva fatto una bella grindata. È stata di tutto rispetto. Addirittura fanno segno che probabilmente è sceso da un lato, il bilanciere io questo non l'ho visto, però pensavo fosse profondità. Onore al merito comunque. No, dai, è una bella grindata, molto bravo. Tra l'altro il fatto di, ripercorrendo il discorso che stavamo facendo prima, il fatto di avere il bilanciere in high bar ti porta in una situazione nella quale praticamente se esci fuori spinta hai meno margine di recuperarla. Invece il bilanciere in low bar ovviamente ti dà più margine di manovra, mettiamola così. Ora è il turno di Francesco Sabba che prova 175 kg, che comunque è un bellissimo carico considerando che lui è un 67,5. Vediamo. Lui vedete la differenza, questo è un bilanciere low bar, infatti è molto più sotto rispetto al ragazzo di prima. Stacca facile qua, doppio passo per stabilizzarsi, aspetta i comandi dell'arbitro. Prende aria, scende, risale, molto bravo, vai. Peccato, qua è uscito un po' fuori spinta, però un bel tentativo comunque, molto bravo Francesco qua, peccato. Infatti si riceve gli applausi meritati perché ha dato tutto. Peccato. Notate la differenza rispetto allo squat come vi dicevo prima, perché Francesco rimane molto più inclinato in partenza e questo ovviamente cambia la dinamica. Ora dovrebbe essere il turno di Enrico Basciu che prova il record a 180,5. Vediamo cosa combina. I caricatori fanno sempre il loro sporco lavoro. Molto Abbiamo bravi. già sottolineato un paio di volte, ma non è mai abbastanza. Non è mai abbastanza, esattamente. Il turno di Enrico Basciu che si prova il record. Enrico, categoria meno 75 kg, accompagnato sempre da Luca Orru. Vedete anche Enrico è in posizione low bar, stacca facile, si stabilizza, molto longilineo come atleta. Riceve il via dall'arbitro, vediamo, schiaccia molto bene qua, rimane in spinta, bella alzata, secondo me anche margine qua, molto bravo Enrico, dovrebbe essere valida, vediamo cosa dicono i giudici, ma non ho visto particolari problemi. Vediamo, 2-1, molto bravo qua Enrico, secondo me a margine. Vediamo se Luca proverà una quarta prova, ma non mi pare. Comunque bravo, bella alzata. Ora dovrebbe essere il turno di Federico Incani con 185 kg. Diciamo comunque per categorie leggere, qua stiamo parlando comunque di ragazzi di 75-67 kg e mezzo, sono chili di tutto rispetto, molto bravi. Considerando tra l'altro che sono unequipped, quindi senza l'utilizzo delle ginocchiere, che sembra così, ma l'aiuto lo danno. Beh, se no non divideremo in categorie. Esatto. Soprattutto anche a livello di sicurezza proprio. Sentire il peso sul ginocchio nudo è un po' diverso rispetto ad avere la ginocchiera. Vediamo. Turno di Federico Incani, si stabilizza. Molto bravo, qui Federico prende bene aria, li spara. Vediamo se la profondità è quella corretta. L'angolazione che abbiamo noi non era molto... qua a profondità, peccato. In molti casi vedete proprio come gli atleti tendono a schiacciarsi rispetto ad aprire le ginocchia, quindi può capitare delle volte di non riuscire a prendere poi la valida. Sembra così, tra l'altro il discorso della valida nello squat è importante perché scendere sotto il parallelo ovviamente ti toglie chili. Se scendi sotto il parallelo perdi chili rispetto a fare uno squat un po' più alto, ovviamente, quindi per questo motivo esiste la regola del parallelo.
Adesso dovrebbe essere il turno di Michele Crudu con 2 centello. Vediamo cosa combina Michele. Michele ha fatto l'entrata non valida, ha fatto la seconda 190 valida e ora prova la terza in cifra tonda. Molto strutturato Michele, dovrebbe essere della Body Sport di Orani. Ti invito a dare un'occhiata alla cifra del record prima della seconda prova di Michele. 157, diciamo che l'ha leggermente polverizzato già dall'entrata. Molto bravo. Vediamo, prende molto bene aria, bravo qua, è uscito molto bene, secondo me anche margine. Vediamo cosa combina. 2-1, bravo, molto bravo qua Michele, che ritocca il record già suo, cifra tonda 200. Ora dovrebbe essere il turno di Giuseppe Asole. 192,5. Terza prova di Giuseppe Asole, che ricordiamo ha sbagliato la seconda, quindi si vuole rifare. Vediamo che cosa combina. 192,5 per lui, considerando che un 75 sono bei chili. Una bella battaglia fra lui e Melis, che appartengono alle stesse categorie senior e gareggiano per la meno 75. Sì, bella battaglia, anche se vedo è lontano, perché comunque Andrea ha già fatto 197,5, quindi anche facendo questa rimarrebbe 5 kg indietro. Giuseppe gli dà la carica con una bella spizzettata sulla schiena. Adesso vediamo cosa combina Giuseppe Asole. Prima l'ho visto un po' frettoloso, vediamo se adesso sarà più reattivo. Vediamo un attimo. Prende bene aria. Qui uno, diciamo, degli errori più gravi che può commettere un atleta è quello di mollare il bilanciere. Solitamente non bisognerebbe farlo, ma bisognerebbe comunque cercare di risalire con lo stesso, perché come si è visto qua metti in seria difficoltà gli spotter. E tra l'altro, considerando che i carichi non sono ancora altissimi come saranno più avanti, bisogna stare molto attenti su questo, perché comunque anche gli spotter vanno tutelati, diciamo, perché sembra così ritrovarsi un bilanciere da 200 kg da una parte e dall'altra con quello centrale non è un granché. Peccato. Quindi prova nulla. Adesso dovrebbe essere il turno di Andrea Melis. Prova a ritoccare i 197,5. Atleta seguito da Ananio Manca, anche lui ottime leve per lo squat. Vediamo cosa combina. Molto bravo qua, sembra solido, vediamo, prendendo aria. Bellissima qua, davvero una bella alzata, molto bravo. Secondo me ha anche lasciato qualcosa in pedana, qualche chilo l'ha lasciato, bravo, molto molto bravo. Si prende tutti i complimenti da parte dei compagni di squadra, davvero una bella alzata. Struttura fisica importante, esatto. Nonostante un'altezza che... Diciamo che una delle cose fondamentali per chi fa squat è avere comunque delle buone leve. In questo caso diciamo che Andrea sintetizza la definizione buone leve, visto comunque la lunghezza dei femori e quant'altro. È uno squattista nato, infatti qua sono davvero bei chili, considerando che stiamo parlando di un 75 kg, quindi tanta roba. Ora abbiamo 2 quarte prove. Andrea prova ulteriormente a migliorare quello che ha già fatto con 210 kg e poi abbiamo un 155,5 da parte di Luigi Caredda. Luigi invece è un Master 1, invece Andrea è un Senior. Vediamo un po' che combinano. Luigi col tentativo di migliorare di mezzo chilo il record e farlo suo. Sì. Considerando che il record precedente era 155, li vede alla portata, infatti vengono messe in mezzo chili. Come annuncia lo speaker. Vediamo se Luigi riuscirà a portarsi a casa questo record. Alto, vedete che la maggior parte degli atleti che fa squat tende a portare delle scarpe col tacco, perché questo aiuta a prendere poi la valida.
Perché appunto ero intenzionato a farti una domanda di questo tipo. Dimmi Abbiamo visto pure. tanti tipi di scarpe diversi, però quando si tratta di squat spesso e volentieri Allora, diciamo che questo è molto legato alla mobilità della caviglia. Adesso facciamo un attimino il commento a Luigi, vediamo cosa ci combina con questa quarta prova, se riesce a portarsi a casa il record. Molto buona la discesa, vediamo, si riprende, il bilanciere non è sceso, quindi dovrebbe essere valida. Vediamo. Aspettiamo le altre luci. Sì, molto bravo. grande, per un momento è sembrato non Sì. crederci neanche Qui lui. lui invece è stato bravo a continuare a spingere. Dicevamo comunque per il discorso dello squat, ovviamente il discorso della scarpa è legato anche alla mobilità dei vari atleti. C'è chi usa per lo squat una scarpa piatta perché ha una buona mobilità che gli permette proprio a livello di caviglia di scendere sotto il parallelo, invece altre persone sostanzialmente cercano di aggirare il problema della mobilità avendo il tacco, perché il tacco praticamente rialzando ti cambia l'angolo della caviglia e quindi ti permette di scendere di più nello squat e di prendere la valida. Quindi diciamo che è questo. Poi a livello di impostazione generale, come hai giustamente sottolineato, la maggior parte tende a usare le scarpe col tacco proprio per questa motivazione qua, anche per un discorso di stabilità tra l'altro, perché tendono a essere molto solide come scarpe, quindi ti danno un buon appoggio. Sì, sempre estremamente chiaro, non finirò mai di ringraziare. Ci mancherebbe. Ora vediamo Andrea, non pago della sua prestazione, decide di rilanciare a 212,5, quindi 10 kg in più rispetto ai 202,5. Tanto vediamo gli atleti del quarto flight che continuano a scaldarsi. Vediamo, ci dovrebbe essere un altro flight unequipped e poi l'ultimo flight equipped e poi si inizierà con lo stacco. Tanto aspettiamo, giustamente gli spotter prendono qualche minuto per far recuperare il povero Andrea che sarebbe alla quarta prova in un amen praticamente, quindi giustamente lo fanno recuperare qualche minuto in più. Ora, turno di Andrea, giustamente si mette un po' di magnesite nelle mani. Tra l'altro non so se l'avete notato perché magari dalla telecamera non si vede bene, ma molti atleti hanno la magnesite nella parte alta della schiena, che è dove viene alloggiato il bilanciere, proprio per un discorso anche di avere meno possibilità che il bilanciere scivoli giù. Quindi diciamo è un dettaglio importante anche questo. Godiamoci ora l'alzata di Andrea, seguito da Ananio Manca, molto bravo qui, solido, aspetta il comando dell'arbitro. Bravissimo qua, peccato, è uscito un po' fuori spinta. Sono stati molto bravi gli spotter qua a intervenire. Peccato. Qui si nota proprio che, essendo sceso molto aggressivo in buca, ha leggermente slittato avanti con le ginocchia, quindi questo ovviamente ti fa uscire fuori spinta, e se cerchi di uscire poi dalla buca in una determinata maniera tendi poi a perderti, il bilanciere ti tende ad andare avanti, quindi ovviamente l'alzata è molto difficile da recuperare. Rimane comunque in possesso del record di categoria. Diciamo che era un po' la ciliegina sulla torta, e in questo caso la torta era già abbastanza grande, considerando che il record precedente, se non ricordo male, era di 180 kg, quindi un bel 22,5 in più, quindi tanta roba. Adesso un attimo di pausa mentre sta per iniziare poi l'altro flight. Comunque abbiamo visto delle belle alzate anche nel femminile, diciamo si sono difesi bene oggi, quindi stiamo carburando ancora, vedremo poi nello stacco. E adesso è quasi il turno dei pesi massimi, come abbiamo imparato a conoscerli. Esatto, diciamo che ora iniziamo con le categorie un po' più pesanti, quindi partiamo dall'82,5, la 90 e poi via così. Comunque vedremo un po' di big man all'opera, sempre prima nelle categorie unequipped e poi troveremo l'equipped, dove penso che si vedranno anche chili interessanti, proprio belli carichi. Vedremo un po' cosa ne uscirà. Tanto possiamo già vederci un po' le entrate. Vediamo un Giuseppe Manca con un 2,37,5. Ricordiamo che Giuseppe è super specialista di squat. Poi vediamo 2,20, un altro 2,20 di Federico Ladu. Comunque sarà una bella battaglia. Tra l'altro qua ci si gioca l'assoluto probabilmente tra Giuseppe Manca e Federico Ladu, che sono lì come chili. Vediamo un po' il punteggio totale. Federico con l'entrata a 142, Giuseppe lo tallona a 139, quindi diciamo che si prospetta una bella battaglia anche qui. Poi vediamo comunque altri 2,20, 2,112,5, quindi
tanta roba, si prospetta davvero un bel flight. Ricordiamo che parliamo ancora di un prossimo flight unequipped, giusto? Esatto, questo prossimo flight è ancora unequipped e poi ci sarà il flight equipped che sarà l'ultimo flight, prima poi di passare allo stacco. Tra l'altro lo stacco credo che ci siano 2 equipped e basta, la maggior parte lo farà poi unequipped, quindi senza l'ausilio di attrezzatura. Tra l'altro ricordiamo che la particolarità di questa federazione è questa, che praticamente viene considerato attrezzato anche chi utilizza le ginocchiere. Invece in altre federazioni questo non succede, quindi l'ausilio delle ginocchiere non è considerato equipped, invece in questa federazione l'utilizzo delle ginocchiere viene reputato come equipped. Quindi questa è una particolarità in più da sottolineare. Vediamo anche i record. Vedo che Federico con la prima prova si va a pareggiare il record, quindi immagino che in seconda proverà giustamente a batterlo. Tanto si prospetta una bella lotta tra Riccardo Cuccu e Federico Ladu, perché vedo che sono là, perché uno entra a 212,5, l'altro a 220. Riccardo è leggermente più pesante, quindi a livello di coefficiente questo lo potrebbe penalizzare, però vediamo un po'. Sì, perché fanno parte della stessa identica categoria, quindi gareggeranno di fatto. Esattamente, sono entrambi senior, 82,5 entrambi, quindi si aspetta una bella lotta anche qua. Allora, mentre vediamo che sono all'opera per preparare questo quarto e penultimo flight, quasi quasi prendiamo un paio di minuti di pubblicità, torniamo quando sarà il momento di quelli che abbiamo soprannominato pesi massimi. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Eccoci qua, siamo tornati. Inizia il quarto flight con Carlo Vacca in pedana. Ricordiamo che siamo sempre categoria unequipped. Carlo, ricordiamo, atleta allenato da Giuseppe Manca. Vediamo cosa ci combina. La categoria è 82,5, molto bravo qua, la fondo sembra valida. Vediamo cosa dicono. Però vista così sembra una bella alzata solida. Infatti 3 luci bianche, molto bravo. Ricordiamo che in questo flight Giuseppe accompagna degli atleti in più, dovrà gareggiare, quindi lo stress è sempre alto per un atleta che poi è costretto anche a... è costretto, Dio, per carità. Lo fa volentieri, però è sempre stress in più. Vediamo cosa combinano. Il turno di Marco Lancelotti, categoria è 90 kg. Tra l'altro è un Master 2. Entra con record, perché il record precedente è di 167,5, trova un aumento di 10 kg rispetto al record precedente. Barra carica, in pedana Marco Lancelotti, si prepara Manuel Sellero. Marco, accompagnato in pedana da Luca Orru, atleta molto molto alto. Vediamo, anche lui vediamo che cosa ci combina. Bravo qui, bella alzata molto fluida. Ok. Ora è il turno di Manuel Sellero, che tra l'altro viene selezionato come appartenente alle forze dell'ordine. Quindi è una categoria particolare che c'è all'interno del circuito VDFPF, diciamo. Ricordiamo Manuel è un meno 90 kg, è un ingresso a 180, quindi entra col record, anche lui, cioè va a pareggiare il record precedente. Vediamo cosa combina. Tanto, come è giusto fare, Manuel parla con gli spotter, che secondo me è una cosa fondamentale, ma molti, diciamo, non ci prestano attenzione. Sempre una cosa intelligente farla. Vediamo Manuel, bilanciere low bar, presa molto molto larga in questo caso. Vediamo, mi sembra alto, vediamo cosa dicono. Però vista così, vediamo se purtroppo viene punito per la fonda. Ci avevi visto lungo. Non è sceso, infatti chiede spiegazioni, ma Barra 190 kg, altezza del racket. visto che ripeterà poi lo stesso carico. Ora dovrebbe essere il turno di Domenico Di Rosa, la categoria 90 kg, che entra con 190. E poi iniziamo a entrare nel vivo dell'azione con la lotta tra Federico Ladu e Riccardo Cuccu, che si prospetta pirotecnica. Vediamo un po'. Barra carica, Domenico Di Rosa in pedana. Il turno di Domenico, accompagnato dallo stesso Federico, che tra un po' calcherà la pedana lui stesso. Sempre attenti dalla Body Sport di Orani. Che lui, questo è praticamente un mid bar, quasi low bar. Vediamo cosa combina. Aspetta ai comandi. Sembra valida. Vediamo cosa dicono gli arbitri. E invece no. Diciamo che gli mancava quel pelo per affondare leggermente di più. Tra l'altro facciamo una piccola precisazione: perché un'alzata sia sotto il parallelo, la punta del ginocchio, cioè la punta dell'anca, deve essere sotto la punta del ginocchio. In quel caso si parla di aver rotto il parallelo, altrimenti no. Ovviamente dipende molto anche dalla conformazione fisica per vederlo esattamente oppure no, però diciamo questa è la regola. Ora è il turno di Riccardo Cuccu, accompagnato in pedana dal suo allenatore Christian. Barra carica, in pedana Riccardo Cuccu. Vediamo cosa combina Riccardo. Riccardo lo seguo su Instagram, tra l'altro, molto forte, ho visto diversi video, altro è anche youtuber, quindi fa contenuti sul powerlifting molto godibili. Vediamo cosa ci combina. Sono sempre più gli atleti che prendono anche la strada della pubblicazione online. Diciamo che effettivamente è è un lavoro anche, esatto, quello. È un lavoro ed è anche un qualcosa che può aiutare a conoscere questo sport. Assolutamente sì, è una cosa anche molto spendibile. Qua una bellissima alzata da parte di Riccardo.
penso che ci sia valida senza ombra di dubbio. Vediamo cosa dicono. Prende 3 valide. Sono curioso di vedere quanto chiamerà in seconda. Vedendolo così io penso che chiamerà un 222,5, magari 225. Vediamo cosa deciderà il suo allenatore Christian. Ora il turno del suo diretto avversario Federico Ladu, che prova a passare subito in testa con 220. Federico abbiamo avuto modo di conoscerlo nelle scorse edizioni. Che ha vinto ben 2 assoluti, tra Tremendo. l'altro. Sì, fortissimo, un ragazzo davvero di una categoria superiore. Molto molto bravo. Infatti il bilanciere va a 220. Federico Ladu in pedana, si prepari Nicola Melis. Qua c'è stata una seconda chiamata da parte di Riccardo a 220 kg, tra l'altro, vediamo. Quindi per pareggiare l'entrata di Federico, che però risulta più leggero, quindi sarebbe comunque avanti Federico, vediamo. Tra l'altro fisicità imponente da parte di Federico, considerando che stiamo parlando di un atleta della meno 82,5. Tra l'altro molto lontano da riempirla perché pesa 77, quindi c'è anche qualche chilo di margine, diciamo, infatti molto asciutto. Vicino al 3 per esatto, vediamo un po'. Impressionante. Una cannonata abbiamo visto, non era un'alzata di squat questa. Quanto margine ha un'alzata del genere? Qua ci sono secondo me meno 20-25 kg di margine. Qua prende un nullo per probabile profondità, molto bravo. Ora è il turno di Nicola Melis. Vediamo quanto chiamerà l'allenatore, sono curioso. Un salto da 10, c'è tutto. Nicola, che lo abbiamo visto all'Opera Valledoria, non c'era invece nell'edizione del campionato nazionale non c'era. di Olbia. Oggi torniamo a anche lui farlo in pedana. Anche lui Nicola, atleta molto forte, seguito da Giuseppe Manca in pedana, che tra l'altro sarà dopo di lui. Quindi Giuseppe ha tanti atleti questo flight. Vediamo cosa combina Nicola. Anche Nicola ha una fisicità imponente, considerando che comunque stiamo parlando di un meno 100. Vediamo cosa combina. Diciamo che penserei 2 volte prima di litigare. Sì, nel dubbio, sempre amici. Vabbè, no, io sono amico a prescindere con Nicola perché è un bravissimo ragazzo. Tra l'altro vedete lui usa la scarpa piatta, vediamo cosa combina. Molto bella questa. Qua vedete proprio avere la mobilità di caviglia ti permette poi di scendere in maniera molto fluida. Questa è una bellissima alzata, si vede che è uno squat ben costruito, ben studiato. Si vede la mano qua del coach Giuseppe, che tra l'altro va su di 5 kg rispetto al record precedente di categoria. Per tentare un 2,30 in seconda chiamata, secondo me è giustissimo. Col margine che c'era, saggia scelta. Ora è il turno di Giuseppe, che così fa un ingressino a 237,5. Impressionante, anche solo da leggere. Adesso invece aspettiamo. Giuseppe, tra l'altro, che fare. ora vedrete una particolarità di Giuseppe, la stance, quindi la larghezza dei piedi, molto particolare di Giuseppe, questa è una sua peculiarità. Diciamo che Giuseppe non è un atleta che ha bisogno di grandi presentazioni, considerando tutto quello che rappresenta e che dà al nostro powerlifting in Sardegna. Vediamo un attimo. Ora vedrete, tra l'altro, praticamente 2 sequoie al posto dei quadricipiti. Mamma mia. Molto bravo, vediamo qua. Un po' sofferti qua, però molto bravo. E ricordiamo che parliamo di 237,5 kg, e la standing ovation che sentite arrivare dal Palasemini diciamo estremamente meritata. Diciamo che secondo me, vediamo quanto chiamerà, però io penso che chiamerà un 2,42,5, vediamo un po'. 2,50, secondo me ce li ha. Secondo me era un po' scarico questa prima, ci sta, poi sembra così, ma dover seguire gli atleti e poi andare in pedana ovviamente mentalmente ti scarica un po'. Vediamo cosa combina. Ora fa abbracciare il figlio, una bellissima immagine. Madre, padre, tutti e 2 powerlifter. Vediamo se anche il figlio. Che carriera intraprenderà, esatto, questo bambino. Se dovesse ereditare appieno i geni sia della mamma che del padre saranno dolori per gli essere un bel mostriciato potenzialmente. Vediamo, ora inizia il secondo giro, turno di Carlo Vacca che fa segnare un più 15 rispetto all'entrata, 170.
Anche Carlo, pur essendo in 82,5, ha pesato 77, quindi nella parte più bassa della categoria, se così possiamo dire. E ricordiamo che come coefficiente, se il tuo peso è così al di sotto del Ovviamente massimo, sì, è migliore. Aiutato, tra virgolette. Sì. C'è da dire una cosa, da un punto di vista proprio strutturale degli atleti, è sempre meglio quando si è all'interno di una categoria cercare di riempirla. Perché? Perché ovviamente gareggi poi con avversari che magari ti pesano 5, 6, 7 kg in più, in questo caso comunque anche 5 kg in più, e comunque rischi che quei 5 kg di body weight in meno che hai poi si fanno sentire. Magari dovresti arrivare a fare lo stesso, però loro fanno leggermente di più proprio per questo discorso legato al fatto del peso. Poi diciamo è importante sempre il discorso in questo sport, più pesi più teoricamente vai a sollevare di più, proprio anche sulla panca si vede molto questo. Anche il solo aumento di peso ti fa migliorare paradossalmente, proprio avere più carne addosso. Ora il turno di Marco Lancelotti con la sua seconda chiamata, cerca di migliorare il record che aveva già stabilito in prima chiamata con 177,5, seguito da Luca Orru. Vediamo. Seconda chiamata da 185 kg. Molto lunghe le sue leve, vediamo cosa combina. Leve così lunghe di solito non sono il massimo per gli squat, mi dai ragione. Assolutamente no. Diciamo che sono leve che ti premiano molto sullo stacco, ma diciamo che sullo squat no. La cosa migliore è sempre avere gambe corte e busto lungo, proprio per questo motivo. Lui Non è il tipico squatter, però No. la seconda alzata valida è il record che è andata alla appartiene. grande. Adesso sono curioso di vedere quanto chiameranno in terza. 192,5, 7 kg e mezzo in più. Chiamata assolutamente giusta secondo me. Ora il turno di Manuel, che ha rilanciato con 190. Manuel Severo in pedana, si prepara Domenico Di Rosa. Vediamo cosa combina Manuel. Ricordiamo che la prima l'ha presa nulla per affondo. Deve cercare secondo me di aprire più le ginocchia e incastrarsi all'interno, in modo tale da prendere la valida. Diciamo che molti pensano più che altro ad andare avanti con le ginocchia, invece rispetto ad aprirle, però sono cose che poi vedi in allenamento. Vediamo cosa combina. Anche questa la vedo un po' al limite. Vediamo cosa dicono. Vediamo cosa dicono. Eh sì, Tre- un errore molto simile al precedente. Peccato, si vede che praticamente è molto frenato in discesa. Ricordiamo che ha necessità di un'alzata valida per evitare il Fuori fuorigara. gara. E diciamo che sbagliare le prime due sullo squat ti mette una pressione assurda. Sì. Speriamo che riesca a essere lucido, perché alla fine arrivati a questi livelli si parla proprio di lucidità, non farsi scoraggiare, farsi prendere dal panico. Alla fine basta Anche perché un'alzata valida comunque poi. parliamo di atleti esperti. Sì, però diciamo che molte volte può essere anche il fatto di essere abituati ad allenarsi in un determinato modo, diciamo anche delle problematiche che possono insorgere a livello di dolori che comunque ti fanno entrare un po' in protezione, diciamo, e quindi vai ad alterare quello che è il normale gesto di gara. Vediamo un po'. Ora il turno di Domenico Di Rosa. 200. Vedo la prima nulla, non so perché. Forse per affondo, anche lui, non mi ricordo. Sì, probabilmente sì. Gli danno il via, vediamo se affonda. Questa sembra migliore rispetto a prima. Vediamo cosa combina. Vediamo quale sarà il verdetto dei giudici. Guarda, non è sceso. Prende una valida. Alzata non valida. Infatti è proprio quello Infatti che fa proprio il gesto del... Deve cercare di scendere di più. Era alto. Infatti l'arbitro glielo spiega. Deve cercare proprio di affondare leggermente di più. Diciamo che io sono di questa idea. Quando uno fallisce la prima alzata nello squat, io tendo sempre a richiamare lo stesso carico, a meno che non sia proprio un errore proprio di distrazione, però nel caso di affondo è sempre meglio secondo me richiamare lo stesso carico rispetto ad aumentare. L'unica situazione nella quale potresti farlo è un discorso legato magari proprio all'equipe, avendo le fasce, in quel caso magari non prendi l'affondo, con più carico ovviamente scendi giù, il problema poi sarà sempre risalire diciamo. Ora il turno di Riccardo che prova 2,20, quindi a pareggiare quello che è stato il peso che ha fatto segnare Federico Ladu in entrata. Vediamo, molto solido qua. Vediamo, molto bravo qua. forte. Molto bravo qua.
si nota un po', diciamo, in uscita questo fatto di voler andare indietro, quello è sempre dato dalla fretta, si vede che li ha sentiti un po' pesanti. Vediamo cosa combina. Secondo me chiama 2,25, vediamo cosa dice. Di fatto ha pareggiato il record con Sì. 2,20 nonostante ci sia Federico da quelle parti. Infatti 2,25, diciamo che era l'alzata più strategicamente valida, se così possiamo dire, perché non ho visto tutto questo male. Diciamo che la prima di Federico si vedeva che c'era un margine importante e c'è Riccardo era un po' risicato. Infatti c'è stato un aumento di 10 kg. Esatto, 10 kg in più. Vediamo rispetto cosa ai combina 2,20. con 10 kg in più sulla schiena. Ricordiamo, come dicevi giustamente tu, che qua siamo sopra le soglie dei 3 per body weight, quindi comunque chili davvero importanti. Vediamo cosa combina. Molto solido qua. Aspetta, guardate come si pianta bene al terreno aspettando il comando dell'arbitro. Vediamo. Prende aria, gonfia, gli va incontro, anche questa è una cannonata davvero molto facile. È proprio forte Federico. Federico è una forza della natura, davvero forte. Anche qui vede un margine di oltre 10 kg, io penso che chiamerà 2,40. È anche un fisico con una massa particolarmente definita rispetto a tanti colleghi. Sì. Allora, diciamo che quando parliamo comunque dell'elite assoluta, parliamo comunque di fisici molto tra virgolette anche scolpiti. Diciamo che c'è un po' l'idea del powerlifter, tra virgolette un po' sovrappeso, cose del genere, non è sempre così. Ovviamente più ti avvicini all'elite assoluta, più comunque hai fisici comunque intorno al 12-13% di grasso, che ti permettono comunque una prestazione ottimale e anche una definizione molto accurata. Ovviamente più massa magra hai, più puoi spingere, cioè più muscolo hai, poi più effettivamente puoi spingere. Ora è il turno di Nicola, che aveva rilanciato a 2,30 anche lui. Vediamo cosa combina. Molto bella qua. Diciamo che molto solido nello staccare. Non so Prende se aria. potete Vediamo. apprezzare il piegamento del bilanciere. Molto bravo. Da qui lo vediamo e come. Inizia a essere in difficoltà anche il bilanciere qua. Che lavoro. Molto bravo. Tripla leucemia. Alzata davvero bellissima. Dicevo, molte alzate potete prevederle un po' anche da un discorso di come si stacca il bilanciere. Qua Nicola si vedeva che l'aveva sua l'alzata perché era molto solido quando l'ha staccato, ha preso bene aria, ha fatto diciamo i giusti passi, infatti molto bravo qua. Vediamo quanto chiamerà. Vedo un 2,40. Tra l'altro penso che Federico sia contento della seconda prova, non so se chiama una terza. Vediamo. Non capisco. Ora, turno di Giuseppe Manca. Sì, è vero, è abbastanza tipico non vedere. Magari ci sta pensando prova su. pronta. Vediamo che cosa succede. Giuseppe cerca di prendere La carica il programma Giuseppe Manca. un attimino di concentrazione. 250 kg che significherebbe Record, di categoria. esatto. Molto bravo qua Giuseppe, vediamo. Solido, prende aria. Bellissima, qua è uscito a cannone, molto meglio di prima. Molto bravo qua. Spaventoso, meglio di prima, Molto con meglio di 12 prima. kg in più. Qua perché? Perché si è visto proprio la dinamicità dell'alzata, avendo diciamo una traiettoria più fluida, è riuscito a uscire proprio di forza, prendendo quasi rimbalzino, bellissima alzata, niente da dire. E qua ora la curiosità è quanto chiamerà in terza, perché Forse ve lo possiamo dire subito, attenzione, madonna. vedo un 2,70. 2,70 sono tanti. 2,70 sono tanti. Vediamo un po'. È un più 20. Non abbiamo ancora news che riguardano Federico Lado. No, vedremo penso che si se- sia accontentato, beh, giustamente alla fine. Ci sta. Anche se a sto punto fosse stato in Giuseppe avrei chiamato giusto quello che mi serviva a vincere l'assoluto, però ci sta, magari se la sente e vuole provare 2,70, che comunque sono chili mostruosi. Di fatto la terza chiamata del diretto avversario
è a 2,25. Diciamo che chissà. bisogna sempre vedere poi il coefficiente di Federico è 148, se dovesse farla questa Giuseppe sarebbe a 158, quindi tanta roba. Ora, turno del terzo giro. Barra carica, Vediamo cosa combina. Carlo Vacca in pedana, si prepari Manuel Sellero. Vediamo il turno di Carlo Vacca, concentrato, vuole riprendersi da questa seconda prova nulla. Primo giro di terze prove, quarto e penultimo flight che riparte Esatto. da Carlo Vacca. Vediamo cosa combina. Peccato, qua ce l'aveva. Anche qua diciamo, come vi stavo dicendo prima, il discorso dello spotter, non bisogna mai sfilarsi, bisogna rimanere là per aiutare poi gli spotter, perché altrimenti ti trovi 200 kg tra le braccia, non è il massimo. Soprattutto perché, come vedete, non ci sono le sicurezze laterali. Se fossero state le sicurezze avrei buttato il bilanciere e avrei detto ok, non essendoci le sicurezze ovviamente è sempre un rischio in più. Ora il turno di Manuel Sellero, che deve assolutamente fare questa alzata, perché altrimenti rischia il fuorigara. Forza Manuel, dai. Carica, Manuel Sellero in pedana, si prepari Marco. Vediamo cosa combina. Vediamo cosa combina. Più che qualcosa legato al peso abbiamo visto proprio un errore tecnico. Sì, sì, ma può è essere nelle anche... corde di Manuel. Assolutamente, anche perché erano facilissimi. Vediamo qui, affonda molto meglio di prima, bravo, questa dovrebbe essere valida. Vediamo. Io preannuncio 3 bianche, spero di non sbagliarmi. No. Purtroppo. Da qui sembravano validi, peccato. Io mi aspettavo che fossero validi invece. Infatti l'esecuzione era effettivamente meglio di quelle Sì, precedenti. assolutamente. Diciamo che anche l'arbitro dice no, non era giù. Qua mi ha un po' ingannato perché sembra così, poi diciamo che la posizione degli arbitri è sempre la migliore per poter giudicare, infatti sono lì messi strategicamente. Anche perché poi diciamo il discorso di avere 3 arbitri è sempre che magari 2 vedono una cosa, uno ne vede un'altra. Quindi sempre il discorso del 2-1 nasce proprio da quello, avere diverse angolazioni in cui poter giudicare le alzate. In questo caso 3 luci rosse è inappellabile sostanzialmente, dovrà lavorarci un po' su, peccato. Primo fuorigara di un flight maschile, adesso è il turno di Marco Lancellotti. Ecco, prova più 7,5 kg rispetto a prima, vediamo. Prende aria, molto bravo qua, bravissimo. Questa è davvero una bella alzata. Qua è riuscito a scendere molto bene. Infatti 3 bianche, bravo. Gran lavoro di Marco Lancellotti, che ha migliorato Molto il bravo. proprio personal record in Qua mi è in piaciuto. ognuna delle 3 alzate. Ora, non voglio portare sfiga. Domenico, non tradirci e fai questa terza. Forza. Intanto credo che potrebbe esserci un tentativo di quarta prova per Marco Lancellotti, Vediamo. anche se Io penso di che fatto Io penso che o chiameranno cifrato da 200. Vediamo. ancora probabilmente non hanno deciso. Di fatto però sembrava esserci un po' di margine, anzi. 196 chiamano, ci sta. Sì, quindi ci assicuriamo Ora, già quello una di quarta Domenico, prova. che deve cercare di riprendersi dalle prime 2. Diciamo che molte volte anche mentalmente quando fai uno squat comunque ti viene da frenare o comunque non affondare al meglio, e questo diciamo è un po' un difetto su cui bisogna lavorare poi in allenamento. Alla fine le gare servono a quello, poi a capire dove si sbaglia e comunque capire dove migliorare. Vediamo se qua riesce a prendere la valida. Qua sembra assolutamente di sì. Qua peccato, ha preso la valida però non è riuscita poi a chiudere. Peccato. La valida c'era, qua. Peccato, secondo fuorigara nel giro di 3 atleti, anche perché Domenico è un atleta che abbiamo visto all'opera più e più volte. Stavolta purtroppo Peccato. non è la giornata. Può capitare. Diciamo che fuorigara ci sta. Fuorigara ci sta, può capitare anche quello. Cioè è da mettere in conto, Esatto. paradossalmente.
Infatti molte volte bisogna anche essere bravi, l'allenatore deve avere occhio, deve essere bravo a capire che magari certi giorni non gira bene, non sei al massimo della forma, infatti cambiare l'entrata serve a quello, perché ovviamente fino a, diciamo, a un determinato tempo io posso cambiare poi l'entrata. Ora è il turno di Riccardo che prova 2,25. Secondo me ce li ha, vediamo se riuscirà a portarseli a casa. Prima un po' di margine l'ho visto, vediamo. Bravo qui, belli pesanti sulla schiena, vediamo. Prende aria, bravissimo. Paradossalmente ha fatto meglio 2,25 che 2,20. È vero, te lo stavo per dire. Perché c'è andato più concentrato, probabilmente. Molto bravo qua, bravo. Lavorone da parte di Riccardo Cuccu. Infatti lo vedo un po' stupito, dice cavolo, se avessi saputo che erano così poi ci avrei chiamato di più. Applausi meritatissimi, Molto chissà che bravo. non ci regali anche una quarta prova. Vediamo, vedo che c'è un parlare col coach, ma finora la quarta prova l'ha chiesta solo Marco Lancelotti. Vediamo. Ora è il turno di Nicola Melis Bella carica. che prova a migliorare. Melis in pedana. 2,40 rispetto ai 2,30 di prima. Vediamo. Tifo che arriva dagli spalti. Esatto. Che tra l'altro oggi sono belli affollati. Sì, quindi lo abbiamo detto anche in precedenza, siamo tanta roba. contenti per questa Sì, assolutamente. situazione. ci fa Uno vedere sport che comunque. merita assolutamente. Sì, è uno sport che ha bisogno di più riconoscimento e piano piano sta riuscendo ad ottenere. Molto solido qua Nicola, vediamo. Secondo me ce li ha. Giustamente Giuseppe dice che è leggero, dai, forza Nicola. Vediamo. Prende bene aria, solido lì, esce a cannone, bravo qui. Bravo Nicola. Con l'ullo liberatorio, molto bravo. Mi è piaciuto. Tanta roba. Fantastico Nicola. Bravi. Ricordiamo che 240, stiamo parlando di un meno 100 senza ginocchiere, sono tanta roba. E adesso è il turno dell'alfiere Giuseppe Manca che prova questi 2,70. Qua dovrà dare tutto. Ricordiamo che il record è già suo, quindi sta cercando il miglioramento ulteriore. Contentissimo Nicola, tra l'altro, molto bravo. Turno di Giuseppe, vediamo. Giustamente ha fatto il ragionamento che avrei fatto io l'avrei abbassato, perché non ha senso che vinca l'assoluto. Vediamo, io l'avrei abbassato. Infatti è la scelta migliore secondo me. Ma no. Adesso è già caricato, dicono. No. Diciamo che doveva. Attenzione, dicono che 265 dicono. Raccontaci questa dinamica, Angelo. Allora, diciamo questo, quando io faccio una determinata alzata, allora l'ultima chiamata è sempre la migliore, diciamo, perché mi permette poi di decidere il mio destino. Se il bilanciere non è ancora stato caricato, non sono stato ancora annunciato, io comunque posso abbassare la chiamata, però la chiamata deve essere pari o leggermente più alta di 2,5 kg rispetto a quello che ha fatto l'alzata prima di me. Quindi in questo caso Giuseppe avrebbe potuto chiamare per 2,52,5, Okay. però in questo caso sta facendo l'alzata per vincere l'assoluto. Vediamo Giuseppe cosa combina, super carico. Vediamo, Oh mio Dio, un'alzata clamorosa, qua c'aveva pure margine. È un gorilla. Mostruoso. Solo complimenti qui. Ci uniamo assolutamente all'applauso scrosciante bravo. che arriva dal Molto Palazzemini bravo. per E si vince anche l'assoluto qua. Mostruoso. Giuseppe Manca. Diciamo fantastico. che poco da aggiungere un'alzata del genere. E ha fatto bene ad abbassare. Secondo me avrebbe avuto anche 2,70 probabilmente, vedendo come li ha fatti. Però nel dubbio, diciamo, se vinci l'assoluto ci sta comunque a fare leggermente di meno, essere tra virgolette più sicuri di portartela a casa. Quindi mostruoso, poco da dire insomma. Adesso intanto si scaldano gli atleti equipped dell'ultimo flight, sono pronti a entrare, davvero tanta roba.
Per Giuseppe miglioramenti continui, ingresso a 2.37,5, più 12,5, poi più 15 per la terza prova. Ricordiamo tra l'altro che Giuseppe di Equipped, quindi con le ginocchiere, se non ricordo male il suo PR dovrebbe essere 2,77,5. Qui comunque siamo vicini perché stiamo parlando di 12,5 kg, però senza ginocchiere, che comunque sembra così ma una mano la danno. Comunque sono chili spaventosi, davvero troppo forti. Diciamo che è un po' quelle gambettine che si ritrova, quelle due sequoie sì. lo aiutano. Tra l'altro, come potete magari rivedere il video, la particolarità del fatto di quella stance molto stretta che gli permette comunque di essere compatto e di prendere la valida non è una cosa da tutti i giorni, insomma. Ora il turno di Marco Lancelotti che prova 196. Esatto, non è Quindi ancora miglioramento- esaurito questo flight, c'è miglioramento un ulteriore. unico tentativo di quarta Sì, prova. miglioramento ulteriore. Diciamo che comunque è stata secondo me la scelta corretta da parte di Giuseppe. Barra carica. Molto molto bene. Marco Lancelotti in Infatti c'era il pubblico che era in delirio, Sì, giustamente. assolutamente. Sono alzate comunque di livello altissimo. In pedana Marco Lancelotti sta cercando di migliorare il record che ha fatto già suo dalla C'era prima l'arbitro che chiamata. si era un attimino assentato ed è Fantastico tornato. Enrico intanto. Esatto. Vediamo cosa combina. Molto solido qua, vediamo cosa combina. Bravo, vediamo se prende la valida per l'affondo. Diciamo che l'unico dubbio potrebbe essere quello. Sì. Peccato, Ci avevi peccato. visto lungo di nuovo. Dai, la pagnotta ce la siamo guadagnata anche oggi. Dai. No, bravo qua Marco, peccato perché era davvero vicino, mancava diciamo quell'affondino in più. Tra l'altro una cosa che molte volte non si considera, avere un'alzata molto dinamica, quindi molto veloce, maschera un po' il discorso del parallelo, no? Quindi molte volte fare un'alzata rapida tende un po' a ingannare anche il giudice che dice cavolo è sceso, quando poi effettivamente non sei sceso. In questo caso giustamente essendo pesante il carico ha rallentato e quindi è stato ancora più evidente e in quel caso purtroppo c'è poco da fare. Ora, ultimo flight, Sì, quinto siamo flight. anche quasi pronti, Sì, Potremmo anche decidere di mantenere la linea. vediamo un po', sì, ci sta. Considerando che stanno per partire, vediamo. Vedo, no, forse i giudici stanno un po' perdendo. Vediamo un secondo cosa succede. Allora, qui vediamo innanzitutto, guardiamoci un po' gli ingressi, dai. Sì, Allora, certo. vedo un Allora, è un bel 2,25. flight bello pieno. Sì, vedo un bel 2,25. No, scusatemi, vedo un 175, 187,5. No, un 2,20 da parte di Pierangelo, che sarà uno dei pochi atleti che farà il vero, tra virgolette, equipped, cioè con corpetto e fasce. Poi magari spiegheremo un po' nei dettagli questa particolarità del corpetto e delle fasce, che ovviamente è differente rispetto ad avere solo le ginocchiere, perché il corpetto è fatto di un materiale particolare, il corpetto che ti permette comunque di sostenere più carico, anche se ovviamente il corpetto tra virgolette vive così di vita propria perché tenderà sempre a chiuderti e quindi devi essere bravo ovviamente ad aprirlo tu, a rimanere bello in linea per riuscire Esatto, poi... perché è importante capire che si tratta di attrezzatura che va saputa usare, Esatto, non è molti- la indosso e tiro su come un Esatto, pazzo. diciamo che molti pensano che l'attrezzatura dia chili così quasi magicamente, invece come dicevi giustamente tu c'è proprio un percorso di capire l'attrezzatura, magari iniziare prima con l'attrezzatura un po' più larga per essere un po' più comodi, via via più stretta, più l'attrezzatura è stretta più chili ti dà, però ovviamente più è stretta più difficile poi effettivamente da gestire. Tant'è vero che alcuni, raccontando un aneddoto, cercano di paraculare un po' questa cosa, mettendo la maglia, stendendo la maglia della panca sulla panca senza che ci sia nessuno, della serie i chili li fa la maglia. Purtroppo non è così perché ci devi entrare dentro la maglia per farli i chili. Quindi diciamo è importante proprio capire lo sviluppo e l'utilizzo dell'attrezzatura e applicarlo poi effettivamente in gara. E per farlo, tra l'altro, l'equipped è molto particolare come tipologia, è quasi un powerlifting a sé sostanzialmente. Per poterlo fare hai proprio bisogno di una squadra. C'è gente come Pierangelo, comunque persone molto esperte che hanno fatto europei, hanno fatto mondiali, hanno fatto gare internazionali di tutti i tipi, che si possono permettere di allenarsi da soli. Però teoricamente per fare equipped dovresti avere una squadra.
3-4 persone, uno che ti aiuta con le fasce, uno che ti aiuta col corpetto, proprio per la difficoltà intrinseca che c'è. E infatti fuori inquadratura possiamo vedere la preparazione di tanti atleti che di fatto da soli non potrebbero prepararsi. Tra l'altro c'è anche un discorso da dire, il discorso delle fasce, perché io quando mi devo tirare le fasce non è che le fasce le posso ottenere un'ora, io le posso ottenere il tempo di fare la mia alzata, quindi devo calcolarmi quando sarò io in base agli altri e poi tirarmi le fasce, in modo tale che quando mi chiamano in pedana io sono pronto, entro, faccio l'alzata e poi ovviamente mi levo subito le fasce, anche perché le fasce fanno un male cane, esatto, non parliamo di attrezzatura particolarmente comoda. Esatto, non parliamo di questo, anche perché comunque sembra di avere il ginocchio quasi ingessato, perché talmente comprime, ti dà chili, però ovviamente poi va, come dicevo, saputa gestire e soprattutto saputo utilizzare a carichi alti, perché poi il problema, come dicevo prima, magari tu carichi 240, 250, ci scendi e poi bisogna vedere se poi li spingi. E il problema di base è sempre quello, e di scendere magari ci scendi ma poi non sali. Vediamo un po'. Ora dovrebbe essere il turno di Fabio Fiori, ragazzo che conosco personalmente, tra l'altro, perché si allena nella mia un gym, quindi forza Fabio, non tradirci. Fabio tra l'altro è uno junior, questa è la sua prima gara di squat, accompagnato in pedana da Gabriele Cicu. Quindi esordio anche per in lui. quegli assemini. Sì. Andiamo... Fabio è un ragazzo che ha iniziato da poco, però vediamo che cosa combina. Chiedi. Ora si parte in questo quinto flight che chiude un po' il cerchio, diciamo, della giornata dello squat. Ora è il turno di Fabio. Vediamo cosa combina. Cerca la stance corretta delle mani prima e poi cercherà quella dei piedi una volta staccato. Vediamo cosa combina. Molto solido qua, duro, cerca la stance esatta. Vediamo, aspetta il giudice, gli dà lo squat. Molto bravo, qua dovrebbe essere facile. Vediamo cosa dicono gli arbitri, però vista così sembra valida. E non mi sbaglio, dai. Questa volta l'abbiamo scampato. Stavolta è andata. Bravo Fabio. Vediamo, molto gasato. Vediamo Gabriele che cosa chiamerà. Io immagino un 147,5, 150. 147,5. Diciamo che l'occhio c'è ancora, dai. Qualcosa la becchiamo. Ora è il turno di Luca Perra, con un ingresso a 160. Altro qua, vedendo il punteggio totale, vedo che Simone Perra potrebbe aggiudicarsi l'assoluto con questo 126 di punteggio. Vediamo. Vediamo un po'. Ora, il turno di Luca Perra, accompagnato in pedana da Deni Parfeniuk. Vediamo. Molto bravo qua, sembra che la valida l'abbia presa correttamente. Vediamo cosa dicono. Bravo. Sempre anche esserci qualcosina di margine. Sì, assolutamente. Io mi aspetto comunque una chiamata a 170 da parte sua. Vediamo che cosa dirà il coach. Io avrei chiamato 170 probabilmente. Mi ha sentito. No, non è vero, non mi ha sentito, però ci sta. Chiamata corretta secondo me. Ora è il turno di Edoardo. Vediamo cosa combina. Tanto oltre alla nostra ci sono altre 4-5 telecamere a accompagnare. Pienone oggi. Bravo qua Edoardo, vediamo. È tre valide, tre luci bianche. Ci sta, penso che anche lui chiamerà un più 10 da quello che mi è parso di capire. Ottimo lavoro da parte di Edoardo Mattana. Sì, anche lui uno junior. 160 kg di prima prova che di fatto pareggiano il record di categoria. Diciamo che prova l'assalto al record con la seconda. In pedana Leandro Varca, si prepari Gabriel Piras. Ora il turno di Leandro, categoria 82,5. Per Leandro Vacca
carica, ingresso a 160 kg. Molto bravo qua, bella profondità. Questa alzata non penso che abbia particolari problemi. E infatti, 3 bianche. Barra 170 kg. Poco da dire. Altezza rapida. Stiamo assistendo a delle prime prove abbastanza classiche, nel senso molto che... solide, diciamo che le prime prove dovrebbero essere così. Esatto, proprio in cioè quel è senso. proprio una roba facile, dove proprio avere margine. Ora il turno di Gabriel Anche Piras. solo per il discorso di iscriversi a punteggio. e non evitare Certo, fuori gara. diciamo che facendo un discorso proprio logico, l'ingresso dovrebbe essere sostanzialmente un peso con cui ne riesci a fare 2, forse addirittura 3, proprio una roba leggerissima, per poi andare magari a un 97,5% e poi provare il massimale. massimale. Esatto. Ora il turno di Gabriel Piras. Vediamo. Tra l'altro Gabriel, ottime leve per lo squat per lui, vediamo cosa combina. Molto solido qua, stacca bene. Guardate come extra ruota le punte, molto bravo qui. Bella alzata questa, bravo. Molto bravo, questa è un'alzata molto fluida. Sì, nessun tentennamento, molto bravo. tanto margine anche sicuramente. Io penso che chiamerà un 180 in seconda. Tra l'altro poi c'è sempre da dire una cosa, uno magari vede l'alzata fluida, però poi dipende sempre l'atleta come la sente. Esatto. Perché questo capita molto sulle donne, magari anche un aumento minimo di 5, 2,5 kg può pregiudicare quella che è l'alzata. Nonostante Che magari, esatto, sembra che abbia un margine incredibile, va lì un po' c'è il muro tra virgolette di quello che in panca si vede in maniera nettissima, però può capitare anche sullo squat. Qua giustamente fanno segno che la calza deve stare sotto la ginocchiera. Questa qui è una regola che c'è in federazione. Praticamente la calza deve stare sotto la ginocchiera, non deve venire a contatto. Diciamo che queste sono un po' delle piccolezze, però giustamente se ci sono le regole c'è il vanno regolamento. rispettate. Qua è un po' in difficoltà. Non vorrei che passasse il tempo per la prova. Ricordiamo che l'atleta ha 1 minuto. Mi sa che si gioca la prima. Lo fanno partire comunque, vediamo. Beh, teoricamente non è che pregiudica l'alzata, diciamo il fatto di avere diciamo esatto, la calza così, però vediamo. Tra l'altro ai bar, come potete vedere, molto bravo qua, si è schiacciato un po', però bravo a recuperarlo. Quindi Ignazio è un Master 2 nella meno 82,5. Vediamo. Un ingresso prende, non peccato, valido purtroppo da peccato. 175. Peccato. Sarebbe Secondo me per significato record. Peccato per affondo, ce li ha assolutamente, vediamo che Sì, cosa sì, chiama il sì. secondo. Magari anche quell'inizio un po' ansioso. Ci può stare, poi sembra così stare lì con il fatto di dover chiudere la cosa, cioè di dover togliere la calza, ti deconcentra, Sì, esatto. ovviamente. Ora il turno del ragazzo prodigio Dario Dore, figlio d'arte anche lui, che entra a 185. Molto bravo Dario. Didi lo conosciamo. Ha fatto il mondiale a Valle tanta roba, sì, molto bravo. Un atleta con un futuro. Assolutamente, molto bravo. Vediamo cosa combina. Ingresso Vediamo, da 185 kg. Questi li ha lanciati. Il record della categoria di Dario, tra virgolette, ve lo ricordiamo, era 90 kg. Praticamente lo doppia Esatto, in l'ha ciabatte. doppiato, anche di più. In ciabatte. Io penso che chiamerà 197,5 in seconda. Vediamo. 195, ci sta. 10 ci sta, assolutamente. Molto margine. Il turno di Michele Diana. Accompagnato in pedana da Luca Orru, che oggi sta facendo un via vai incredibile. Un sacco di atleti per lui.
barra carica, Valeriano in pedana, si prepari Simone Perra. Ingresso da 185 kg per Michele Diana. Diana. Sì, chili assolutamente interessanti, vediamo cosa combina. Vediamo, prende aria. Molto buona qua, davvero bravo. Vedete, questa è cosa intendo per fluidità dell'alzata. Lui è riuscito a scendere bene, ha preso bene la linea e è salito. Infatti era una cannonata e il coach dice, beh, di cosa vogliamo parlare? 3 luci bianche meritatissime. Vediamo cosa chiamerà in seconda. Altezza rack 12. Vediamo. Barra carica, Simone Perra in pedana, si prepari Domenico Cordone. Il turno di Simone Perra, atleta accompagnato in pedana da Denis Parfeniuk. Simone è lo stesso atleta giovanissimo ma con tanta esperienza. Simone è un 75 junior, quindi sono chili davvero molto molto buoni. Vediamo cosa combina. Vediamo. Fisso, velocissimo. Sembra valida. Infatti, molto bravo. Sì, ottimo lavoro per Simone Perra Io penso che in chiamerà, prima chiamata. io penso che chiamerà 200 adesso, vediamo. Infatti ho visto il coach che fa 200. Prima chiamata fa record di categoria. 200, infatti fa 2 con la mano. Con un miglioramento leggerissimo da 27,5 kg. Anche lui, ricordiamo, Simone è entrato con 27,5 kg in più rispetto al record precedente. Barra carica, Domenico Cordone in pedana. Un flight molto numeroso questo tra l'altro, quindi ovviamente il turno di Domenico, accompagnato sempre in pedana da Deni. Vediamo, anche lui molto longilino come atleta. Ehi, profondissimo, molto bravo qua. Diciamo che queste sono quelle alzate che dici non abbiamo particolari dubbi, cioè molto sotto, molto fluida, non c'è tentennamento, niente, quindi bella alzata. Vediamo cosa chiama Deni. Anche qui mi aspetto un 200. 200 che se arrivasse pareggerebbe record di categoria, No. quindi Forse 202 e occhi mezzo. su Probabilmente Domenico 202 e mezzo. Per prendergli il record, vediamo. Avrei chiamato 202 e mezzo considerando il record. Infatti. infatti. Barra carica, Matteo Serra in pedana, si prepari Davide Masenda. Ora il turno di Matteo Serra, altro junior. Molto bravo qua. Vediamo cosa dicono. Bravo, 3 bianche. Alzata valida, barra 202,5 kg. Ora il turno di Davide Massidda che entra con record 11. di 10 kg in più rispetto a quello precedente. Davide Massidda è un Master 2. Sì, una prima prova da 202,5 kg. Questo sarà il turno di Pierangelo Puddu. Ricordiamo record nella categoria di Davide, il Master 2 che gareggia nella meno 100, era di 192,5, quindi sì, come ci ha detto Antonio, sono 10 Vediamo. kg di più. Vediamo un po'. E allora, forza Davide. Davide lo conosco, un bravissimo ragazzo, molto forte, sta avendo dei miglioramenti molto buoni, seguito dal coach Filippo Sanna. Vediamo, stacca facile qua, vedete come rimane bello teso aspettando i comandi, prende aria, molto buona questa alzata. Diciamo che anche qua io non vedo particolari errori o altro e infatti 3 bianche, molto bravo, molto bravo. Ottimo lavoro da parte di Davide Massidda che si appropria del record di categoria. E ora, ultimo giro di prime prove con Ora il turno di Pierangelo Pierangelo, Pugli. sì, 210 per lui. Gli spotter intanto continuano a caricare il bilanciere.
Giuseppe si avvicina, speriamo non voglia una quarta prova. No dai, sto scherzando. No, è soddisfatto, è soddisfatto. Ora il turno di Pierangelo, 210 per lui. Ora vedrete il discorso che vi facevo prima sulle fasce, vedete proprio lui ha in questo caso delle fasce gold della Titan strette alla morte, infatti fa proprio fatica a camminare, infatti vediamo cosa combina. Il corpetto tra l'altro è un Super Centurion sempre della Titan, vedete proprio la difficoltà che ha nel riuscire a entrare sotto. Mobilità ridotta. Assolutamente, vediamo cosa combina, molto solido qua, vediamo, scende bene. Insomma, una fucilata anche questa, vediamo se prende la valida. Cosa dicono i direttori di gara? Sembrava buona. Alzata non valida. Doppia rossa, possibile problemi con la profondità. Sì, no, assolutamente profondità. Qua ci vorrebbe qualcuno che gli chiami la profondità, infatti ora lo chiederò. Gio, chiamagli la profondità a Pierangelo. Sì. Ho detto, qualcuno gliela deve chiamare. Stavo suggerendo, perché questo si usa a fare nell'equipped, di chiamare la profondità, cioè praticamente tu dici all'atleta di continuare a scendere finché non ha preso il parallelo e poi, come gli dici via, lui capisce che può spingere, lì la fascia ti aiuta perché poi ti dà il rimbalzo elastico, diciamo, per risalire, però altrimenti non lo sai quando stai facendo l'esercizio obiettivamente quanto sei sceso. Infatti questo ausilio vocale può essere determinante soprattutto nell'equipe. Ora secondo giro, turno di Fabio Fiori. Effettivamente non deve essere una bella sensazione piegare le ginocchia. No, guarda, le ho provate, ti assicuro. Ora il turno di Fabio. Vediamo. Molto gasato. Seconda prova, 147,5. Primo giro di seconda prova, Fabio Fiori in pedana. Vediamo cosa combina Fabio. Buono qua, il walkato sembra buono. Vediamo se aspetta i comandi. Molto bravo qua Fabio, molto bravo. Tanto ho sbirciato, saluto Gianmaria che ha sottolineato il fatto che fossi in telecronaca. Ciao Già, ricordati che ti penso sempre. Tra l'altro Gianmaria tenta fortissimo, peccato che oggi non sia potuto venire. Mi ha fatto sempre piacere avere atleti forti in pedana. Ora il turno di Luca Perra con 170 in seconda chiamata. Questi junior sono belli agguerriti, comunque vedo davvero dei bei chili, quindi gara godibile. Barra carica, Edoardo Matano. Dopo rivedremo Dario e Matteo Serra, Simone, quindi diciamo tanti bei chili ci aspettano. Ora il turno di Luca Perra che è un senior, 170 kg per lui. Qua dicono che stanno andando a spegnersi, penso che si riferisca allo schermo, vediamo. Anche Luca, scarpa piatta per lui, vediamo cosa combina. Molto bravo qua. Bravo. Beh sì, di certo non parlavano di Luca perché non mi è sembrato spento, non mi è sembrato spento. Molto bravo. Ora il turno di Leandro Vacca. Barra sempre 170 kg, altezza del rack 14. Comunque, tornando al discorso di prima dell'aumentare di chili, quando si fanno le chiamate ovviamente uno deve essere bravo proprio a verificare il margine, cioè devo fare la chiamata in base al margine. Poi ovvio, più avversari ci sono, più la situazione diventa complicata, perché lì devo fare tutto il discorso di strategia, capire quanto mi serve per vincere. Molte volte posso anche, tra virgolette, bluffare, magari sparare un peso molto alto per vedere chi mi viene dietro e poi abbassarlo quando poi tocca a me. Diciamo che i modi per fare strategia sono diversi. Non si direbbe, ma è uno sport, soprattutto quando dipende, sono flight così grandi. Quando le categorie sono numerose. Vediamo cosa combina spazza strategie. Molto bella questa strada, bravo.
molto bravo, bella alzata questa. Dicevo, questo ovviamente dipende dal fatto che essendo diverse categorie junior, senior, master, ovviamente non c'è tantissima gente in categoria. Quando invece magari fai delle gare dove hai 4-5 persone in categoria, lì la musica cambia un po', perché devi guardare il numero del tuo cartellino, il numero del peso, cioè ovviamente pesare di meno ti avvantaggia, perché io posso chiamare gli stessi chili che fa un altro atleta e andare davanti perché peso meno. Quindi diciamo ci sono tutte queste strategie collaterali che ovviamente in queste gare non è che possiamo sempre vedere proprio per mancanza di numero totale degli atleti nelle categorie. Ora è il turno di Gabriel Piras. No, scusatemi, Luca Perra. Vediamo. Luca. 170 caricati per lui. Bravo Luca. Vediamo un po'. Bravo. Molto bravo, leggermente più affaticato rispetto a prima, ma ci mancherebbe. Ma ci stanno, molto Un grande lavoro anche per Luca Perra. sì. Ora vediamo, dovrebbe essere il turno di Gabriel Piras accompagnato da Filippo Sanna. Gabriel Piras che va a 177 Per la carica, Gabriel Piras in pedana, si prepara Ignazio May. Abbiamo Gabriel. Quindi miglioramento di 7,5 kg. Purtroppo il record è un po' lontano perché è 2,25, però. Beh, è una categoria bella affollata. Sì, di Gabriel. 82,5. Vediamo cosa combina. Molto bravo qua, vediamo se riesce a stabilizzarsi. Bella alzata, davvero un bello. A me piace molto questo squat. Vedete proprio come riesce a incastrare la pancia, allarga le ginocchia, e questo è un bello squat. Sì, effettivamente è uno dei più limpidi che abbiamo Sì, sentito. molto bello. Molto bello. Fa il segno del bicipite per la folla. Ora, Meritato. esatto, assolutamente meritato. Ora è il turno di Ignazio, che deve assolutamente fare questa alzata. Infatti notate che ha abbassato i calzettoni rispetto a prima. Si prepari Dario Dore. Sì, e anche tenta un miglioramento rispetto all'errore della prima prova. Ci sta, ce li ha. Diciamo che deve riuscire a essere concentrato nella porzione finale, cioè nella porzione in buca del movimento, in modo tale da non avere problemi. Vediamo. Questa mi sembra buona. Vediamo cosa dicono i giudici. Sì, vediamo un po'. Da qui mi sembrava buona, però niente. Purtroppo non riesce ad affondare bene. Sì. Infatti Enrico Enrico ha fatto il segno del parallelo, deve riuscire a romperlo e quindi a scendere un po' più giù. continua a non essere un problema di carico. Come ho detto sono mille cose, può essere anche il fatto che in allenamento si è abituato a fare un determinato tipo di movimento, poi c'è anche da dire una cosa, lui facendo high bar ovviamente fare high bar ti porta sul fatto che se tu fai un movimento sbagliato esci subito fuori spinta, invece nel low bar hai sempre la possibilità di riprenderti meglio proprio per un discorso di angoli, invece nell'high bar sei più vincolato in quella traiettoria, se tu esci da quella traiettoria sostanzialmente ti decapiti quasi. Esatto. Vediamo ora il turno di Dario, questa seconda chiamata 195. Vediamo, sceso meno di prima. Ora voglio vedere cosa dicono i giudici, perché a questo punto non so più se è valida o no. No, valida. È valida, un grande miglioramento di 10 kg rispetto alla prima prova. Bravo. Non per dire, ma sono 105 kg di più rispetto al record che apparteneva a questa Non categoria. malissimo, dai, non malissimo, esatto. dai. Bravo. Diciamo si è notato proprio la diversità rispetto allo squat di prima chiamata, però è normale. Infatti diciamo che il consiglio è sempre cercare di scendere il più possibile, perché
più poi aumenta il carico, meno ti viene da scendere, ma proprio un discorso di protezione del corpo. Ora, secondo giro per Michele Diana, che prova un aumento di più 10 kg rispetto al suo ingresso. Vediamo Michele, seguito sempre da Luca Orru. Bella questa, bravo, anche qua c'è un po' di margine, penso in una chiamata 202,5, vediamo. Alzata valida, barra 200 kg, altezza rack 12. Invece ora è il turno di Simone Perra, Barra carica, Simone Perra in pedale. prova un miglioramento di 12,5 kg rispetto Matteo Serra. all'ingresso. Vediamo cosa combina Simone. Bravo qua Simone. Aspetta il comando dell'arbitro. Molto bravo qua, bravo Simone. Secondo me anche un po' di margine. Non penso ci siano particolari problemi anche qua. Alzata valida. Vediamo. Barra sempre. Io Bisogna dire che anche Simone ci sta facendo vedere delle belle esibizioni. molto bravo Simone, mi piace molto lo squat che gli ha impostato Deni. Io penso a un 205, un 207,5. Vediamo. Anche per Simone. Vediamo cosa deciderà. Vedo che stanno parlottando ancora. 40 kg di miglioramento del Anche record. lui non malissimo, diciamo. Carica, Ora il turno di Matteo Serra, che anche lui ha già migliorato il record. Simone chiama 205, secondo me è chiamata corretta. Ok, vediamo. Bravo qua. Bravo, sembra valida anche questa. Vediamo. Molto molto bravo. alzata valida. 3 luci bianche per lui, bravo. Barra 202,5. Altezza rack 15. Un'altra alzatina, niente male. Non male, non male. Tra l'altro vediamo che Pierangelo qua, zitto zitto, prova ad aggiudicarsi l'assoluto, visto che andrà a 141 di punteggio se fa questa. Vediamo se riuscirà ad aprire meglio le fasce e a scendere sotto il parallelo, visto che la prima era davvero molto molto facile, però la fondo l'ha un po' fregato. Però con le fasce paradossalmente succede il contrario rispetto allo squat, più scendi, più poi sali veloce, proprio perché riesci ad aprire meglio la fascia. Vediamo. Il turno di Matteo Serra. No, scusate, Domenico Cordone dovrebbe essere. Sì. Sì. Scusate, refuso. Infatti Matteo poi ha chiamato 205, vediamo. A caccia Domenico, del record, infatti. anche Domenico Cordone. Bravo qua. Molto bravo, anche questa mi sembra una buona alzata. Bravo. Sì, stiamo vedendo Davvero delle belle alzate. nonostante i chili si alzino, si alza anche il livello. Tanta roba, tanta roba. Adesso è il turno di Davide Massidda, accompagnato da Filippo Sanna. Vediamo, il bilanciere è pronto. Ora il turno di Davide. Si prepara il bilanciere pronto. Vediamo un po'. Che Davide è uno squat molto bello. Altro, una cosa che non tutti sanno, avere un po' di pancia nello squat aiuta. Aiuta. Sì, sì. Diciamo che più hai la circonferenza della vita ampia, più ti aiuta nello squat, sì. Una cosa che non tutti sanno, ma Non finiamo mai di imparare. esatto, è così. Vediamo cosa combina Davide. Bellissima, ragazzi. Questa era un'entrata. Infatti vedo Filippo che sposta le mani come dire, ragazzi, ma mi state... È un Perché? gorilla Sì, Davide sì. Massidda. Aspetta.
Alta, ah, peccato. L'ho vista davvero molto veloce. Peccato perché c'è margine. Io spero che chiami di più, perché ce li ha, deve semplicemente scendere un po' di più perché era davvero una cannonata. Sì, infatti alzata non valida. Peccato, per lì è proprio una questione di millimetri. Esatto, perché parliamo davvero. di Tra l'altro ha preso un buono dal laterale destro, il nulla è arrivato dal sinistro dal centrale. Peccato. Infatti chiama 220, avrei chiamato anche io 220 in questo caso. Peccato. Infatti il coach è un po' interdetto. Vediamo cosa combina Pierangelo, 2,25. Infatti qua dice mancava un pelo. Vediamo. 2,25 per andare a prendere il record di categoria. Sì. Il record precedente era 200, vediamo cosa combina Pierangelo. Errore tecnico in Sì, prima per il discorso dell'affondo. Vediamo. Pierangelo, diciamo che a livello di esperienza ci mette un po' in tasca a tutti quanti, sì, considerando diciamo che non ha niente da invidiare. Sì, diciamo che qualche gara l'ha fatta. Ecco. Come dicevi giustamente tu, queste sono le AD Power dell'Adidas, hanno un tacco di 3,5 cm, quindi un po' più alte rispetto ad altre tipologie di scarpa. Ad esempio le Power Lift sempre dell'Adidas. Ora il turno sempre di Pierangelo, vediamo. Molto bravo qua, rimane solido. Vediamo un po'. Spero che gli chiamino l'affondo perché quello. Vediamo cosa dicono. È probabile che non sia. Secondo me no. Infatti. Non l'ha preso. Alzato non barra 155 kg, attesa Rack. Peccato. Anche secondo me. Anche secondo me. Tra l'altro Enrico la metà valida, però purtroppo. Io ho detto la stessa Peccato, cosa. niente da fare per Puddu. Pierangelo, esatto, peccato. Avrà comunque una terza prova a disposizione. Terza possibilità per lui. Infatti penso che mi assenterò prima che faccia la terza Pierangelo, perché proverò a dargli io i comandi comunque l'affondo, perché quello lo sta un po' fregando secondo me. Ora è il turno di Fabio Fiori. Perché torniamo a ripetere l'ultima volta che per Pierangelo non è mai un problema di chili, tant'è No, che è lì va sì, anche assolutamente. con una terza da 230 Era kg. liscissima questa, peccato proprio quel discorso di quel centimetro. Ora è il turno di Fabio Fiori che prova 155 kg. Un PR mostruoso, vediamo se lo porta a casa, molto bravo. Vediamo Fabio, qua esce alla grande, bravo. Gran bell'esordio Questo, per Fabio Fiori. tanta roba, bravo Fabio. Bravo. Qua ha fatto davvero una bella alzata. Barra 175 kg, attesa Rack. Quanto fa? 12. Vediamo se proveranno una quarta alzata. Vediamo. Qua c'è un piccolo cambio per quanto riguarda il bilanciere, no? Penso che ci sia un problema di caricamento. Vediamo un po'. Deve essere il turno di Luca Perra. Nuova carica, 175 kg per Luca, che viene malmenato prima di andare in pedale. Vediamo cosa combina Luca. Bravo qua Luca, è uscito alla grande, bravo. Prova di livello. per Sì, Luca tanta Perra. roba, molto bravo. alzato barra 180 kg, attesa Vediamo. Rack 10. Ora è il turno di Edoardo Mattana. Non capisco cosa abbia in testa Dario in questo momento, non lo vedete voi, ma. Ah, ok. Ha le cuffie, sembrava un cappello da cowboy, invece sono le cuffie. Scusatemi, ma meritava. Sì, assolutamente. Vediamo un po'. Barra carica, Turno di Edoardo Mattana. si prepari Leandro Vacca. Vediamo un po'.
cosa combina. Vediamo, stacca facile, aspetta i comandi. Peccato qua, peccato. Ottima Peccato. discesa. Sì, diciamo che si è molto scomposto in discesa. A un certo momento si vede proprio il bilanciere che gli rotola avanti e lì è stato anche bravo perché si stava lottando, però quando esci fuori spinta così, infatti dice giustamente il coach, è sceso troppo, in quel caso sì, scendendo così tanto sostanzialmente perdi molta compattezza e poi arrivati a certi carichi è difficile riprenderli, è quello il problema. Poi si tratta proprio di una questione di millesimi di secondo. Ma poi si devi parla proprio di trovare il punto timing, giusto. esatto, di timing dell'alzata, proprio di ritmo, se vogliamo tradurlo proprio in italiano. E quello fa tutta la differenza del mondo. Tutta la differenza del mondo. Leandro Vacca, Vai, tu, 180 kg da questa terza prova. Vediamo cosa combina. Bravo qua, molto bravo, questa è una bella alzata, molto molto bravo qua. L'ha recuperata alla grande. Infatti non penso che ci siano particolari problemi. 3 bianche. Tre bravo, bianche, una bravo, prova bravo. di resistenza messa in campo. Tanta roba. Ora mi assento qualche minuto che mi avvicino da Pierangelo per la Aspettiamo. terza. Grazie ancora. Così salutiamo. Almeno per il momento ringraziamo Antonio e continuiamo col racconto di questo quinto flight. È il turno di Ignazio Mei, categoria Master 2, gareggia nella meno 82,5 kg. Prima e seconda prova non valide da 175 a 185, questo è un terzo tentativo nuovamente da 185 kg. Stavolta però ce l'ha fatta, si prende gli applausi meritati del Palazzetto dello Sport di Assemini. Un ottimo lavoro da parte di Ignazio Mei, che ha rischiato il fuorigare, è arrivato in pedana con tanto da perdere perché rischiava che il terzo errore non lo iscrivesse a questa gara. Invece Chiri, che ha sbagliato prima, li ha portati a casa adesso. E allora 185 kg per Ignazio, che significa anche record di categoria che si attestava sui 170. Si prepara il corridore. Gabriel Piras è l'uomo che avete appena visto entrare in pedana. Per Gabriel prima e seconda prova valide da 170 e 177,5 chilogrammi, lo vedete, con una terza prova da 190 kg. Peccato, è sceso bene, deciso, ma al momento della risalita sembrati troppi. I 12,5 in più rispetto alla seconda prova. Comunque applausi meritatissimi per Gabriel Piras, ci ha fatto vedere, almeno durante la seconda prova, uno dei movimenti più fluidi di questo flight. Prossimo è Didi Dario Dore. Dario è un T2, Teenager 2, che gareggia nella meno 75 kg. Ha ammazzato il record precedente della categoria con una prima prova da 185, record che era fermo a 90 kg. In seconda ha tirato su 195, lo rivediamo, con 205 kg di tentativo. Dario è un prospetto di questo sport fantastico. Impressionante il modo in cui è riuscito a rimediare a una discesa complessa. Non è detto però che sia un'alzata valida. 2 luci rosse e una bianca purtroppo condannano
all'errore la terza prova di Dario Dora, che vanno comunque gli applausi del palazzetto dello sport di Assemini. Chissà che non voglia comunque cimentarsi in una potenziale quarta prova, come vi abbiamo appena detto, è proprietario del record di categoria. Barra carica, Michele Diana in pedana, si prepari Simone Perra. È il turno di Michele Diana. Alzata valida per Michele Diana. Primo e secondo tentativo anche gli validi da 185 e 195, i 205 kg con cui ha preso parte alla terza prova non sono bastati per abbatterlo. Gran lavoro da parte di Michele Diana. Il prossimo della lista è Simone Perra. Per Simone Perra, che è uno junior, fa parte della categoria meno 75 kg. Prima e seconda prova valide da 187,5 e 200 kg, record polverizzato già dalla prima prova, record che prima di questo evento era fermo a 160 kg. Niente da fare purtroppo per Simone Perra. 205 sono effettivamente troppi anche per lui, almeno in questo momento. Convinti che basti veramente poco però a questa atleta per far suoi questi chilogrammi. Barra carica, la terza pedana, si prepari Domenico Cordone. Dopo Simone è il turno di Matteo Serra. 190 kg e 200 kg in prima e seconda prova validi, record polverizzato già dalla prima prova. Terzo tentativo da 205 kg, un'altra gran bella esibizione, vediamo cosa dicono i giudici. Alzata valida. Barra 210 kg, altezza rack 11. 250. Questa tre, gli infortuni ti fanno male. Barra carica, il pedano Domenico Cordone, si prepara il bravo di Massiglia. Gran prova anche per Domenico Cordone. Porta a casa 210 kg.
carica, Davide Massida in pedana, si prepara il Pierangelo Puddu. Davide Massidda per i 220 kg. Andiamo con il verdetto, tripla luce bianca. Barra 230 kg, altezza rack 11. Super, anche Davide Massidda. Intanto vediamo già un paio di iscrizioni per le quarte prove, tra poco vi diremo anche di chi si tratta. Intanto dobbiamo chiudere con questo flight Pierangelo Puddu, è l'ultimo della lista. La ricarica Pierangelo Puddu in pedana. Due errori per Pierangelo, vi abbiamo raccontato in precedenza con Antonio, bisogno di una valida per iscriversi a tabellino di questa gara. Forza Pierangelo. Vedo Antonio dubbioso, vediamo cosa dicono i giudici. Stavolta è valida. Un super Pierangelo Puddu, nonostante gli errori a 2.10 e 2.25, sceglie di schierarsi con 230 kg che stavolta porta a casa. E lo fanno appropriare del record di categoria, che prima era fermo a 200 kg. Ora è il turno delle quarte prove. Ormai siamo a quasi 4 ore di diretta, circa metà. Okay. Questo dovrebbe essere l'ultimo flight per quanto riguarda lo squat. Poi dovremo partire con lo stacco. Primo tentativo di record per Michele Diana, 210 kg, migliorare un record che già gli appartiene. Tripla luce rossa, è stata purtroppo non valida. Rimane comunque proprietario del record di categoria. La carica, Matteo Serra in pedana per tentativo di miglioramento di record. Adesso è il turno di Matteo Serra, il record l'ha già battuto alla prima alzata con 190 kg, lo vedete a questa quarta con 210, il precedente record fermo a 180, niente da fare purtroppo, neanche per Matteo Serra, era l'ultimo atleta di quest'ultimo flight della partenza. Osserviamo una pausa di una mezz'oretta massima. Ecco, infatti stavo aspettando l'annuncio dello speaker, ci sarà mezz'oretta di pausa che permetterà agli atleti di riprendersi prima dell'inizio dello stacco da terra. Noi andiamo in pausa, torniamo quando saremo pronti per raccontarvi lo stacco da terra di questo sesto campionato nazionale sardo.
di squat e stack, powerlifting solo su Directa Sport. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Rieccoci dal Pala a Semini, dove vi stiamo raccontando il 6º campionato nazionale sardo di squat e stacco. Quanto riguarda lo squat, abbiamo esaurito i flight durante la mattinata, ci siamo fermati per pranzo e ora torniamo prepotentemente a raccontarvi il powerlifting isolano nella specialità dello stacco da terra. Prima atleta in gara è Anna Saddi. Barra 70 kg. Anna che ha tirato su una prima prova da 55 kg. Ricordiamo che fa parte della categoria meno 44 per quanto riguarda le junior, a 21 anni Anna. E dopo l'ottima prova di questa mattina, impegnata anche nello stacco, con prima alzata valida, come già detto, da 55 kg. Barra carica degli scaffali in pedana. Si prepari Aurora. È il turno di Denise Capai, 44 kg la categoria di appartenenza. Denise è una senior, si cimenta in una prima prova da 80 kg. Andiamo, il verdetto dei giudici, tripla luce bianca, ottimo ingresso da parte di Denise Capai. Possiamo anche già dirvi che tenterà una seconda prova da 90 kg. Come al solito cominciano le donne. Barra carica. Ovviamente senza equipaggiamento. Si prepari Michela Locchi. Esattamente come è successo per la gara di squat di questa mattina. Il turno in pedana adesso appartiene a Aurora Mannu. Aurora è una ragazza che partecipa nella categoria meno 53 kg come teenager 2, la prima chiamata da 85 kg con alzata valida annessa. E quindi ottimo lavoro anche per Aurora. Barra carica in pedana Michela Locchi. Si prepari Alessandra Carta. La prossima è Michaela Locche, categoria meno 53 kg. Partecipa con una prima prova da 95 kg. Alzata valida anche per Michaela Locche. Fino adesso abbiamo visto state estremamente pulite, esattamente come richiedono le prime prove. Fino a questo momento ottimo lavoro da parte delle ragazze. Adesso è il turno di Alessandra Carta, partecipa per la categoria meno 50,5 kg. È una senior, Alzata valida. Barra 105. ci regala un ingresso da 100 kg valido, niente male anche per Alessandra. Raddoppia il proprio peso corporeo con
questa alzata 100 kg valida, sappiamo anche già dirvi che ci proverà con 105 kg durante la propria seconda prova. È il turno di Valeria Locci, annunciata in pedana l'atleta che gareggia nella meno 50,5 esattamente come l'atleta precedente. Primo ingresso da 105 kg. Grande alzata valida anche per Valeria Locci, che dimostra anche, almeno l'impressione che dà, che abbia margine per la sua categoria. Il record si assesta sui 112,5. Sappiamo già dirvi che tenterà una seconda prova da 110 kg. Chissà che con una prova valida non dia assalto al record di categoria. In pedana c'è Alisa Peara, gareggia per la meno 47,5. Un ingresso da 100 kg applaudito in maniera estremamente meritata, anzi chiedo scusa, da 107,5 kg. È il record che si attestava sui 100 kg e quindi abbiamo una nuova proprietaria di record di categoria. E adesso è il turno di Sara Cata, come le altre abbiamo visto già impegnata questa mattina, prove di successo estremamente efficaci. Anche qui non sembra avere troppo problemi. Un'altra sensazione è che per Sara Cata ci sia tanto margine. Ingresso, lo ricordiamo, da 112,5. Barra 117,5 kg. In attesa che i caricatori, santi caricatori, facciano il proprio lavoro, c'è Elisabetta Mais, gareggiante nella categoria 47,5 kg. Elisabetta è una senior, 117,5 kg di ingresso, stacco sumo. Un'altra ottima alzata da parte di Elisabetta Mais fino a questo momento. 122,5 kg. Solo alzate valide con Elisabetta che andrà alla caccia del record di categoria, cercando di pareggiarlo già con secondo tentativo da 125 kg. È il turno di Giada Nespolini, prima atleta che abbiamo visto in gara quest'oggi. Quanto riguarda invece lo stacco, è l'ultima del suo flight e vedremo se i 122,5 kg con cui decide di entrare saranno nelle sue corde. Nessun problema particolare per Giada Nespolini. Vediamo cosa dicono i giudici. Una tripla luce bianca che premia. Barra 60 kg. Atleta junior della categoria meno 53 kg. Anche per lei una seconda prova da 130 kg con record di categoria che si attesta sui 132,5. Allora, un altro potenziale record da portare via in caso ovviamente di una buona riuscita di seconda prova. Chi ha perso il cellulare può venire qui al banco. Barra carica, Anna Sato in pedana. Si prepari. Bene Scappari. Esaurito il primo turno di primo flight di stacco. Rivediamo in pedana
Anna Saddi, dopo un'ottima prima prova da 55 kg, si ripresenta con il secondo tentativo da 60 kg. Alzata valida barra 90 kg. Alzata valida anche per Anna Saddi, dopo i 55 kg in prima vanno bene, anche i 60 kg in seconda prova. Che fa parte della società Power Wellness. Barra carica, Denise Cappai. Adesso è il turno di Denise Si Cappai, prepari Aurora Mannu. un'interessantissima prima prova da 80 kg, un secondo tentativo da 90, uno stacco sumo che parte bene. Nessun particolare problema anche per Denise, Alzata valida con 3 luci bianche che vaglia anche la seconda prova, quindi continua il filotto di prove valide da parte delle atlete di questo primo flight di stacco da terra, e invece il sesto di giornata. Aurora Mannu in pedana. Si prepari Micaela Rocche. Ora è il turno di Aurora Mannu, categoria d'appartenenza a meno 53 kg, un primo tentativo riuscito da 85. La vedete invece in pedana ora con un bilanciere che pesa 92,5 kg. Sembrata buona anche questa alzata partita Barra con 105 kg. accompagnata da Nicola Melis, abbiamo visto protagonista nel penultimo flight. Ovviamente parliamo Barra carica, squat, Micaela Rocche in se pedana. lo vedremo protagonista Si prepari Alessandra anche per Carta. quanto riguarda lo stacco da terra. Ora è il turno di Micaela Locche, primo tentativo buono da 95 kg, si ripresenta con un bilanciere da 105 kg, tira su con una facilità disarmante, a meno che gli errori tecnici della quale non mi sono accorto, dovrebbe trattarsi Alzata tripla luce valida, bianca. stesso peso. Così è ottimo lavoro anche per Micaela Locche. Alessandra Carta. Su Si 105 prepara kg, la non abbiamo ancora lo spoiler per la terza prova, ma in pedana c'è già Alessandra Carta, chiedo scusa, facente parte della Power Wellness, atleta che gareggia nella meno 50,5, in primo tentativo da 100 kg, si ripresenta con Alzata 105, valida, una nuova barra alzata 110 valida. kg. Teniamo a non vedere nessuna nulla, non può che farci piacere, non può anche capire e dimostrare il livello degli atleti che gareggiano a queste gare. Barra carica, Valeria Rocci in Tutto pedana. rispetto, come Directa Sport siamo contentissimi di potervi raccontare. È il turno di Valeria Locci, prima alzata da 105 kg di uscita, la vedete in pedana ora con un bilanciere da 110 kg. Alzata valida. Altra tripla luce bianca e altra alzata valida anche per Valeria Locci. Sappiamo anche già dirvi che Valeria con la propria terza prova andrà all'assalto del record di categoria, che fino a questo momento è fermo a 112,5, ha fatto 110 e proverà 115 in terza prova. Elisa Peara in pedana. Si prepari Sara Carta. Nell'inquadratura in questo momento vedete Elisa Peara
Dime Sport 47,5 kg, primo tentativo da 107,5, la rivediamo con 115. I giudici di gara dicono che è una nuova alzata valida, applausi meritati anche per Elisa, che si è presa in prima prova il record di categoria battendolo dopo che si era fermato a 100 kg. Ha fatto 107,5 al primo tentativo, lo ha migliorato con questa seconda prova da 115. Chiedo scusa, 122,5. Sappiamo anche dirvi che tenterà di migliorarsi ancora durante la terza prova con tentativo da 120 kg. La prossima nella lista è Sara Carta, Barra carica, Sara Carta, accompagnata come al solito da Giuseppe Manca. si prepara. Sara è un atleta che ha fatto una bellissima figura anche nella gara di squat di questa mattina, e ora dopo i 112,5 del primo tentativo si presenta in pedana con un bilanciere da 122,5 kg. Tripla luce bianca anche per la stacchista sumo Sara Carta, 122,5, che significa 2,5 kg in meno del record di categoria, e chissà che in tandem con Giuseppe non decidano di dargli l'assalto. Infatti è così, terza prova da 130 kg per Sara Carta. Ora però i caricatori all'opera per il bilanciere Barra carica, di Elisabetta Mais. in pedana. Si prepari Giada Nespolini. Elisabetta gareggia per la meno 47,5, una senior che in prima battuta ha portato a casa un onestissimo 117,5 kg, e con questo secondo tentativo va alla caccia del pareggio del record di categoria a 125 kg. Prova valida anche per Elisabetta, che in terza prova può far suo il nuovo record di questa categoria. In pedana Giada Nespolini. In pedana in questo momento vedete Giada Nespolini, primo tentativo da 122,5 kg con 130, riprova, o meglio si presenta per la seconda prova, record che come vi abbiamo detto in precedenza è lì vicino, 132,5. In caso di prova valida darà sicuramente assalto al record di categoria. Vediamo cosa dicono i giudici. A me è sembrata buona. Tripla luce bianca ancora per Giada Nespolini, che ha un paio di chiletti dal record di categoria, darà sicuramente andrà sicuramente la caccia al record. Infatti è così, 140 kg per il terzo tentativo di Giada Nespolini. Ora però c'è bisogno di ricominciare per la terza e potenzialmente ultima prova di questo sesto flight, il primo per le gare di stacco da terra. In pedana Anna Saldi. Si prepari Denisca Pai. La vedete nell'inquadratura, è già pronta Anna Saddi, primo e secondo tentativo valido da 55 e 60 kg, rieccola con 65. L'impressione è che abbia ancora tanto margine. Alzata valida anche questa terza, ottimo lavoro da parte di Anna Saddi. 100 kg.
in pedana Denise Cappai, si prepari Aurora Manno. In pedana c'è Denise Cappai, primo e secondo tentativo buono da 80-90 kg, rieccola con una terza prova da 100 kg valida. Procede sempre a 100 kg. In pedana Aurora Manno. Gran bel lavoro da parte di Denise Cappai. Record un po' lontano, 125, difficile che decida di provare a dargli la caccia. In ogni caso, ora è il turno di Aurora Mannu. Partecipa nella meno 53, prima e seconda prova valide da 85-92 metri. Quello che ha appena sollevato è un bilanciere da 100 kg. Stata valida. Allora, applausi meritati anche per Aurora Mannu. Aurora è giovanissima, la classe 2005. Barra carica. Alessandra Carta in pedana, si prepari Valeria Lucci. In pedana vedete Alessandra Carta, primo e secondo tentativo valido da 100 e 105 kg, rieccola con un bilanciere per questa terza prova da 110 kg. Alzata valida. Barra 115 Nuova kg. alzata valida per Alessandra Carta. Impressionante la fluidità di movimento da parte di queste atlete quando si ritrovano a tirare sul carico, sì che è il loro sport di riferimento, eppure agli occhi di una persona come me che non è estremamente esperta sempre un certo effetto Barra carica. vedere la Valeria capacità Lucci in pedana. queste atleti. Micaela Lucci. Valeria Locci è il turno della Master 1 che gareggia nella meno 50,5, primo e secondo tentativo valido da 105 e 110, la vedete in pedana con un bilanciere da 115 kg, un po' di fatica ma la chiusura sembra regolare. Vediamo cosa dicono i giudici. Sì, tripla luce bianca che mette nelle mani di Valeria Locci il nuovo record di categoria, record che era fermo a 112,5, migliorato di 2,5 kg. 117,5. Barra carica. Locchi e Micaela in pedana, si prepari Elisa Peara. Pedana vedete Micaela Locche, atleta che è di casa da queste parti, un primo tentativo da 95 kg, secondo da 105, terzo valido da 117,5. Barra 120 kg. Ora, una volta pulito il bilanciere, tutti gli occhi saranno su Elisa Peara. Barra carica, Elisa Peara in pedana. Elisa che ha battuto il record di categoria con la prima chiamata da 107,5, seconda valida da 115 e ora prova ancora a migliorarsi partendo da questo stacco sumo con 120 kg. È la prima chiamata non valida di questo flight. Applausi comunque meritatissimi per Elisa Peara che ha migliorato il precedente record di 15 kg. Elisabetta Mais. Eia.
Sì, giusto, giusto. Barra carica, Elisabetta Mais in pedana, si prepari Sara Carta. Momento di Elisabetta Mais, primo tentativo da 117,5 andato esattamente come secondo da 125, che ha pareggiato il record di categoria. L'avete appena vista tirare su 130 kg in una stata che è considerata valida. La proprietaria del nuovo record di categoria è Elisabetta Mais con 130 kg. Barra carica, Turno di Sara Carta, una fatica tremenda per portare avanti questi 132,5 kg che le consegnano di diritto il nuovo primato della categoria senior per la meno 47,5 con 132,5 abbatte il vecchio record di 125 kg. barra carica, in pedana Giada Nespolini. Adesso è il turno di Giada Nespolini, ultima atleta di questo flight. Dopo i 130 kg della seconda prova rieccola nel tentativo di fare un nuovo record di categoria con un bilanciere da 140 kg. Peccato per Giada Nespolini, a cui vanno comunque gli applausi meritatissimi di atleti e pubblico. Un vero peccato, chissà che non decida comunque di riprovare. Quarto tentativo, barra 108 kg, miglioramento di record per la Aurora Manno. Barra carica, Stiamo per assistere al tentativo di record di Aurora Mannu. Non è l'unica di questo flight, si è iscritta alla quarta prova anche Elisabetta Mais. Aurora prova a migliorarsi ancora dopo i 100 della seconda prova, prova a far suo il record di questa categoria, fermo a 107,5 nel bilanciere che le vedete impugnare in questo momento. Ci sono 108 kg. A me sembra valida, cosa dicono i giudici? Peccato. Tripla luce rossa alla ricerca della spiegazione il suo coach Nicola Melis. Spiegazione del direttore di gara, dice che ha appoggiato leggermente il bilanciere sulle
ginocchia. Purtroppo, come sapete, è un movimento non contemplato. Con questa tripla luce rossa purtroppo si chiude il sesto flight, nonché il primo dello stacco da terra. Quarta prova. Quarta prova per Elisabetta Mais. È il momento della quarta prova per Elisabetta Mais. Chiedo scusa, non è ancora finito questo sesto flight. Proverà a migliorare se stessa dopo che si è presa già il record con una terza prova da 130 kg, record che aveva pareggiato nella seconda da 125. Barra carica Elisabetta Mais in pedana. Tentativo da 133 kg. La luce bianca per Elisabetta Mais, che si migliora ancora. Sorriso stampato sulle labbra, meritatissimo. Mette così fine a questo, adesso veramente, primo flight di stacco. Adesso torniamo subito per la partenza del settimo flight, nonché secondo distacco. Sara Carta in pedana. Niente da fare, ho detto un'altra cavolata, c'è una nuova iscrizione alla quarta prova stavolta per Sara Carta, anche lei decisa a migliorare se stessa, visto che il record l'ho raggiunto già con la terza prova.
133,5 kg per questo quarto tentativo. Niente da fare per Sara Carta, una bianca, 2 rosse le impediscono di migliorarsi ancora. In ogni caso rimane proprietaria del record categoria senior, meno 47,5. Andiamo nuovamente al settimo flight, stavolta pare definitivamente. Eccoci con la prima atleta di questo settimo flight, nonché secondo distacco da terra. Si tratta di Angelica Medda, che gareggia nella meno 90. Alzata valida. Primo tentativo da 75 kg con alzata valida. Questo è un flight molto corposo. E intanto, per fortuna, ci raggiunge nuovamente Antonio. Ciao Antonio. Ciao a tutti ragazzi. Quindi partiamo con questo secondo flight. Vediamo un po' cosa succede. Dovrebbe essere il turno di Valentina Piras, con la sua entrata con 100 kg. Tra l'altro abbiamo visto ieri nel backstage alzate davvero di livello impressionante. Questo primo flight, tanta roba. Barra carica, Valentina Piras in pedana. Vediamo Valentina Piras in pedana, stacchista regular. Vediamo. Parte molto facile, c'è tanto margine. Alzata valida. Vediamo cosa chiamerà poi in seconda chiamata. In pedana Sara Salza. Ora è il turno di Sara Salza. Si prepari Cinzia Zola. Sara, atleta con grande esperienza internazionale, ha già fatto tante gare. Vediamo cosa ci combina. Molto facile. Mi ha detto che è un po' a risparmio perché a breve avrà una gara internazionale, quindi ovviamente non vuole dare tutto quello che ha oggi. Infatti l'entrata era estremamente semplice. Non male però un campionato nazionale sardo come riscaldamento. Ci sta. Diciamo soprattutto quando hai altre gare internazionali all'orizzonte, ci sta magari rimanere conservativi, fare giusto tra virgolette il compitino, il minimo indispensabile, per poi magari essere più performanti in gare comunque un po' più importanti. Però è giusto comunque fare sempre presenza, insomma. Ora è il turno di Cinzia Zola con 102,5, molto facile, anche lei stacchista regular. Molto brava, 3 luci bianche. Ora tocca a Gloria Brocca, atleta allenata da Gioia Palestra, che abbiamo visto prima all'Opera nello squat. Vediamo cosa combina Gloria con 107,5 kg. La categoria è la meno 70.
Tanto hai fatto bene a sottolineare il buon livello a cui stiamo assistendo, Certo. soprattutto anche durante il primo flight. Sì, il primo flight ho visto alzate, sarà carta dato spettacolo con delle alzate davvero allucinanti, anche quell'altra ragazza di cui purtroppo mi sfugge il nome, comunque ha fatto bene anche lei, che tra l'altro erano in categoria assieme, quindi tanta roba. Vediamo adesso Gloria cosa combina, anche lei stacchista regular, vediamo. Carica bene, molto margine anche qua. Vediamo cosa chiamerà Gioia in seconda chiamata. Alzata valida Io avrei chiamato 120. 110 kg. Vediamo cosa chiama. Forse 117,5, vediamo. Poi dipende, come dicevo prima, per le donne è un po' particolare il discorso perché molte volte anche salti che potrebbero essere, tra virgolette, visti come semplici, possono comunque creare delle insidie, diciamo. Michela Spano in pedana. Ora è il turno di Michela Spano con 110. Scusate, Michela Spanu con la U. Accompagnata in pedana da Deni. Molto conservativa Gioia, ha chiamato 112,5, quindi solo 5 kg in più. Questo per il discorso che ti dicevo prima, che molte volte il coach conosce meglio l'atleta e quindi sa come reagisce meglio sotto carico. Qua vediamo uno stacco sumo, l'esecuzione mi sembra molto buona, Alzata valida 110 kg per lei, brava, molto molto Nuovo brava. record anche per Michaela Spanu, che ne ha registrato qualcuno anche stamattina. Tanta roba, molto durante brava questa Gli ragazza. squat, Sì. non male assolutamente. Bell'esordio, credo che sia o la prima o la Ora è il turno di Nicole Sanna. barra carica Nicosano in pedana. Parte con 115 kg, accompagnata in pedana dal suo coach Luca Orru. Vediamo cosa combina Nicole. Anche lei stacchista regular. Prende aria. È molto semplice questa alzata. Brava, dovrebbero essere 3 luci bianche. Alzata valida 3 luci bianche per lei. 120 kg per Bruna Corsi. Ora è il turno di Bruna. Dovrebbe essere una categoria equipped, se non ricordo male. Barra carica Bruna Corsi in pedana. Vediamo cosa combina. Infatti potete vedere il corpetto. Ambra carta. Vediamo Bruna. Lei stacchista sumo. Cerca la sua stance. Vedete come poi butterà fuori le ginocchia una volta scesa. Ora carica bene, apre il petto, brava qua Bruna, chiude bene. Non penso ci siano particolari problemi in questa alzata. E infatti Alzata valida 3 luci bianche per lei, molto brava qua. 130 kg Vediamo che cosa chiamano. per Ambra carta. Si prepari Marzia al Ora il turno di Ambra con 130 kg. Tra l'altro vedendo i punteggi sembra che l'assoluto non sia in discussione, dovrebbe essere proprietà di Sara Carta, che ha effettuato comunque delle alzate davvero di livello altissimo. Ora il turno di Ambra, vediamo. Ambra anche lei stacchista sumo, trova il punto, carica, molto semplice questa alzata, brava, molto brava. Infatti 3 luci bianche per lei. Vediamo quanto chiama. 2,5 kg. Penso che chiami 140, infatti 140 per lei, brava. Marzia al 5 in pedana. Ora il turno di Marzia. Si prepari Valentina Zara. Vediamo Marzia, che lei stacchista regular. Cerca l'assetto corretto. Si aggancia, vediamo un attimo. Prende aria. Molto brava qua. Anche qua dovrebbero esserci 3 luci bianche. Alzata Brava valida Marzia, molto bene. barra 135 kg Ora il turno di per Valentina. Valentina Zara. Ok. Vediamo cosa
cosa combinerà Valentina, atleta allenata da Luca Orru. Inizia a dirigersi in pedana. Se non ricordo male lei fa sumo. Vediamo. Infatti ricordavo bene. Vediamo, cerca di trovare la sua stance. Vediamo un po'. Molto brava qua. Attenzione, prende una nulla dal laterale. Probabilmente tentennamento in chiusura. Barra 140 kg per Benedetta Pini. Ora il turno di Benedetta Pili. Un po' interdetta, Valentina. Scusate. Ho avuto un colpo di tosse che mi stava per mandare all'altro mondo. No, Infatti, giustamente dalla regia mi dicono cerca di rimanere vivo più a lungo possibile. Ora è il turno di Benedetta Pili con 140 di entrata. Vediamo cosa combina. Benedetta invece è stacchista regular. Sembra buona l'alzata. Brava. E 3 bianche per lei. Molto brava. Barra 145 kg per Simona Lapustea. Ora il turno di Simona con 145 kg. Vediamo un po'. Come ho detto prima, vedendo il punteggio qua, l'assoluto sembra che sia appannaggio di Sara, visto che comunque i punteggi sono abbastanza lontani da quello che è stato il suo livello. Ora è il turno di Simona. Simona invece stacchista regular, 145 kg per lei. Molto buona come alzata, chiude bene, brava. Anche qui tanto margine, brava Simona. Ora ripartiamo col giro delle seconde prove. Adesso è il turno di Angelica Medda con 85 kg. 85 kg per Angela Medda. Tanto il povero Dario viene ripreso perché è appena passato davanti alla telecamera, ma va bene. Glielo perdoniamo visto i chili che porta in pedana, dai. Per questa volta, però, solo per questo. Ora il Tanto ci ha già pensato il padre, sì, a Re d'Aguillo abbondantemente. Ora il turno di Angelica. Vediamo. 85 kg caricati sul bilanciere per lei. Angelica Medda in pedana, barra carica. Angelica, se non ricordo male, dovrebbe essere una stacchista a sumo. Si prepari Valentina Pilas. Vediamo. Si aggancia, partono. Molto facili. Brava. Bella alzata questa. 3 luci bianche per lei, brava. Barra 110 kg. Ora il turno di Valentina Piras. Valentina Pilas. 110 kg. Cinzia Zero. Andiamo a bilanciere 10 kg. Barra carica Valentina Pilas in pedana. Vediamo Valentina. Valentina, ricordiamolo, è una meno 55. Cioè 55,5, scusate. Sempre segno. Molto facile anche questa alzata, brava. Anche lei buone leve per il regular. Bella alzata, brava. Alzata valida, barra sempre a 110 kg. Ora il turno di Cinzia Zola. Cinzia Zola. Si prepari. Vediamo Cinzia. 110 kg per lei. Brava qui. È stata brava. Un po' di incertezza a metà, però poi
è riuscita a portarli a casa. E infatti 3 luci bianche per lei. Ora dovrebbe essere il turno di Gloria Brocca. 112,5. Alla carica Gloria Brocca in pedana. Ora è il turno di Gloria, vediamo. Pari Michela Spagna. Come dicevo anche prima, stacchista regular, seguita da Gioia. Vediamo cosa combina. Molto brava qui. Leggera incertezza in chiusura, peccato. Prova non valida. Peccato. È andata leggermente sul Barra 120 kg. 115 avete chiamato. Vediamo. Peccato. Qua è stato proprio un errore di inesperienza, un errore tecnico. Vediamo che cosa succede. Infatti chiama 115, ci sta. 2,5 kg in più. Assolutamente la sua portata. Barra carica. Ora è il turno di Michaela Spanu. Si prepari Nicholson. Vediamo Michaela che prova a migliorare il record che dovrebbe essere già suo. 10 kg in più, vediamo. Che lei sta chi sta sumo. Brava qui, allunga bene. Molto bene, infatti 3 luci bianche, brava. Barra 125 kg. Ora è il turno di Nicholson con 125 kg caricati sul bilanciere. Alla fine diciamo che non ci sono particolari duelli in questa categoria, visto che purtroppo sono tutti o senior o junior o master, quindi Sì, è un purtroppo- flight molto numeroso sì, e esatto. bello mischiato anche. Esatto, esatto. Peccato. Vediamo cosa combina Nicole. Un aumento di più 10 sulla prima prova. Vediamo, si attacca e spinge, sembrano facili. Brava qui. Fa anche la negativa. Ci sta, brava. E 3 luci bianche per lei. Barra 135,5 kg. Ora, tentativo di miglioramento di record da parte di Bruna Corsi. Record che penso appartenga a lei, visto che è keeped. Prova a fare 135,5. Quindi andrebbe a migliorare di mezzo chilo il record. Già Barra carica. Bruna Corsi. precedentemente siglato da lei. Vediamo. Si prepari Marzia Riciclo. Come dicevamo prima, il discorso delle keeped è particolare perché praticamente con l'attrezzatura di supporto hai sì più chili, ma devi saperla ovviamente sfruttare e usare al meglio, perché è molto più complicato, diciamo, impostare un'alzata. Infatti vedete come è un po', come dire, impedita da un punto di vista proprio di camminamento, proprio perché c'è il corpetto che tende proprio a schiacciarla. C'è proprio questo impedimento che viene dato dal corpetto. Adesso Bruna cerca la sua stance, vedete come cerca di aprire le gambe, ma il corpetto tende proprio a chiuderla. Infatti notate che anche la cinta è anche un po' più alta rispetto a come si mette normalmente. Ora vedete come cercherà di aprire il corpetto mentre utilizza proprio il bilanciere quasi come fosse una leva. Si allunga, trova il punto, peccato, non ci sono, infatti fanno con la testa, dice che non ne ha. Bilanciere 137,5 Brava lo kg. stesso. Per Marzia Riciclo. Vedete anche la difficoltà nel togliere soltanto la bretella del corpetto, infatti Pierangelo fa segno va bene così, non ne ha più, ci sta. Anche lì tra l'altro penso che abbia una gara di stacco tra 2 settimane, quindi giustamente vuole essere un po' conservativa, Barra carica. Marzia non cercare di Riciclo. andare troppo oltre le sue possibilità. Ora il turno di Marzia Licicco.
che prova un aumento di 5 kg rispetto alla sua alzata precedente. Vediamo Marzia, che lei staccista regular, seguita da Manuel Sellero. Vediamo Marzia, cerca il punto, si attacca, buona. Stava anche un po' sfuggendo, però è stata brava che non l'ha lasciato. Molte volte bisogna avere, diciamo, quel sangue freddo di riuscire a tenere comunque la presa, perché quando l'arbitro ti dà giù puoi anche soltanto accompagnarlo, l'importante è che non si stacchi proprio dalle mani, perché in quel caso l'alzata non sarebbe valida. Ora invece è il turno di Ambra Carta, che prova 140 kg, quindi un aumento di 10 kg rispetto alla prova precedente. Vediamo. Prima ha fatto una bella alzata Ambra, vediamo se riesce a ripetersi con 10 kg in più. Bravissima qua, molto bella questa alzata, vediamo. L'unica... No, niente, molto brava, molto brava. È andata un po' più determinata di prima, non ci ha pensato molto, è andata lì e se l'è portata a casa, brava. 140, vediamo quanto chiamerà. Ha alzato un 145, vediamo. Vediamo un po'. Ora è il turno di Valentina che vuole rifarsi dopo la prima alzata nulla. Vediamo che cosa combina. 5 kg in più rispetto Sì, 5 kg in più rispetto a prima, ma ce li aveva tranquilli, vediamo. L'importante è che rimanga lucida. Vediamo, tra l'altro lei stance molto larga, vedete che quasi i piedi toccano i dischi. Vediamo. Cerca di trovare il punto dove agganciarsi al bilanciere. Precarica. Salgono facili, molto brava qui. A me sembra valida, non penso che ci siano particolari problemi. Aspettiamo. 3 luci bianche, brava. E va giustamente ad abbracciare il coach. Brava. Non male. Qua come dicevo prima, molte volte bisogna proprio rimanere lucidi, anche se si è sbagliato, cercare sempre di rimanere sul pezzo e non tiltare, come si dice in gergo, perché quello è quello che fa proprio la differenza molte volte. Riuscire a rimanere sul pezzo ti permette, tra virgolette, di salvare una gara che magari vedendola così dici questa va male, invece riesci comunque a rimanere sul pezzo. Ora, questo è il turno di Benedetta Pili, che prova un aumento di 10 kg rispetto all'entrata. Tutta una serie di skill, immagino che si acquisiscano con l'esperienza soprattutto. Assolutamente. All'inizio soprattutto più gare fai, più esperienza accumuli e più poi sei, tra virgolette, efficiente in pedana, perché sei preparato a vedertela con più situazioni, e questo ovviamente fa molta differenza. Poi ovvio, come dicevo prima, avendo tante persone in categoria, ovviamente la strategia e tutta una serie di skill che puoi acquisire hanno più peso. Qua relativamente, perché comunque sono abbastanza pochi in categoria, sono 2 o 3 persone massimo, quindi è un po' diverso. Diciamo che è completamente diversa la strategia quando sei da solo rispetto a quando hai altre persone in gara. Molto brava qua Benedetta, che si porta a casa 150. Molto ben strutturata questa ragazza, che ho scoperto parlando col coach che fa CrossFit, quindi si è prestata a questa gara, eppure con buoni risultati. Un po' stanca la vedo, vediamo quanto chiamerà. È vero, protagonista anche stamattina di un'ottima figura. Ha fatto un bellissimo squat. Vabbè, io sono di parte perché avevo Gioia nella sua categoria, quindi no, a parte gli scherzi, no, ha fatto molto bene. Considerando comunque che sei un atleta che viene da un altro sport, ti presti a fare queste gare, fa capire comunque anche, come dicevamo prima, quanto questo sport può, tra virgolette, espandersi o comunque rafforzarsi, diciamo, anche su altri ambiti, altri contesti. Decisamente inclusivo comunque. Esatto. Soprattutto queste gare che sono single lift, essendo single lift ti permettono proprio di prepararla anche con meno sbatti, tra virgolette, rispetto a una gara completa. Ora è il turno di Simona, 155 kg per lei, molto brava qua, riesce a rimanere in spinta, molto brava, 155. Vediamo se proverà a battere il suo record di 157. Io mi aspetto una chiamata a 160, vediamo. Vedo Lorenzo che si muove, vediamo se chiamerà a 160. Sì, quindi lo stiamo per scoprire probabilmente. Io azzardo un 160, vediamo. Adesso sta per ripartire l'ultimo giro con le terze prove, vediamo. Vediamo Lorenzo che cosa dichiara.
160, diciamo, come dicevo prima, ci stanno 5 kg in più, secondo me li ha. Qui dipenderà molto dalla partenza, se uno riesce a partire bene poi la chiusura viene di conseguenza, diciamo. Allora, turno di Angelica Ahmed dalla sua ultima alzata. 100 kg, cifra tonda per lei. Brava qui, forse gli stava un po' scivolando, però è riuscita comunque a tenerlo, vediamo. Dovrebbe essere valida. Brava. Brava Angelica. Barra 115 kg. Il turno di Gloria. Allora, dovrebbe essere il turno di Gloria, ma c'è un'altra ragazza. Vediamo cosa sta succedendo, perché forse c'è stata un po' di confusione. Infatti Valentina viene richiamata perché... No, Valentina non ha aspettato. Vediamo un po' di confusione, un attimo di concitazione. Ora deve essere il turno di Gloria Brocca, 115 kg. Vediamo se Gloria riuscirà a tenere il sangue freddo. Tra l'altro l'ultima gara, mi ricordo, l'avevo commentata io, li aveva sbagliati, quindi speriamo che non li sbagli. Vediamo. Vediamo. Deve essere lucida, non deve avere fretta. Tacchista regolare anche lei. Vediamo se riesce. Molto brava qua. No. Si spegne sul più bello, peccato. Allarga le braccia e dice non ci sono. Peccato. E doveva continuare a spingere qua. Molte volte sembra così anche l'inesperienza, il fatto magari di arrivare a certi carichi che ti sembrano irraggiungibili. Infatti dice basta, si sentono dire basta. Ora adesso sarà tutta una questione di smaltire la delusione, certo. immagino, però questa non è nient'altro che esperienza. Esatto. Bisogna un attimino mettersela alle spalle e ripartire. Ora dovrebbe essere il turno di Cinzia-Zola. Anche lei sta questa regola, molto belli questi, la grinda alla morte, brava. Ha fatto meglio questi degli altri paradossalmente, brava Cinzia. E giustamente può esultare, molto brava. Adesso è il turno di Valentina Piras, che prima aveva fretta di entrare in pedana. Vediamo se riesce a portarsi a casa questi 125 kg. Ci saranno diverse alzate in cerca di record dopo, quindi la situazione inizia a farsi un po' più interessante. Vediamo il turno di Valentina. Anche lei stacchista regular. Vediamo. Niente, spenta. Purtroppo può capitare. Molte volte in regular è così, arrivi a un punto in cui ti spegni e non ce n'è più, non c'è più benzina, infatti fanno con la testa. Peccato. Sembra così, ma ha fatto uno salto di 15 kg, che comunque per una donna non è poco, però ci sta. Diciamo che in gara si viene per provare, se non riprovi in gara quando riprovi, quindi giusto. Molto brava. Era il turno di Michaela Spanu, prova 127 kg e mezzo. Con Deni che la carezza dolcemente. Sì, proprio giusto, carezza dolcemente. La carezza quello che è successo. Esatto. Vediamo. Anche lei stacchista sumo. Ricordiamo che è una giovanissima classe 2003 che fino a questo momento ha fatto una figura splendida. Vabbè, ha migliorato. Peccato qua. Fa un po' no con la testa, ma ha già migliorato il record precedente che era di soli 85. Beh, con 120 sono 35 kg di miglioramento. Tanta roba, molto brava. Infatti il coach dice li hai lasciati subito, però molte volte le sensazioni che abbiamo sono diverse da quelle che poi appaiono in realtà. E quello è sempre il discorso dell'esperienza che facevamo prima, insomma. Allora, il turno di Nicole. Anche lei prova un più 10 rispetto ai 125. Vediamo. Lei stacchista regular invece. Vediamo se li porta a casa. Brava qui, molto brava, rimane in spinta.
Mi sa che li infila, però vediamo. Non sono molto convinto. Li ha infilati, infatti. Infilati. E anche Luca non ci crede, però purtroppo si è visto che li ha infilati, li ha appoggiati proprio. L'infilata per eccellenza, quando li appoggi sulla gamba. Luca dice giustamente, però li hai sollevati, sì. Brava. Diciamo che quando è così semplicemente devi lavorare su qualche dettaglietto tecnico per poi portarli a casa. Il fatto che non puoi usare le gambe quasi come fosse una stasi del bilanciere, cioè tu lo appoggi sulle gambe aiutandoti, perché ovviamente non era super visibile, cioè devi avere un po' l'occhio per vederlo, però i laterali ovviamente lo vedono chiaramente, molto meglio di me che magari sono dietro. Ora è il turno di Marzia Licicco che prova 140, quindi 2,5 kg in più rispetto a prima. Vediamo Marzia. Vediamo. Esce bene, qua dovrebbe portarli a casa, brava Marzia. Vedete come la mano destra quasi ogni tanto sembra che si apra. Giornatina per Marzia Licicco che continua a macinare prove impressionanti. Prossima in turno è Ambra Carta. Intanto ricordiamo che il record della categoria di Marzia Licicco è 142,5 kg. Lei ha chiuso una terza prova da 140, chissà se non decida di iscriversi a una quarta prova. Ora è il turno di Ambra, che ha ben figurato finora con 130-140. Vediamo cosa combina. Brava, continua a rimanere spinta e qua no, non c'erano, peccato. Dice si è aperta la mano, peccato. Barra 148 kg per tentativo di miglioramento di record. Ora, un nuovo tentativo di record da parte di Valentina con 148 kg. Però Valentina è tentata troppo presto, stanno aspettando che devono caricare. Ok. Barra carica Vediamo un po'. Valentina Zara. Si prepari Benedetta Pili. Vediamo Valentina. Si è ripresa bene con la seconda valida dopo una prima nulla. Vediamo se riesce a portarsi a casa questo record. Vediamo un po'. Molto brava, qui rimane in spinta, però oh, peccato. Vedete che si è chiuso il ginocchio, in quel caso è difficile recuperarla, però è stata brava perché ha spinto fino all'ultimo. Sì, ce l'ha messa veramente tutta, peccato. Quando ti si chiude così il ginocchio è molto difficile comunque riuscire poi a recuperarla, soprattutto su un carico massimale inizia a essere davvero complicato. In ogni caso c'è il fatto di averci provato tanta roba. Brava. Ora è il turno di Benedetta che prova un miglioramento di 5 kg rispetto alla sua alzata precedente. Il record in questa categoria è un po' lontano perché è 182,5, quindi sono più di 30 kg. Vediamo un po'. Barra carica di pedana Benedetta Pili. Vediamo un po'. Benedetta, 155. Si prepari Simona La Postea. Vediamo. Che lei stacchista regular. Vediamo se riesce a portarli a casa. Va un po' indietro quando è così purtroppo. Ti allontani dal bilanciere diventa molto difficile. Però è stata brava. Dice così almeno un po' li ho sollevati, sì. Brava. Rimane comunque una gara splendida quella di questa ragazza fino a questo momento. Considerando poi, come ti dicevo, che comunque fa tutt'altro, ti fa capire che ci sono tante potenzialità. Per Simona La Postea. Simona prova il PR, che vorrebbe dire anche miglioramento del suo record, che era di 157,5. Vediamo, sono 10 kg in più. Non se li porta a casa. Sarebbero davvero un bel carico, considerando che comunque lei è un atleta master.
quindi comunque riuscire a migliorare così tanto è tanta roba. Vediamo se li porta a casa. Qua dovrà aspettare, la partenza nel regola come nel sumo è fondamentale, se riuscirà ad aspettare verrà premiata. Vediamo. Peccato. Infatti vedete che quando succede questo, che a un certo momento la gamba spinge ma non riesce a muoversi, lì ovviamente è difficile perché poi tendi a traslare indietro e poi ovviamente diventa quasi uno stacco rumeno dove non puoi più usare la gamba e quindi ovviamente ti rimane tutto il peso in avanti. Anche se sei forte, chiudere uno stacco così risulta molto molto difficile. Adesso abbiamo terminato perché ho visto che non ci sono quarte prove, quindi dovrebbe esserci l'altro flight, quindi iniziamo con i ragazzi leggeri per poi salire piano piano verso le categorie un po' più alte. Sì, ottavo flight, credo si tratti del penultimo, non vorrei dire una cavolata, mi è sembrato No, sono 11 in totale. Ah, sono 11? Sì. Ok. Non mi è sembrato di vedere 9. Qui diciamo che la situazione si fa un po' più interessante perché vedo diversi senior, vedo la stessa categoria, quindi qua coltello fra i denti e vediamo che cosa succede, insomma. Tra l'altro qua possiamo già iniziare a vedere quelli che sono gli eventuali punteggi per un eventuale assoluto. Ho visto già dei 300, 290, 280 nelle altre categorie, quindi ci sarà da divertirsi una bella adesso. battaglia aperta. Sì. Vediamo un po'. Tanto i ragazzi stanno allestendo la situazione per dopo, dicono che 5 minuti di pausa e poi ritorniamo. E allora noi andiamo in pubblicità, torniamo per l'ottavo flight di 11 di questa giornata. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci. Abbiamo risolto piccolo problema di audio. Il primo atleta che avete visto esibirsi era Giuseppe Scatassi. Una prima prova valida da 145 kg. Lui che è un senior, gareggia nella meno 60. Niente male, 145 kg validi. Inquadrato adesso all'opera, vedete Gabriele Satta della Power Wellness 150 kg di ingresso, devastano il record precedente, fermo a 130, ma è stata la prima prova a Gabriele Satta per far suo un nuovo record di categoria. Barra carica, Fabio Masala in pedana. Si prepara Francesco Sala. Ora è il turno di Fabio Masala, atleta del 94. Prima prova da 155 kg, lui che è un senior, gareggia per la meno 67,5. Nuovo tentativo valido, stavolta da 155 kg. Prossimo della lista è Francesco Sabba, gareggia per la meno 67,5 kg. Lui che è un classe 1993, fa quindi parte della categoria senior, si presta ad un ingresso in prima prova da 160 kg e i giudici di gara dicono che va benissimo. Alzata valida anche per Francesco Saba, chiedo scusa.
prepari Alessio Piga. Quello che vedete inquadrato invece è l'atleta Ignazio Pisanu, gareggia nella meno 67,5 come i due colleghi precedenti, anche gli un senior, primo ingresso da 160 kg, prova valida anche per Ignazio Pisanu, che lui abbiamo visto protagonista questa mattina, a differenza di Gabriele Satta per esempio, che è protagonista solo in questa gara di stacco, ovviamente solo si fa per dire. Barra carica Alessio Piga Pedana. Si prepara di Sala. Prossimo della lista, che sta per entrare nella nostra inquadratura, è Alessio Piga. Come i colleghi precedenti fa parte della meno 67,5, senior anche lui, primo ingresso che differisce di 25 kg rispetto a quello del collega precedente che era di 160, e quindi una prova valida per questo ragazzo da 185 kg. 195 kg. Alessio, che è un atleta del 1995, quindi come già detto fa parte anche lui della categoria senior. Barra carica Pedana di Sala. Ora è il momento per Yuri Saba di far vedere quello di cui è capace. 195 kg al primo tentativo. Yuri è un esperto classe 1973, protagonista anche nella gara di squat. E allora, prova valida per Yuri Saba da 195 kg, lo vediamo subito andare all'assalto del record di categoria con un miglioramento di 15 kg rispetto alla prima prova, record che invece fermo a 205, lui tenterà una seconda prova da 210. Cristiano Meli Pedana. Cristian Mameli, è il turno di questo atleta che ha un ingresso devastante da 227,5 kg, andando a polverizzare il record precedente che è per la categoria Master 1. Per quanto riguarda i meno 67,5 si attestava sui 218,5, quindi a valorizzare assolutamente il grande lavoro da parte di questo atleta che fa suo un nuovo record di categoria. Barra carica Giuseppe Scattassi in Pedana. Non c'è Salvatore Caneo, noi lo abbiamo scritto qui nel flight, di fatto però non è iscritto con nessuna pesistica, tant'è che è stato anche chiamato il primo atleta di questo flight, Giuseppe Scatassi. Seconda prova per l'atleta del 1990, alzata valida
quella di Scatassi dopo i 145 della prima prova si ripresenta con 12 kg e mezzo di più, ossia 157,5, un'altra prova valida, nessuna luce rossa fino a, o meglio, nessuna doppia luce rossa fino a questo momento. In questo flight numero 8 abbiamo visto soltanto, almeno fino adesso, prove valide. Turno per Gabriele Satta dopo i 150 portati a casa in prima prova con record annesso, tentativo da 162,5, tripla luce bianca anche per Gabriele Satta, che si migliora ancora, neanche di poco, 12,5 kg, curioso ora di scoprire quanto sceglierà di aumentare per il proprio terzo tentativo. Barra carica, Fabio Masari in pedana. Si prepari Francesco Saba. Turno per Fabio Masala dopo i 155 kg con cui è riuscito a portare a termine la prima prova. 167,5. Lo avete appena visto tirare su 167,5 kg con un'altra prova valida. Ottimo lavoro qui per questo ragazzo, continua Barra carica, Francesco Saba a migliorare il proprio PR. Stavolta è il turno Ignazio Pisani. di Francesco Saba. Prova valida anche per l'atleta del 1993 dopo Ignazio i Pisano in pedana. 157,5 della prima, si ripresenta con 167,5 e li porta a casa. Quello che vedete inquadrato invece è Ignazio Pisanu, gareggia per la meno 67,5, primo tentativo da 160 portato a casa, un'altra prova valida con questo stacco da 167,5 kg. Ma l'altro è solo la prima fase, la seconda lo tiro su e sembra anche un'operazione. Però adesso non è che c'è rilassato fine. Sì. Calmo, non frettoloso. Barra carica, Alessio Piga in pedana. Si prepari Yuri Saba. Turno per Alessio Piga, la sua seconda prova, lo impegna con 197,5 kg dopo i 185 portati a casa nel primo tentativo. Ancora una volta con una gran scioltezza porta a casa anche questi 197,5, dà l'impressione che ci sia tanto margine. Lui col coach Ananio Manca fanno un'ottima coppia, soprattutto si vede tanto il lavoro di questo atleta che continua a tirare su carichi estremamente pesanti, lo fa con naturalezza invidiabile. Barra carica, Yuri Saba in pedana. Si prepari Cristian Mamini. Adesso è il turno dell'espertissimo Yuri Saba, classe 1973, una gran bella prima prova da 195 che lo ha convinto a chiamare 210 kg, 5 kg in più del record di categoria. Una sfida sicuramente alla portata per Yuri Saba, vediamo cosa combinano.
Vediamo cosa dicono i giudici. Ci ha messo tutto se stesso Yuri Saba, che va anche a prendersi il nuovo record di categoria. Niente male per questo atleta del 1973. Ulteriore tentativo di miglioramento del record. Possiamo anche già dirvi che chiamerà 215 in terza prova. Saremo molto, anzi siamo molto curiosi di scoprire. Barra carica. Come andrà Yuri Saba? Adesso è il turno di Cristian Mameli, dopo i 2.27,5 che gli hanno consegnato il record di categoria, chiamati in prima prova. Si ripresenta con un aumento di 10 kg. Qua iniziamo a fare sul serio. 237,5 kg il bilanciere che vedete inquadrato in questo momento. Fantastico, Cristian Mameli tira su 237,5 kg come fosse una bustina di caramelle. Impressionante la forza bruta di questo atleta, che è anche tanto tecnico e soprattutto molto esperto. Lui è un classe 1978. Costantemente in campo l'esperienza acquisita, merita di migliorare il proprio record ancora, tant'è che tenterà un terzo tentativo da 242,5 kg. Barra carica, Giuseppe Scattassi in pedana. Si prepari Fabio Masala. Ricominciamo con l'ultimo giro di questo ottavo flight, è il primo tentativo di terza prova da parte di Giuseppe Scattassi, che purtroppo non riesce a concludere con il tentativo da 170. Si trattava di un miglioramento di 12,5 kg rispetto al tentativo precedente. Avete appena potuto apprezzare il tentativo di Fabio Masala, anche per lui 170 kg per lui, però prova valida, lavorone anche per Fabio Masala, che migliora il proprio secondo turno di 5 kg, portandosi a casa la soddisfazione di un trittico di prove con tripla luce bianca. Barra carica, Gabriele Sarta in pedana. Si prepari Francesco Sala. Non ti aiuto, In pedana in questo momento vedete Gabriele Satta. Prima prova valida da 150, seconda da 162,5, terza valida da 177,5 kg, che significa 47,5 kg in più del record precedente. Una cifra impressionante. Possiamo anche dirvi che tenterà pure la quarta prova per migliorarsi ancora. Sappiamo anche che i chilogrammi saranno 181. Sai, Ignazio Pesani.
aprile salta il turno di Francesco Saba, lo vedete inquadrato in questo momento, urlo liberatorio per il ragazzo che si merita applausi e tripla luce bianca per un terzo tentativo da 180 kg. Gran bel lavoro anche da parte di Francesco Saba, anche per lui terza prova su 3 valida. In pedana invece stavolta vedete Ignazio Pisano, lui che gareggia nella meno 67,5, prima e seconda prova valida da 160 e 167,5, terza prova da 180 kg, valida anche questa, davvero niente male. Gara che stanno mettendo in campo gli ultimi 3 atleti di cui vi abbiamo parlato, che fanno di fatto parte delle stesse categorie. Vedremo allora a fine giornata quale sarà il loro piazzamento. Dalla carica adesso Piga in pedana. Si prepara il Verisata. Alessio Piga in pedana in questo momento. Vi abbiamo raccontato un atleta in grado di migliorarsi in continuazione, 185, 197,5 e ora 210 kg. Vediamo cosa dicono i giudici. Tripla luce bianca che premia il grande lavoro da parte di Alessio Piga. 210 kg pesandone 67,5. Impressionante la forza di questo ragazzo, che è anche ancora abbastanza giovane, 27 anni, ancora ampi margini di miglioramento. Barra carica in pedana Yuri Saba. Adesso ancora una volta è il turno di Yuri Saba, che si è preso il record della categoria nella seconda prova, ora è impegnato in una terza uscita da 215 kg. Niente da fare per Yuri Saba, sente tirare, preferisce non rischiare l'alzata, rimane comunque una prova di tutto rispetto. Ricordiamo che ha fatto suo il record della categoria con la seconda chiamata da 210 kg, migliorandolo di 5 kg. Ora tocca a Cristian Mameli. Cristian con una prima prova da 2,27 ha polverizzato il record precedente. Seconda riuscita da 2,37. Lo vedrete impegnato con un bilanciere da 242 kg, anzi 242,5 per essere precisi veramente. Nient'altro che una sfida con se stesso, perché come detto il record lo ha polverizzato già col primo tentativo. Significherebbe aumento di 24 kg rispetto al precedente record, dovesse riuscire a chiudere con questo stacco. Stacchista regular, tutto pronto quasi per tentativo di Cristian Mameli, non riesce a passare, punto di rottura, peccato veramente. In ogni caso vi ripetiamo che si trattava di una sfida con se stesso, il massimo lo ha fatto su anche il record, e allora 237,5 kg con cui rimane come
kg validi in questa gara. Ora è il turno dell'unica quarta prova a cui assisteremo probabilmente di questo flight. Fino a questo momento l'iscrizione è solo quella di Gabriele Sata, che dopo 3 prove ottime da 150, 162,5, 177,5 ci riprova con 181 kg. Anche per Gabriele è una sfida esclusivamente con se stesso, visto che con il primo tentativo ha migliorato il record della categoria che c'era in precedenza di 20 kg. Gabriele Sata in pedana, tentativo di miglioramento del record. Non ti aiuto neanche adesso, E allora facciamo tutto il tifo per Gabriele. Impressionante, non sembra neanche una quarta prova. Fantastico. Gabriele Sata, 181 kg, vince ancora la sfida con se stesso. 4 prove su 4 valide. Grande lavoro anche per chi lo assiste. Ottima prova in questo ottavo flight. Abbiamo visto delle cose veramente interessanti. Siamo quasi pronti anche per il nono flight. Ricordiamo 9D11, questo nono lo sto già intravedendo. Si tratta di un flight molto corposo, con qualcosa come 18-20 atleti, di una 60ina di prove potenzialmente. Allora, un minuto di pausa e torniamo per raccontarvi questo nono flight di 11. Si prepari Emanuele Zucchitta. Riprendiamo la linea da Assemini, sta per partire il nono flight
di questo sesto campionato nazionale sardo di squat e stacco. Il bilanciere resta a 120 kg. L'uomo che avete visto impegnato nella prima prova era Giuseppe Frontedo, un giovanissimo, classe 2008, impegnato in una prima prova da 120 kg. Alzata valida. Stavolta era invece il turno di 180 kg. Emanuele Francesco Zucchitta, anche lui un giovane 2003, ingresso a 120 kg. Prova valida anche per lui. Il prossimo dovrebbe essere Edoardo Mattana. I primi due che vi abbiamo raccontato erano entrambi della categoria teenager, il primo teenager 1, il secondo teenager free. Carico. Edoardo Mattana in pedana. Adesso è il momento del primo junior 23enne, almeno fra una trentina di giorni. Edoardo Mattana. Alzata valida, anzi in realtà fra una trentina di giorni ne fa 24, chiedo scusa, classe 1998. Ciò che importa però è che ha portato a casa una scioltezza e una naturalezza invidiabile, un primo tentativo da 180 kg. Ora è il momento di Luigi Caredda, 5 kg in più rispetto al collega precedente. Giuseppe però, Luigi è un 1982, un classe 1982. Primo ingresso da 185 kg. L'abbiamo visto protagonista anche stamattina durante la gara degli squat. Nella sua categoria il record si attesta sui 192,5. Non impossibile che Luigi adesso provi a andarci a caccia. Ottima la prima prova per Luigi Caredda. Salvatore Piga in pedana. Prossimo della lista è Salvatore Piga. Lui è un classe 1995, gareggia nella meno 75 kg come senior, è un 26enne interessantissimo, ingresso da 185 kg. Alzata valida anche per il bilanciere va a 190 kg. Si prepari Andrea Melis. Che per Luigi, chiedo scusa, è un classe 82, di anni ne ha 40. Abbiamo provato a toglierne qualche duro. Adesso è il turno di Andrea Melis, lui sì che ha 26 anni. E si prepara, un primo ingresso da 190 kg, lo abbiamo visto come assoluto protagonista nella gara di squat di stamattina. Vedremo anche quanti premi avrà vinto. Fino a questo momento però ciò che importa è che il primo tentativo di questa gara di stacco sia andato a segno con un bilanciere da 190 kg. Avete appena visto Luca Perra all'opera con un'alzata valida da 190 kg, la seconda di fila stavolta ad opera dell'atleta del 1997. Matteo in pedana. Parte adesso il minuto.
Prossimo è Matteo Pianu. Matteo Piano in pedana. Matteo che continua a non presentarsi in pedana, ricordiamo che ha solo un minuto, arriva però in questo momento. Si prepari Dario Dore. No, non ti preoccupare. Ottima prova da parte di Matteo Pianu, vediamo se i giudici sono d'accordo. 190 kg anche per Matteo Pianu che si è preso il suo tempo, poi è salito in pedana e ha fatto la voce grossa. Prossimo è Didi Dario Doria. Un ingresso da 40 kg di più rispetto al record di categoria, ci ha abituato ormai a Si prepari Enrico Bascio. alzate fuori categoria per uno come lui che è classe 2005. Alzata valida. Va giù con un'alzata valida da 215 kg. Un ottimo lavoro da parte di Dario Dore e soprattutto di chi lo prepara. Ricordiamo, è il figlio di Lorenzo Dore, leggenda di questo sport, e di Simona Lapustea, che avete potuto apprezzare sia nella gara di questa mattina sia che nello staccom. Ora è il turno di Enrico Basciu, lui che è un senior, gareggia nella meno 75, un primo ingresso da 222,5. Ora le cose iniziano a farsi pesanti veramente. Il bilanciere sale a 230 kg, si prepari Giuseppe Asola. Valida l'alzata per Enrico Basciu. 222,5, sappiamo anche che proverà a migliorarsi con 10 kg di più per la seconda prova. Bilanciere carico, Giuseppe Asola in pedana. Ora è il turno di Giuseppe Asole, lo vedete inquadrato, anche lui protagonista questa mattina di un'ottima gara di squat. Lo state osservando nel tentativo di tirarsi una prima prova da 230 kg e i giudici dicono che va più che bene così. Valida anche l'alzata di Giuseppe Asole. Bilanciere carico, Simone Perra in pedana. Adesso è il turno di Simone Perra. Atleta molto muscolare, un fisico bello e definito, nonostante parliamo di un ragazzo del 2000 con infiniti margini di miglioramento. Gran bella prima prova, 235 kg portati a casa. Il bilanciere va a 130 kg, si prepari Giuseppe Frontecu. Simone era anche l'ultimo di questo flight numero 9, almeno ovviamente per quanto riguarda le prime prove. Un bilanciere pronto a scaricarsi per andare incontro alla prima, anzi alla seconda prova di Giuseppe Fronteddu, powerlifter del 2008. 14 anni compiuti meno di un mese fa, anzi poco più di un mese fa. Bilanciere carico, Giuseppe Fronteggio in pedana. Si prepari Emanuele Zucchitta.
Anche qui abbiamo a che fare con un ragazzo che ha Il bilanciere tanto va a futuro. 140 kg. Qua probabilmente però si è fatto Emanuele Zucchitta. trovare leggermente impreparato, non tanto per una questione di peso che abbiamo visto aver tanto margine, probabilmente un movimento errato dei piedi piuttosto che un'infilata. Qualcosa deve essere comunque successo con i giudici che dicono 2 luci rosse, avrà comunque terza prova per riprovarci. Avete appena visto invece l'alzata da parte di Emanuele Francesco Zucchitta, seconda prova da 140 kg valida. Bilanciere carico, Edoardo Mattana in pedana. Il bilanciere resta a 195 kg. Luigi Caredda in pedana. Nessun problema per Edoardo Mattana, che si presenta con una seconda prova da 195 kg valida. Prossimo della lista è Luigi Caredda, prima prova da 185, con questa seconda fa alla caccia del record di categoria, ferma a 192,5. Lui pronto con una seconda prova da 195 kg. Vediamo cosa dicono i giudici. A noi è parsa abbastanza lineare. Alzata valida per Luigi Caredda, che fa suo il nuovo record di categoria, pronto anche a migliorarlo con una terza prova che fra pochi istanti sapremo dirvi da quanto sarà. Intanto è il momento per Salvatore Piga, dopo un'ottima prima prova da 185 kg si presenta con 10 kg di più alla seconda, un'altra alzata valida con l'impressione che di margine ce ne sia e come. Bilanciere carico, Andrea Melis in pedana. Bilanciere carico e in pedana c'è Andrea Melis, gran bella prima prova da 190 kg, si ripresenta con 202,5, sicuramente molto più faticoso rispetto alla prima prova, è comunque una alzata valida. Luca Perra si prepari. Ha rischiato qualcosina, forse rilasciando il bilanciere con qualche istante d'anticipo, non secondo il giudice alla mia sinistra, che fa ampi segni che sia assolutamente regolare, e chi meglio di lui può dirlo. Bilanciere carico, Luca Perra in pedana. Turno per Luca Perra, primo tentativo da 190 alla ricerca di un miglioramento da 15 kg.
alzata buona, vediamo cosa dicono i giudici. Dicono che l'alzata è valida. Si prepari Matteo Piano. Alzata valida, il bilanciere va a 227,5, si prepari Dario Dore. Ottimo lavoro anche per Matteo Piano, 210 kg portati a casa fino a questo momento, una sola prova non valida in tutto il corposissimo nono flight. Nicola, mandami anche solo Giuseppe, va bene. Bilanciere carico, Dario Dore in pedana. Adesso è il momento di Dario Dore. Secondo ragazzo più giovane del flight, sicuramente uno dei più interessanti. Dopo una prima prova da 2.15 si ripresenta con una seconda da 227,5. Nessun problema, nemmeno in questa circostanza. Sembra nato per il powerlifting Dario Dore. Bilanciere carico, Enrico Basci in pedana. Dopo Dario Dore è il turno di Enrico Basciu, atleta 31enne con una seconda prova che migliora la prima di 10 kg, ossia 232,5, alzata valida anche per Enrico Basciu. Bilanciere carico, Asolo in pedana. Alzata non valida. Peccato per Giuseppe Asole, non riesce a migliorarsi di 5 kg. Rimane comunque in gara con una prima valida da 230 kg. Bilanciere carico, Simone Perra in pedana. È il turno di Simone Perra. Dopo i 235 della prima prova si presenta in pedana con un bilanciere da 252,5 kg. Alzata
alzata valida anche per Simone Perra, 252 kg e mezzo. Simone è un classe 2000 a 21 anni, impressionante come la facilità con cui riesce a tirare su certi carichi. Sappiamo anche per certo che andrà alla caccia del record di categoria. Bilanciere carico, Giuseppe Frontetto in pedana. Valida alzata di Giuseppe Frontetto. Terza prova da 140 kg per l'atleta classe 2008. Vediamo se valida come sembra la prova di Emanuele Zucchitta. Un liberatorio con i giudici che hanno atteso qualche secondo prima di convalidare. L'alzata del ragazzo classe 2003. Bilanciere carico, Luigi Caretta in pedana. Vedete inquadrato in questo momento Luigi Caredda, gareggia per la meno 75. Lui che è un Master 1 si presenta per una terza prova da 200 kg, una sfida con se stesso visto che ha già battuto il record con la seconda prova da 195. Ora ne tira su 200. Vediamo cosa dicono i direttori di gara. Alzata nulla purtroppo per Luigi Caredda. Si prepara Edoardo Mattana. Bilanciere carico, Edoardo Mattana in pedana. Come vedete adesso è il turno di Edoardo Mattana. Alzata valida questa dell'atleta classe 1998, una terza prova da 202 kg e mezzo. Niente male, lo stesso score. Anche per Salvatore Piga.
A rischio infilata questa alzata di Salvatore Piega, tripla luce rossa che punisce l'atleta classe 1978. 1995, chiedo scusa, ha avuto una svista. Niente da fare con tentativo da 202,5 kg. Andrea Melis, quello è impegnato in pedana in questo momento, purtroppo però alzata non valida da 212,5. Il prossimo sarà Matteo Pianu. Gli atleti del flight successivo siano pronti in 7 minuti. Matteo Piano in pedana. Matteo Pianu con un terzo tentativo da 225 kg. Una grandissima prova valida da parte di questo atleta. Ok, il bilanciere va a 227,5. Prossimo della lista dopo Matteo Pianu è Luca Perra. Luca Perra in pedana. Luca che ha preso una passata di carezze prima di arrivare in pedana. Dolci carezze. Sì, dolcissime. E ora è pronto con un terzo tentativo da 227,5 kg. ...227,5 kg che mandano invisibili il pubblico accompagnante dell'atleta che ha fatto veramente il massimo, ha tirato su un carico importante soprattutto per lui che gareggia nella meno 75, classe 1997. Adesso è il turno di Dario Dore. Sono 240 i chili con cui si impegna Dario Dore. Vediamo cosa dicono i giudici. È alzata valida, fantastica giocata da parte di Dario Dore. 240 kg per ragazzo classe 2005, impressionante. Sappiate anche che si è appena iscritto a una quarta prova da 245 kg. Chiaro, come vi abbiamo già detto, che di fatto gareggia con se stesso, che ha devastato il record già dalla prima prova
E adesso però è il turno di Enrico Basciu. Enrico che si presenta con una terza prova da 2,40, vediamo cosa dicono i giudici. Tripla, luce bianca e alzata valida anche per Enrico Basciu. Giuseppe Asoli in pedana. Adesso è il turno di Giuseppe Asole. 240 anche per lui. Vediamo cosa dicono i giudici dopo l'errore nei 235 di seconda prova. Con 240 va molto meglio. Tripla, luce bianca e palazzetto contentissimo per Giuseppe Asole. La prossima dovrebbe essere l'ultima delle terze prove di questo nono flight. Protagonista ancora una volta Simone Perra a caccia del record con tentativo da 265 kg. Un atleta che ha un potenziale infinito, ricordiamo che è una classe 2000. Va alla caccia di un record junior che diventerebbe di fatto suo se riuscisse nella alzata valida questa terza prova. Massima concentrazione sul volto di Simone Perra. Bisogno di una valida per record di categoria. Vediamo se niente da fare, purtroppo. È un carico devastante quello che ha provato a tirar su. Complimenti che obbligatori per Simone Perra. L'unica quarta prova dovrebbe essere quella di Dario Dore, pronto a cimentarsi nel tentativo di migliorare se stesso dopo i 2.15, 2.27,5, 2.40 delle tre prove ufficiali, pronto con un dignitosissimo 247,5 kg. Bilanciere carico, Dario Dore in pedana. Peccato, niente da fare per la quarta prova di Dario Dore, rimane comunque una prova eccezionale, quella di Dario Dore. Sì, rimango qua solo per te. Grazie comunque. Scherzo. Minchia, bei complimenti, vabbè. Che meritato. Porca troia. Se vuoi, io rimango qua più del triplo del tuo peso. Porca puttana. Non mi aspettavo, davvero. Non mi aspettavo.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Forse sei nell'11. Eh sì, cosa stai nell'11esimo? Primo giro di questo 10° flight per Roberto De Ledda. Prima prova da 165 kg per l'atleta del 2002. Un po' scioccato, non dimostra assolutamente i 19 anni che ha. Fisico molto più maturo. In ogni caso è il momento di Fabio Fiori. Primo ingresso da 175 kg. Alzata valida per Fabio Fiori, 175 portati a casa. Prossimo è Gabriel Piras con un primo ingresso da 180 kg. Gabriel Piras in pedana. È stata ottima da parte di Gabriel Piras, vediamo se ci danno ragione anche i giudici, e proprio così si rimane a 180 kg anche per il prossimo concorrente. Si tratta di Maurizio Rosa, atleta classe 1993, a parte della meno 82,5. Vediamo se è ingresso valido quello di Maurizio Rosa. Infatti è così.
180 kg per Maurizio Rosa. Il prossimo è Matteo Caviddu. Serve però un intervento da parte dei caricatori stavolta, perché l'ingresso sarà da 205 kg. Bilanciere carico, Matteo Caviddu in pedana. Turno di Matteo Caviddu, prima prova da 205 kg. Alzata non valida. Alzata non valida per Matteo Caviddu. Vediamo se riusciamo a capire quale sia il fallo commesso dall'atleta Matteo Caviddu. Dovrebbe essere colpevole di un'infilata, e quindi è la prima alzata non valida di questo 10° flight. Paolo Altea in pedana con una prima prova da 210 kg. Paolo è un 23enne, gareggia nella meno 82,5. Parte quindi della categoria junior per Paolo Altea. La prima alzata è valida, si resta a 210 kg con prossimo protagonista Leandro Vacca, un altro ragazzi che abbiamo visto stamattina durante la gara di squat. Leandro Vacca in pedana. Compare ora in pedana Leonardo Vacca. Nessun problema per l'atleta del 1993, anche per lui meno 82,5, categoria di appartenenza. Molto molto bene fino a questo momento appartenenti a questo tipo di categoria. Bilanciere carico, Carlo Vacca in pedana. Alzata valida anche per Carlo Vacca. Il bilanciere va a 220 kg. 212 kg di ingresso, non sono niente male. Ignazio Mei. Il prossimo è Ignazio Mei, anche per lui c'è bisogno dell'aiuto dei caricatori, perché sarà una prima prova da 220 kg. Bilanciere carico, Ignazio Mei in pedana. Ignazio Mei, un altro
come la maggior parte degli atleti di questo flight, appartenente alla meno 82,5. Lui però è un Master 2 e tira su una prima prova valida da 220 kg. Il 225 kg, si prepari Riccardo Cuccu. Prossimo della lista è Riccardo Cuccu, anche il protagonista stamattina di una gran bella gara nella specialità dello squat. Vediamo come si comporterà per quanto riguarda gli stacchi. Ingresso a 225 kg. Anche per lui una presa sumo. Vediamo se Alzata valida. alzata da parte di Riccardo è valida. Fatto segno al coach che ne ha ancora tanto, e infatti la seconda prova sarà da 240 kg. Bilanciere carico, mano in pedana. Atleta equipaggiato per questo terzultimo turno di prima prova per decimo flight, sia Manuel Sellero, che vedete in questo momento, che Pierangelo Puddu, che vedrete fra poco. Entrambi atleti equipaggiati. Ottimo lavoro qui da parte di Manuel Sellero, alzata valida da 230 kg, che gli consegna di fatto il nuovo record della categoria. Bilanciere carico, Pierangelo Puddu in pedana. Tutto pronto quasi per la salita in pedana di Pierangelo Puddu. Voi non potete apprezzarlo, ma noi sì. Sta finendo di prepararsi e ora entra nella nostra inquadratura, pronto ad andare a prendersi una prima prova da 240 kg. Anche lui è equipaggiato, lui come Manuel Sellero sono gli unici due di questo flight. Lo ripetiamo, vedremo come si comporterà Pierangelo dopo una gran bella figura nelle gare di squat. Vediamo come considerano questa alzata i giudici di gara. Tripla luce bianca che consegna Il bilanciere la nuova alzata valida a Pierangelo Puddu. Federico Lado. Uno degli atleti più esperti che gareggiano qui a Semini per questo sesto campionato nazionale sardo di squat e stacco. Bilanciere carico, Federico Lado in pedana. Occhio, perché ora è il turno di Federico Lado. Lo abbiamo visto con carichi esagerati stamattina, non voleva certo essere da meno per la gara di stacco da terra, e allora via col bilanciere più pesante di giornata, 280 kg alla prima prova per Federico Lado.
atleta estremamente muscolare ma soprattutto talentuoso, ragazzo del 1994. Impressionante Federico, 280 kg tirati su, manco avesse una presa idraulica da aiutarlo, come niente fosse. Alla seconda prova tenterà un carico da 295 kg. Roberto De Ledda in pedana. Si riparte con il secondo giro di questo 10° flight, protagonista nuovamente Roberto De Ledda. Alzata valida, 2 luci bianche a una, 175 kg per questo ragazzo del 2002. Sappiamo anche già dirvi che andrà alla caccia di una terza prova da 185 kg. Prossimo della lista è Fabio Fiori. Per essere caricato ha preso colpi che di fatto avrebbero mandato a KO tecnico il sottoscritto. Lui però è lì pronto a tirar su 187,5 kg. Sembra tutto buono, almeno ai miei occhi, e per fortuna stavolta i giudici mi danno ragione. Tripla luce bianca per Fabio Fiori, ottimo lavoro anche per questo ragazzo del 2001. Bilanciere carico, Gabriel Piras in pedana. Adesso è il turno di Gabriel Piras, dopo una prima prova riuscita da 180 kg. Lo ritroviamo con un bilanciere 17,5 kg più pesante, secondo tentativo da 197,5. Alzata valida, il bilanciere sarà 200 kg. 2-1 ma alzata valida per Gabriel Piras. Ottima variazione tra prima e seconda, come detto 17,5 kg di più che non gli hanno impedito di avere a che fare con una nuova alzata valida. Il tifo che sentite è per Maurizio Rosa, ragazzo della Hub Powerlifting, 82,5 kg la categoria dichiarata di appartenenza. Carico, Maurizio Rosa in pedana. Una prima prova buona da 180 e rieccolo con 20 kg di più, 200 kg per il secondo tentativo di Maurizio Rosa. Vediamo cosa dicono i giudici. Tripla luce bianca che premia
il grande lavoro da parte di Maurizio Rosa, 20 kg di maggioramento, sembra anche che qualcosina di più ci sia, vediamo cosa chiama, addirittura altri 20 kg di più, decisamente più che qualcosina. E allora attenderemo per vedere la terza prova di questo ragazzo. Ora però è il turno di Matteo Cabiddu. Matteo è un atleta del 1995, ha fallito la prima prova da 205 per Matteo Cabiddu in pedana. Per rifarsi ha scelto di andare su di altri 10 kg, 215 kg. Si è trattato di un errore tecnico in precedenza, convinto quindi di potercela fare. Lui che è un senior che, come gli altri nominati fino a questo momento, gareggia nella meno 82,5. Vediamo cosa dicono i giudici per questa alzata di Matteo Cabiddu. 2-1, alzata valida per 217,5. Si prepari Carlo Matteo Cabiddu, nonostante una luce rossa. Ora arbitri a colloquio. Ho visto qualcuno indicare le spalle, purtroppo però non riesco a dirvi quale sia esattamente il motivo della lamentela dell'unica luce rossa. Ciò che conta però è che Matteo Cabiddu è iscritto a questa gara con 215 kg validi. Ora è il turno di Carlo Vacca. Carlo è andato bene alla prima prova con 212,5, ci riprova con 5 kg di più, 217,5. Il bilanciere va a 225 kg, si prepari Leandro Vacca. Alzata valida per Carlo Vacca, 217,5 portati a casa. È il momento dell'omonimo Leandro, omonimo per cognome ovviamente. Bilanciere carico. Leandro Vacca, 2,25 al secondo tentativo dopo una prima alzata riuscita da 210 kg. Mamma mia, impressionante alzata da parte di Leandro Vacca, a tanto margine, almeno secondo il sottoscritto. Gran lavoro da parte di Leandro Vacca, meritato applauso che arriva dal Palasemini. Bilanciere carico. Paolo Altea in pedana. È il turno di Paolo Altea. Prima prova valida da 210 kg, prova a tornare in pedana per un secondo tentativo di 20 kg di più. Ricordiamo che Paolo ha portato via il record di categoria già nel primo turno, record che si attestava sui 182,5 kg. Adesso una gara con se stesso nel tentativo di migliorarsi. 230 kg, vediamo cosa dicono i giudici. È una doppia, per ora tripla luce bianca che basta e avanza per validare il nuovo record della categoria che appartiene a Paolo Altea, ossia la junior per la categoria di peso 82,5 kg. Anche per lui una ottima giornata fino a questo momento. Prossimo della lista è Ignazio Mei. Dopo una grande prova da 220 kg nella prima prova, rieccolo con 230 kg. Applausi meritatissimi per Ignazio Mei. Ricordiamo, è un atleta di 45 anni
ma da quando raccontiamo il powerlifting abbiamo imparato a capire che è uno sport aperto a veramente tutte le età. Sono categorie che comprendono atleti veramente di ogni età e grado, che nella giornata di oggi abbiamo potuto apprezzare un 14enne. Per dire, Ignazio ne ha 45, probabilmente non è nemmeno il più anziano di questa competizione. Adesso è il momento di Riccardo Cuccu, ne abbiamo tessuto le lodi per tutto il giorno, speriamo che riesca anche a migliorarsi dopo i 225 kg della prima prova. Lo vedete in pedana con 240, stavolta sfugge di mano il bilanciere all'atleta del 1994, convinto comunque di potersi ripetere, anche perché avrà a disposizione un terzo tentativo. Sono abbastanza curioso di vedere se tenterà lo stesso peso, infatti così 240 chiamati anche per la prossima terza chiamata. È il momento di Manuel Seller, torniamo a avere a che fare con atleti equipaggiati, lui e Puddu. Sono quelli che hanno tentato a prima prova. Manuel si presenta dopo i 230 riusciti in prima con 240 kg e lo fa con un'altra alzata valida. Un fantastico Manuel Seller che sta devastando il precedente record che era fermo a 205 fino a questo momento. Lo ha portato su di 35 kg. Non è pago però, perché vi anticipo che tenterà una terza prova da 250 kg. Bilanciere carico. Non va oltre la prima prova Pierangelo Puddu e allora dopo i 240 kg del primo tentativo lascia il passo a Federico Ladu, che dopo averci impressionato con i 2,80 che hanno aperto questa gara e lo hanno iscritto a questa classifica, si ripresenta sulla pedana con un tentativo di record da 295 kg. Record della categoria di Federico, fermo a 2,90. Maestoso, è maestoso il fisico di Federico Ladu, la forza che questo ragazzo riesce a imprimere quando decide di tirar su qualcosa, fa veramente impressione. Poi ha un fisico pazzesco che quando ha il bilanciere in mano e lì si tira fa veramente un'impressione tremenda. Un atleta veramente grandioso, capace di praticamente qualsiasi cosa, una specie di artista del powerlifting. Sappiamo anche per certo che tenterà a migliorarsi con una terza prova da 300 kg. Bilanciere va a 135. Siamo giunti al momento delle terze prove di questo decimo e credo penultimo flight. Sì, abbiamo controllato, dovrebbero essere 11. Ormai andiamo avanti ininterrottamente o quasi dalle 10 del mattino.
ragazzi però sono ancora pronti per essere nuovamente protagonisti. Il tifo che sentite tutto per Roberto De Ledda, che va alla caccia di una terza prova da 185 kg. Il liberatorio che avete sentito perché è valida la prova da parte del giovane atleta del 2002. Grande prova per Roberto De Ledda, che ora state per vedere passare di fronte alla nostra telecamera. Se non si è capito, ha detto viamo tutti. Allegria condivisibile quella di Roberto De Ledda. Ora è il turno di Fabio Fiori, prima e seconda buone da 175, 187,5, 195 sono ancora un po' troppi, almeno in questo momento, per questo ragazzo che ha fatto benissimo almeno a provarci. Lui è una classe 2001. Di anni ne ha 20, è uno di quelli che credo Antonio ci abbia detto essere all'esordio. Gabriel Piras in pedana. E quindi avrà tutto il tempo per rifarsi. Adesso è il turno di Gabriel Piras. Per Gabriel prima e seconda prova buone da 180 a 197,5, lo vedete in pedana con un bilanciere da 215 kg. Peccato, ha lasciato andare la presa, sembrava non avere troppi problemi a tirarlo su, veramente un peccato. L'impressione però è che siano e come nelle corde di questo atleta, questa tipologia di chilogrammo. Si prepari Matteo Caviglio. Prossimo dovrebbe essere Matteo Caviddu. Ora è il turno di Matteo Caviddu, con la terza chiamata a 222,5. Vediamo se Matteo riesce a migliorare il suo precedente 215. Seguito in pedana dal coach Luca Orru. Vediamo cosa combina Matteo. Si attacca a spinge, sembrano facili, vediamo. Un po' di sticking point alla fine. Peccato, qua è rimasto troppo chiuso, non riesce. Bravo però. Molto bravo comunque. Il bilanciere va a 225 kg, si prepari Maurizio Rosa. Allora, il turno di Maurizio Rosa, che prova 225. Vediamo cosa combina Maurizio. Stacchista regular. Tanto gli spotter stanno caricando il bilanciere. Il bilanciere è pronto. Vediamo se Maurizio riesce a portarseli a casa. Ottime leve per lo stacco per Maurizio. Vediamo se li porta a casa. Vediamo se Maurizio riesce a portarsi a casa questa alzata. Prende aria, carica, inizia a spingere, sembrano facili, vediamo. Bravo qui, bravo. Vediamo.
Andiamo, aspettiamo 3 bianche, bravo. Ora dovrebbe essere il turno di Carlo Vacca con 230 kg. Il bilanciere va a 230 kg. Vediamo se Carlo riesce a portarli a casa, accompagnato in pedana da Giuseppe Manca. Non capisco, si sono fermati a parlare, vediamo. Solita carezza prima di entrare in pedana. Vediamo Carlo. Stacchista regular, prende bene aria, si aggancia, parte, sticking point qui, peccato, è un po' spento. Alzata non valida, il bilanciere va a 232,5. Se il bilanciere continua a salire, Pari Leandro Vacca. al turno di Leandro Vacca. Bilanciere carico, Leandro Vacca in pedana. Vediamo un po'. Turno di Leandro. Prova 32,5. Parte, vediamo, riesce a superare il ginocchio. Bravo qui. Bella alzata, molto bravo. È stato bravo ad arrivare con l'inerzia giusta sopra il ginocchio. Alzata valida, Portarseli a casa. 140 kg, si prepari Paolo Altea. Ora il turno di Paolo Altea, che prova a ritoccare il suo precedente 230 con un più 10. Dovrebbe averceli visto l'alzata di prima, accompagnato in pedana dal coach Daniele Conchedda. Bilanciere carico, Ricordiamo poi avremo l'11° e ultimo flight, quindi diciamo siamo quasi agli sgoccioli di questa giornata. Malmenato. Perfetto, Paolo. io adesso sarei in ospedale probabilmente. Esatto, Paolo è stato malmenato, tra l'altro ottimo fisico per Paolo, proprio un bel fisico, molto asciutto, però vediamo che cosa riesce a combinare. Stacchista regular anche lui, vediamo. Cerca la posizione giusta di partenza, prende aria, vediamo un po'. Vediamo, partono. Peccato, gli è rimasto un po' chiuso. È rimasto il bilanciere un po' avanti. Peccato, si prende comunque l'abbraccio del coach, è stato bravo. Era il turno di Ignazio May, un Master 2. Anche lui alle prese con 2,40. Vediamo. Anche lui stacchista regular, vediamo. Accompagnato in pedana dal coach Nicola Melis, che voi non lo vedete ma è lato perché si sta scaldando, perché poi deve gareggiare anche lui. Vediamo, tra l'altro beltless, quindi senza cinta. Bravo qui, continua a spingere, molto molto bravo. Qua prova di assoluto livello da parte di Ignazio, infatti giustamente sorride il bilanciere resta sempre a e si prende gli abbracci del coach. Prima facevo una battuta per quanto riguarda proprio l'età degli atleti in uno sport come questo, che vediamo noi sulla stessa pedana 14enni ma anche 50enni, e quindi a proposito dell'inclusività di cui parlavamo. Sì, è uno sport un po' per tutte le età, poi ovviamente la prestazione va sempre contestualizzata, cioè il meglio si va a esprimere solitamente negli anni da senior, però ci sono un sacco di ragazzi comunque forti che sono arrivati in questo sport anche da master, quindi oltre i 40 anni hanno ben figurato, quindi diciamo che non è mai troppo tardi per iniziare e non è mai troppo tardi poi per finire, nel senso che puoi comunque continuare una carriera anche longeva di anni. Quindi tra l'altro passa davanti uno che di carriere longeve ne sa qualcosa come Pierangelo, che è una vita che fa gare. Vediamo il turno di Riccardo Cuppi.
per prova 2,40, falliti in seconda prova, vediamo. Tra l'altro notate come la cinta sia molto alta rispetto ad altri atleti. Questa è un po' una preferenza che uno può avere. Nel sumo alcuni preferiscono averla un po' più alta perché dà più compattezza, quindi diciamo è un po' a preferenza insomma rispetto a quello che senti. Tra l'altro come vedete Riccardo sta facendo una hook grip, pesa uncino, molto dolorosa ma ti permette una simmetria completa, molto bravo qui, forse il bilanciere è leggermente sceso. Vediamo, peccato. Alzata non valida. Sì, ci avevi visto giusto, peccato, ne ha sbagliate entrambe quelle da 2,40, nonostante ce le aveva. Scuote la testa perché erano sue. Lui fa il segno della chiusura, ma per me non era sbagliata in chiusura, ma è scesa leggermente. Vediamo. Il turno di Manuel e poi Federico ci delizia con un 300. Sta inseguendo da qualche gara. Speriamo che oggi riesca davvero a portarselo a casa perché se lo merita. Vediamo. Bilanciere carico 250 kg. Bilanciere carico. Per Manuel. Ricordiamo Manuel l'atleta equipaggiato, vedete proprio il corpetto, in questo caso tra l'altro il corpetto è un Super Centurion, per fare equipaggiato si può usare sia per lo squat che per lo stacco, ma nello stacco si può anche mettere al contrario, in questo caso il corpetto infatti è messo al contrario. Piccolezze, diciamo che curiosità di questo mondo. Vediamo Manuel qua si attacca bene, bravo qui, bella alzata, bravo Manuel. Sì. Bravo, molto bene. Il bilanciere va a 300 kg. E adesso si prepari Federico Lado. Vediamo, forse Manuel chiederà la quarta prova. Vedo che si avvicina. Si chiama 2,60. Non pago anche lui, decide di rilanciare. Manuel si è migliorato dalla prima prova, affrontava un record a 2,5, lui è partito a 2,30, poi 2,40, 2,50 e siamo... Credo che lo stia facendo per l'assoluto con Pierangelo. Siamo già sicuri di una quarta prova da 260 kg. Credo che lo stia facendo perché sono entrambi equipaggiati, quindi vuole cercare di rosicchiare qualcosa sull'assoluto a Pierangelo. Non so se poi il punteggio, non ricordo poi il punteggio di Pierangelo. Considerando che pesa meno, Pierangelo era 82,5, se non ricordo male ha fatto 2,40, quindi forse questi potrebbero essere i chili decisivi per poi provare a dare l'assalto all'assoluto, anche se pensandoci bene, essendo quarta prova non è valida per l'assoluto, quindi no, niente, vuole soltanto per il record personale. Adesso il turno di Federico. Un'alzata incredibile, vediamo se riesce a portarsela a casa. 300 sono davvero tanti chili, considerando che stiamo parlando di stacco regola e stiamo parlando di un body weight di 77,8. Tanti chili, vediamo. Tra l'altro struttura fisica impressionante per Federico. Vediamo, non deve avere fretta qui. Speriamo che si riporti a casa, molto bravo qui, ce li ha. Peccato. Qui fa capire la differenza, 2,95 è riuscito a farli, 5 kg in più, purtroppo non è riuscito a farli proprio per un discorso del fatto che è rimasto leggermente chiuso, quindi lì se non arrivi con l'inerzia giusta risulta difficile poi solo trovare la schiena a certi carichi e ovviamente diciamo anche il minimo errore, la minima variazione può essere fatale. Rimane comunque una prestazione mostruosa, stiamo parlando di 190 di punteggio totale, cioè una roba assurda. Per farvi capire la media degli altri partecipanti è sui 140-145, giusto per rendere l'idea della prestazione monster da parte di Federico. Infatti penso che non ci saranno particolari problemi per quanto concerne l'assoluto, anche se nel prossimo flight qualcosina di animalesco potrebbe uscire. Ho visto che ci sono due nomi noti come Stefano Niedu e Antonello Leggeri che
il 300 li hanno già sollevati, quindi non vorrei che qua ci scappasse la sorpresa. Vediamo un po', vediamo un po'. Bravo qua Manuel, rimane in spinta, peccato. Alzata non valida. Peccato qua. Peccato. Qui il flight numero 10. Gli atleti dell'ultimo flight si presentino nel campo gara. Adesso si va all'ultimo flight. Vediamo un po' cosa ne esce. Vedendo la classifica vedo che Manuel Sellero dovrebbe aver vinto l'assoluto per quanto riguarda il VR, perché sì, è un punto avanti a Pierangelo, ha chiuso a 151,37. Pierangelo aveva totalizzato a 150,69, quindi per un punto va a vincere l'assoluto Manuel Sellero. Eh sì, anche qualcosina meno di un punto intero. Sì, praticamente è 0,70. Se la sono e proprio qualcosa. giocata fino Sì, all'ultimo. sì, vabbè, consideriamo che Pierangelo ha fatto solo l'entrata, Esatto. quindi diciamo per necessità, visto che avrà un'altra gara tra 2 settimane, quindi ovviamente si è voluto un attimino preservare. Non male comunque un Comunque, ingresso a sì. 240 Sì, sì, dai. Diciamo che, come dicevo, l'esperienza in questo caso paga. Molto bravo Pierangelo. Adesso un attimo di pausa e poi si parte con l'11° e ultimo flight. Intanto i ragazzi iniziano ad avvicinarsi. È stata trovata negli spogliatoi femminili una cintura rosa da sollevamento. A chi dovesse mancare la trova al tavolo. Andiamo in pubblicità un paio di minuti, torniamo al momento dell'inizio del 11° e ultimo flight. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Allora riprendiamo la linea dal palazzetto dello sport di Assemini, da dove vi stiamo raccontando, ormai saprete bene, sesto campionato nazionale sardo di squat e stacco. Ci stiamo per avvicinare all'inizio dell'11° e ultimo flight. 160. Dovete... ok, a 180. Ha cambiato subito prima, tranquillo. È sempre per farmi scaldare dopo la pausa. C'è qualche problemino probabilmente nel caricare il peso corretto, non in realtà per un errore dei caricatori, ma credo più per un cambio idea del primo atleta. Bilanciere carico. Primo atleta che è Giuseppe Caria, l'uomo che potreste aver avuto la possibilità di sentire come annunciatore durante tutta la giornata. Parte con una prima prova da 160 kg in una categoria che gli appartiene, in cui il record è da 145 e quindi lo fa subito suo. Adesso è il turno di Danilo Campidano, ne approfitto per risalutare Antonio. Ciao Anto. Eccoci qua per quest'ultimo flight. Vediamo un po' che cosa ci riserverà. Intanto abbiamo sbirciato, abbiamo visto dei 2,80, abbiamo visto dei 2,90. No, non volevo dire nulla perché è abbastanza impressionante come situazione. L'avevo preannunciato. Vediamo qua. Molto bravo. Bella alzata qua da parte di Danilo. Alzata Tra valida. l'altro questo dovrebbe essere un flight abbastanza veloce perché In pedana Matteo Serra. conto 9 partecipanti, quindi dovrebbe essere abbastanza liscio. Vediamo. Sono stati un po' di abbandoni. Ecco, infatti quello ti volevo chiedere. Abbiamo davanti in realtà un flight che è di atleti, ne contiene quasi il doppio. Sì, di fatto sì. però non c'è una prima prova per tutti, significa che o hanno abbandonato o Sì, hanno in questo avuto caso qualche alcuni tipo di non, problema. non si sono presentati. Può capitare che magari uno si iscriva alla gara, comunque venga inserito nelle liste e poi effettivamente poi non ci sia. Ora deve essere il turno di Matteo Serra. No, Matteo Serra appena fatto, dovrebbe essere il turno di Domenico Cordone. Tanto partono cellulari, riprese di tutto. Beh sì, Giustamente. abbiamo detto che ci stiamo avvicinando a momenti da immortalare. momenti clou. Eh sì, tanto sbirciando un po' il punteggio totale, lì c'è da battagliare perché vedo Stefano Nieddu che entra a 2,90, Antonello entra a 2,80, sono in due categorie diverse perché Antonello pesa 94, Stefano è entrato in categoria appello 89,7 meno 90. Quindi secondo me Stefano potrebbe essere un po' avvantaggiato per provare a giocarsi l'assoluto. Vediamo Stefano un po'. Nieddu è uno di quegli atleti che ci ha segnalato Dario Dore di persone, quindi Molto forte Stefano. lo guarderemo Molto forte. con attenzione. Bravo. Bravo Stefano. Anche bravo Domenico in questo caso perché una bella alzata. 120 kg. Allora, il turno di Nicola Melis che ha ben figurato prima nello squat, ha fatto belle alzate. Nicola parte con 2,20. Nicola Melis. Vediamo Nicola. Se non ricordo male Nicola è uno stacchista regular. Vediamo cosa combina. Tanti tifosi, Nicola. Eh sì, Nicola comunque ha portato tanti ragazzi oggi. Una bella realtà. Vediamo. Anche lui hook grip,
Molto bravo, molto facile come alzata. Impressionante. Questa è facile. Ricordiamo che c'erano 220 kg sul bilanciere che avete appena visto sollevare. Io penso che chiamerà 2,35, 2,30-2,35 minimo. Vediamo, Giuseppe annuisce, vediamo un po', si avvicina al tavolo della giuria, vediamo cosa scrive. 2,35. Infatti. L'occhio non mi abbandona, ancora c'è, dai. Vediamo un po'. Ora è il turno di Davide Massidda, che prima ha fatto un'ultima prova di squat incredibile, davvero una cannonata, molto molto bravo. Bilanciere carico, Davide Massidda in pedana. Turno di Davide, che lui stacchista regular. Bravo qua Davide, bella alzata, molto molto solida. Ora è il turno di Giuseppe. Per Davide Massidda l'ingresso che avete appena visto a 225 kg significa anche record di categoria. Sì, fermo bravo. a 197,5. Non male, un miglioramento di una trentina di chili. Not bad. Giuseppe ora in pedana, anche lui stacchista regular. Giuseppe che prima ha fatto uno squat mostruoso con 265 kg. Che paradossalmente standing ovation annessa. sì, paradossalmente ha fatto meglio. È bellissima anche questa. Molto molto solida, bravo Giuseppe. Alzata non Perché? Credo infilato. Il bilanciere va a 280 kg. Mi sa che ha alzato il tallone. Non ho capito. Non ho capito perché. Indica la... No, per le calze. Vabbè, per le calze. Per le calze? Sì, sì. Devi usare i calzettoni. E lui non li ha messi, si è dimenticato, vabbè. Non ha avuto molti problemi, quindi non penso che ci siano problemi sulla seconda. Vabbè. Diciamo che questa distrazione può capitare. sì, ma poi soprattutto seguendo tanti ragazzi in questo caso può capitare. Ora è il turno di Antonello con 280 kg. Antonello mi ha detto, ci ho parlato prima nel backstage, che purtroppo non è al top, però vedete la fisicità di questo ragazzo, davvero davvero tanta roba. Vediamo, 280 kg per lui. Vediamo quanto margine ha. Anche lui, vedete, hook grip. Una cannonata questa. Impressionante. Come direbbe qualcuno, li ha sparati al soffitto. 280 kg. E qui, E non è in forma. e qui dice non è in forma. Io prevedo un 2,95 a 300, vediamo. Vediamo. 2,95. Prevedo bene. Dai. Se volete qualche numero per le schedine potete contattarmi. Ovviamente scherzo. Qua mi suggeriscono dalla regia, bravo questo Leggeri. No, a parte gli scherzi, davvero un'alzata mostruosa. Turno di Stefano, anche lui, atleta con grande esperienza, stacchista, guardate che fisico, monster per lo stacco. Vediamo se li spara a soffitto anche lui. Anche se sono in categorie diverse, loro si allenano assieme, quindi è un po' una lotta tra amici, no? Quindi tanta Poi roba. con, con carichi come questi. Ci divertiamo. Tra l'altro, vediamo. Madonna. Impressionante. Anche questa. Diciamo che non ci stiamo annoiando, Impressionante, Diciamo che non ci stiamo 290 kg tirati su in quel modo. 190 kg al soffitto per lui. Tanta roba. Attenzione. Daniele 310. Qui la situazione sta sfuggendo di mano. Seconda chiamata per Stefano Nieddu, già 310. acclarata a 310 kg. Qua, Potremo vederne di tutti i colori nell'ultimo fly. Come si suol dire, attacco al potere. Qua Mamma mia. l'assoluto, diciamo che ci proviamo a vincerlo. Mamma mia, Tanta roba. strano Come- solo a dirlo. Come avevo preannunciato, questo ultimo flight si sta dimostrando interessante. Vediamo un po'. Ora riparte il giro con Giuseppe Caria.
prova 170 kg. Giuseppe prova a migliorarsi di 10 kg, prova anche a migliorare il record già precedentemente, un record 160. già acquisito. Tentativo di migliorarlo di 25 kg dopo i 15 che gli hanno permesso la validazione della prima prova. Tra l'altro non ricordo quanto ha fatto di diciamo di coefficiente finale Federico, per vedere un attimino il discorso dell'assoluto, perché credo fosse 190 se non ricordo male. Bravo qua Giuseppe, bella alzata, dovrebbe essere valida. Ricordiamo che Giuseppe è un atleta del 1957 e abbiamo avuto anche un concorrente del 2008 appunto per il discorso che facevamo prima. Il discorso che facevamo prima. Tanta roba. Adesso è il turno di Danilo Campidano. Arrivo subito intanto. Vai tranquillo. Non possiamo che ringraziare Antonio per ogni volta che viene a offrirci la sua competenza. Adesso è il turno di Danilo Campidano, prima prova da 190 kg. È andata invece appena in scena una seconda da 200 kg, valida anche questa. Protagonista Danilo Campidano, la prossima alzata sarà per Matteo Serra. Anche per lui, esattamente come Danilo, dopo la prima da 190 c'è una seconda da 200. Rieccomi. Il turno di Matteo Serra che si porta a casa questa alzata. Ora il turno di Domenico. Matteo invece è un giovane classe 1999, quindi ha di fatto ammazzato il record precedente già dalla prima prova, adesso lo ha migliorato ancora con 15 kg rispetto sì, tanta roba. ai 185 del precedente record. Tra l'altro chiama 205 in terza, secondo me è chiamata corretta, per provare a migliorare ulteriormente. Turno per Domenico Cordone. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Che lui, vedete, presa uncino, molto bravo qui. Dicevo, la presa uncino è una presa molto difficile, però ti garantisce la simmetria, che comunque nell'ostacolo vuol dire tanto, e soprattutto non ti espone a infortuni, perché ovviamente la presa mista ti porta sempre il braccio che è in supinazione ad avere problemi, perché comunque il carico lo reggi tutto con quel braccio, no? Quindi potrebbe comunque, accetti il fatto che ti possa comunque capitare un infortunio. In questo caso ovviamente l'hoop grip ti fa male, però ripaga da questo punto di vista di simmetria sicuramente. Ora il turno di Nicola, che anche lui ha fatto un missile come prima prova, quindi prova un più 15. Esatto, Vediamo. Nicola è uno dei ragazzi di questo flight, che non sono pochi, che ci ha impressionato tantissimo. Tanta vista la prima prova. Ora prova a migliorarsi con 15 kg di più. Vediamo. Aggancia, molto bella anche impressionante. Questa. Bravo Nicola, bravo. La sensazione è che Nicola abbia ancora tanto margine. Sì, assolutamente. Io penso che chiamerà 2,50, vediamo cosa dice Giuseppe. Io avevo chiamato 2,50, vediamo. Sentiti facili. Tra l'altro potete notare proprio come si agganciano, vedete praticamente il bilanciere che si pretensiona e lui parte assieme al bilanciere, non partono prima le spalle, praticamente l'anca e le spalle si muovono all'unisono, e questo ovviamente vuol dire tutto, perché significa che l'alzata è fluida. Vediamo quanto chiama. 2,50. Ragazzi, se volete i numeri dell'otto, io ve l'ho detto. Praticamente dell'11° flight non mi hai sbagliato mezzo. Chiamate. No, diciamo che si vedeva, quindi tanta roba. Ora è il turno di Davide, atleta che ha rilanciato con un più 20 rispetto all'entrata. Vediamo cosa combina Davide, stacchista regular.
Tanti stacchi regular qua, sulle categorie. Bravo Davide, molto bravo. E si prende 3 luci bianche per lui. Il coach invita alla calma, chissà cosa avrà il serbo. Davide aveva già fatto il record di categoria alla prima chiamata con 225 kg, lo migliora di 20 kg con 2,45. L'impressione è che ci sia qualcosina di margine. Quasi un anche. più 50 rispetto al record precedente della serie. Questo è mio e me lo prendo. Molto e manca bravo. ancora la terza prova. Infatti. Ora il turno di Giuseppe che immagino abbia cambiato i calzettoni. Bravo Giuseppe, dai. Sì, immagini bene. Giustamente, infatti. Vediamo cosa riesce a fare. Gancia, partono facili. Molto bravo. Nient'altro che un problema di calzettoni poco fa. Questa potrebbe essere una frase da dire ai figli, tipo solo un problema di calzettoni. Nella serie niente di che. Molto bravo Giuseppe, molto impressionante, anche perché prima ha fallito una prova da 2,40, adesso ci ha messo 20 kg di più ancora. Ora l'atmosfera torna incandescente con Leggeri che prova il più 15 rispetto di 80. Mamma mia. Vediamo se il bilanciere proverà a rallentare oppure si dovrà arrendere all'ennesimo. Bilanciere che parte già piegato innanzitutto. Sì, già in difficoltà. Tante belle piastrine rosse. Vediamo. Diciamo che il caricamento mamma mia che rischia di lavoro non che fanno bastare. sti ragazzi. Tanta roba. Guardate la fisicità di Antonello, molto concentrato. Vediamo anche lui, come dicevo prima, hook grip. Vediamo. Mamma mia. Ok, Antonello mi ha preso in giro, mi ha detto che non era in forma. Non è in forma, 295 kg, tripla luce bianca e sensazione che quel record a 305 sia assolutamente alla portata. Direi di sì. L'ha presa un po' sul personale, secondo me. L'ha presa sul personale Antonello. Tanta roba ragazzi. Questa sembrava un'entrata praticamente. Impressionante, infatti. E chiama 312,5 di cattiveria. Adesso è il turno di Stefano Nieddu. Dunque, chili monster per quest'ultimo flight. Stefano Nieddu in pedana. Tanto quello che sentite non è nulla più che una carezza. Esatto, qualche carezza così che piove. Vediamo Anzi, Stefano. un po' più di una in realtà. Sì, un groviglio di carezze. Sì. Vediamo Stefano. 3-10 per lui. Continua la sfida a distanza tra i compagni di squadra. Vediamo se Stefano riesce a rispondere ad Antonello. Allenato da Daniele Concheda Stefano. Invece Antonello è allenato da Federico Messina. Qua va bene ragazzi, anche questa è andata. Mamma mia. Questa al soffitto. 310 kg. Io prevedo un 320 qua. Vediamo se è previsto bene, però io dico 320. Stefano ci ha regalato il carico più grande della giornata fino a questo oggi momento. Non ne sbaglio una ragazzi. 320 in terza prova che potrebbe confermare come attenzione, rilancia 322,5. Ha cambiato ancora idea, ne mette 2,5 di più. Perché secondo me sta provando a vincere l'assoluto. Sta cercando di capire quanto gli serve per vincere l'assoluto. A questo punto penso che provi 3,25. Vediamo. 189 che di fatto lì, almeno per la lista che abbiamo davanti. Secondo me 3,20. Siamo a 3,20 per l'assoluto. Sarebbe già sufficiente, bisogna però vedere. Bisogna farli. Si è fermato Federico Lado. Sì, bisogna farli. Diciamo che la discriminante è il fatto che Federico è molto più leggero. Federico è molto più leggero. Dei 195 kg che ha sollevato invece non sono leggeri. No, assolutamente. Bravo qua. Giuseppe a sua terza alzata. Gran bel lavoro per Giuseppe Caria al microfono tutto il giorno. 3 prove, 3 record.
Ora il turno di Matteo Serra che prova a migliorare il record ulteriormente. Vediamo un po'. Un attimo di stasi, ora è il turno di Matteo. Vai, vediamo Matteo, allunga e spinge, bravo qui, molto bravo. No, non ho capito perché. Non ho capito perché. Credo che sia infilata. Ha sollevato le punte, non l'avevo visto. Sì, il piede deve rimanere incollato, non si può spostare. Ora è il turno di Danilo Campidano con 215. Barra carica, Danilo su Pedana. Vediamo Danilo, terza prova per lui. Bravo Danilo qui, rimane bene spinta, molto bravo, bella alzata questa, bravo Danilo. E si becca a 3, luci bianche. Bilanciere che continua a salire. Bilanciere da 240 kg. Vediamo cosa combina Domenico. Bilanciere carico, Domenico Cordone Pedana. 240 kg. Vediamo Domenico. Anche lui stacchista regular. Vediamo, si aggancia, parte. Bravo, vediamo. Ah, peccato. Purtroppo il regular, il passaggio al ginocchio è determinante. Tradito dal punto sì. di rottura, peccato. Se non arrivi con la giusta inerzia lì ti areni e purtroppo non c'è niente da fare. Ora turno di Nicola Melis e poi ci avviciniamo nell'area calda dove Non è un 312 e mezzo. Non è una metafora, perché 320. vorrei tanto sapere che temperatura raggiunge la faccia di chi tira su 320 kg. Madonna, tanta roba. Vediamo Nicola, anche lui regular. Vediamo, ha fatto una bellissima seconda prova. Sono più 15 rispetto alla seconda. Vediamo un po'. Si aggancia, parte, bella. Qua ci sta davvero anche margine, molto molto bravo. Su guarda attorno lì. Bravo, molto bravo, si abbraccia col suo coach. Bravo. Ora ne mancano 4. Vediamo cosa succede. Abbiamo 2 record che vengono assaltati. Quello di Antonello Leggeri che vuole il 312,5 e quello di Stefano che già suo e lo vuole migliorare visto che ha 310, il record precedente era 300, sempre i suoi tra l'altro se non ricordo male. Bilanciere carico, Davide Massidda. Allora, il turno di Massidda che prova un più 15 rispetto a 2,45. Vediamo Davide. Ah, peccato. Dice che non ne ha più. Alzata non valida. Peccato, resta comunque una gara di tutto rispetto con la messa in Molto, campo molto da bravo. Davide Massidda. Considerando che tra l'altro Davide Massidda è un Master 2, 45 anni, tanta roba. Bravissimo sia lui che il coach Filippo Sanna che oggi ha portato davvero tanti ragazzi, Cristiano Ameli, anche Piras che ha fatto una bella gara, Gabriel Piras. Quindi
Ci hanno fatto divertire, E adesso è il momento dei Big Free. Esatto, Giuseppe, Antonello e Stefano. Giuseppe prova 2,80, vediamo Giuseppe, già stanchezza accumulata da quello squat. Vediamo, sorride, il tifo si fa sentire. Vediamo Giuseppe, questi se li può portare a casa, anche lui stacchistica regular. Concentrato, partono, ce li ha, no, peccato. E anche qui il passaggio al ginocchio, bravo però, ha dato tutto, molto bravo. Peccato. Mamma mia, solo l'annuncio impressionante, il bilanciere va a 312,5 kg, dice lo speaker. Adesso ci divertiamo. Abbiamo 312,5, poi 320 e poi quarta prova tentata da... Vediamo, 312,5, manca un 1,25 che adesso i ragazzi si apprestano a caricare. Che aspetto quel bilanciere. In difficoltà. Sì, è giusto. Bilanciere carico. Vediamo, 312,5. Vediamo. Tonello qua vuole legittimare questa gara andandosi a prendere il record. Vediamo Antonello. Guardate il bilanciere come si fletta in partenza. Vediamo. No, peccato. Si guarda la mano, sorride. Però tanta roba, peccato. Dice, gli ha mollato la... peccato. Gli ha mollato la mano qua. Peccato veramente. Impressionante comunque la gara messa in campo da Antonello Leggeri. Va, 320 kg. E adesso è il momento della verità. Stefano Nieddu contro se stesso, 320 kg per la terza prova di questo atleta classe 1992. Vediamo. Più 10 rispetto alla seconda prova. Tanto viene spruzzato un attimino di prodotto perché è pieno di magnesite il bilanciere, quindi bisogna un attimino cercare di levare tutta quella magnesite. Perché nonostante si tratta dell'ultimo tentativo, è anche giustamente il più pesante quantomeno. Giustamente comunque vogliono che il bilanciere sia in perfette condizioni per poter effettuare la prova al meglio. Intanto ragazzi qua un attimo di pausa e adesso torniamo con questi 320. Qua viene completamente malmenato Stefano. Questi sono tanti chili. Considerate che Stefano pesa 89,7. Momento della verità del... Vediamo. 11° e ultimo flight, 320 kg per Stefano Nieddu. Vediamo cosa combina Stefano. Forza e coraggio. Qua deve dare tutto. Vediamo, si aggancia, partono, vediamo se riesce a srotolare. Non ho aspettato giusto. No, bravo. Impressionante. Bravo. Tanta roba. Non avevo visto il giù dell'arbitro, invece gli ha dato solo vocale, molto bravo.
Che dire, prestazione Cosa possiamo semplicemente mostruosa. 190 kg per una quarta prova. Tanto non è finita perché Giuseppe Caria ne ha ancora. Prova. Prova a migliorarsi. Datela a Giuseppe Rosso in casa. Ci vediamo dopo che... Ancora grazie ad Antonio per averci accompagnato in tutta questa giornata. Credo che non ci siano altre iscrizioni a eventuali quarte prove. E allora è il momento di quella che potrebbe essere l'ultima esibizione di questa giornata. Ricordiamo che Giuseppe è entrato partecipare con una prima prova da 160, un record di categoria fermo a 145, ha devastato già nella prima prova il record precedente, migliorato in seconda con 170, migliorato in terza con 185, lo state vedendo tirare su 190 kg, ricordiamo che Giuseppe è un atleta, accetto il suggerimento, iconico. 1957 l'anno di nascita di questo atleta spaventoso, 190 kg portati a casa anche nella quarta prova. Nieto Stefano al tavolo della giuria. Credo proprio che siamo agli sgoccioli. Adesso siamo in attesa di capire se c'è qualche nuovo sviluppo fra l'atleta che ha tirato sul carico più pesante in questa giornata, Stefano Nieddu, che si appresta al colloquio con il tavolo degli arbitri. In realtà non dovrebbe esserci nessuna novità, quindi possiamo considerare chiusa questo sesto campionato nazionale di panca e stacco, squat e stacco, chiedo scusa, ma dopo qualcosa come 8 ore e 50 minuti di diretta siamo un po' fritti. Adesso prima di chiudere vorrei intervistare qualche protagonista. Spero che ai nostri microfoni si avvicini qualcuno. In ogni caso ora vi faremo sapere.
Allora facciamo così, mettiamo fine all'evento in diretta, nel caso ci sia qualcuno disponibile a un'intervista procederemo con intervista offline, la riproporremo nelle prossime settimane, ovviamente sui canali di Directa Sport. Ringrazio tutti gli appassionati di powerlifting che ci hanno fatto compagnia in questa lunghissima giornata di campionato nazionale sardo. Grazie anche a tutti gli atleti che tanto ci hanno fatto emozionare in una gara bella come questa, in una cornice come quella di Assemini. Grazie però soprattutto a voi che siete rimasti con noi fino a questo momento. Mi raccomando, continuate a seguire questa e tantissime altre discipline sui canali di Directa Sport.